passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first. Because I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. Ciao, sono Dario. Da oltre 10 anni ci occupiamo di filtrazione e depurazione tramite la nostra azienda Punto Acqua. Dal momento che ci contatterete non dovrete più pensare a nulla, penseremo a tutto noi, per quanto riguarda installazione e manutenzione, quindi niente trasporto e niente plastica in casa. Questo servizio potrà essere esteso a tutti i bar e ristoranti, quindi al settore Orica, oppure ai semplici privati. Per qualsiasi informazione contattateci sulle nostre pagine social, lì troverete anche i nostri numeri. Oppure venite a trovarci a Terni in via Montegrappa 19C. L'acqua buona di casa tua, Punto Acqua. Ciao! Le bocce, uno sport vero, una pubblicazione che non può mancare nella biblioteca di chiunque ami la nostra disciplina, soprattutto il mondo della raffa. Nel libro troverete considerazioni e riflessioni sulla psicologia e sulla filosofia delle bocce, l'importanza della tecnica e soprattutto le fotografie dei campioni, anche quelli indimenticabili degli anni passati. Uno sguardo all'universo rosa, curiosità, articoli, racconti e aneddoti del boccismo romantico di un tempo e del boccismo robotico di oggi. Le bocce, uno sport vero. Sì, perché le bocce sono uno sport vero. Parola di Giorgio Macellari.
Sì, ha 40-80 k. Tra Francesco Santoriello e Enrico Millo e Luca Santucci, Bomilli, arbitra Lopparelli Roberto. Comunicazione, punteggio di colore verde per Santoriello Francesco, rosso per Luca Santucci. Bene, un cordiale saluto agli appassionati di bocce, a tutti gli sportivi, ben ritrovati dalla bocciofila Boccaporco di Terni, dove sta per avere inizio il primo incontro, il primo quarto di finale di questa manifestazione importante a cui erano iscritti ai nastri di partenza 16 fra i migliori atleti del ranking nazionale sulla base dei punteggi acquisiti nelle gare a carattere nazionale riservate alla categoria A. Oggi ci sarà anche il torneo, la partenza del torneo riservato alle rappresentanti femminili, in cui prenderanno parte 6 atlete, anch'esse sulla base dei punteggi acquisiti al termine di un circuito di 13 gare nazionali organizzate dal 18 aprile al 24 ottobre. Allora riepiloghiamo, intanto diciamo che i protagonisti di questo primo quarto di finale sono Francesco Santoriello dell'Enrico Millo di Salerno, proprio lo state vedendo in questo momento, state vedendo le sue bocce rosa. Lui è con la maglia verde, è lo storico capitano della Enrico Millo di Baronissi. Avete visto, ha conquistato il punto che era stato la prima boccia giocata da Luca Santucci, che ecco vedete inquadrato, Boville Roma, giocatore senese approdato ai quarti di finale, che colpisce con questa sua prima boccia, la boccia di Santoriello. Dicevo dunque 16 giocatori, si sono svolti i quarti di finale e Francesco Santoriello subito nel primo incontro ha sconfitto Gianluca Formicone ai pallini. Perché ai pallini? Perché dobbiamo riepilogare sotto il profilo tecnico quello che accade sul campo di gara. Ci saranno 2 set agli 8 punti e in caso di parità l'incontro si deciderà appunto con i tiri al pallino. Così è stato ieri tra Francesco Santoriello e il campione del mondo Gianluca Formicone. Intanto abbiamo visto un errore piuttosto grave di Luca Santucci, che ha colpito la propria boccia. Ci sta pensando su Santoriello per capire se dovrà ricostruire il gioco oppure lasciare valida la giocata. Fra l'altro crediamo che il pallino sia coperto dalla boccia di Santoriello. Adesso si sta procedendo alla misurazione con il metro estensibile. In campo il direttore di gara Claudio Angeretti con l'arbitro di partita Roberto Lopparelli per cercare di capire quanti sono i punti per Santoriello, se 1 oppure 2. È un punto solo. Vediamo ancora incerto Santoriello sul da farsi.
e Santoriello fa ricostruire il gioco, rimette a posto la boccia di Luca Santucci, l'arbitro di partita, e toccherà adesso appunto al giocatore senese cercare di chiudere la giocata. Allora vi dicevo, Francesco Santoriello ha vinto il suo ottavo di finale con Gianluca Formicone ai pallini, e lo stesso ha fatto Fabio Palma su Mattia Visconti, sempre ai pallini, mentre Luca Santucci ha sconfitto in 2 set Marco Principi della Oikos Fossombrone. Giuliano Di Nicola, anche lui approdato ai quarti dopo aver sconfitto su 2 set Luca Brutti dell'Aper di Perugia. Vincitore anche del suo ottavo Giuseppe D'Alterio della Giorgione Travillese di Treviso, che ha sconfitto Mirko Savoretti della Caccialanza di Milano. Marco Luraghi ai pallini ha superato Andrea Cappellacci della Oikos Fossombrone, mentre Alfonso Nanni, sempre ai pallini, ha superato il turno ai danni di Massimo Bergamelli della Caccialanza di Milano, e poi Luca Viscusi ha prevalso sempre ai pallini su Gaetano Miloro. Intanto vediamo una bocciata di volo da parte di Ciccio Santoriello, che tira al secondo punto, la colpisce, terra e boccia. Adesso attenzione, perché potrebbero essere rientrate entrambe le bocce di Santoriello. Sicuramente una boccia di Santoriello è rientrata, sull'altra bisognerà guardare di nuovo con il metro estensibile. Una giocata, perdonatemi il termine, farraginosa, ma che però alla fine potrebbe portare Francesco Santoriello ad acquisire subito parecchi punti. Ecco alla misurazione ancora l'arbitro di partita e il direttore di gara. Ecco, avete sentito dall'arbitro di partita, terzo e quarto punto sono di Francesco Santoriello, che andrà con ogni probabilità al tiro al secondo punto. Raffata molto importante. Tir Santoriello, colpisce, attenzione, nessun rimpallo, e bocce di Santoriello che rientrano. Potrebbero essere 4 punti, quindi parte alla grande come meglio non si poteva il capitano della Enrico Millo di Salerno. Dunque quarti di finale, dicevamo questa mattina, Luca Santucci contro Francesco Santoriello il primo incontro, poi ci saranno Giuliano Di Nicola e Fabio Palma, quindi un derby tra due giocatori della Beauville di Roma. A seguire Alfonso Nanni incontrerà Giuseppe D'Alterio, e nel quarto Marco Luraghi e Luca Viscusi si scontreranno anche loro in un derby in famiglia, entrambi portacolori della Caccialanza di Milano. Nel pomeriggio partirà la manifestazione riservata alle donne. In campo scenderà per prima Elisa Luccarini della Flaminio Roma contro Lea Morano Osteria Grande Bologna. A seguire Jessica Gelosi di Fontespina Macerata contro Marina Bracconi Osteria Grande Bologna. E poi terza partita tra Chiara Gasperini della Lucrezia di Pesaro Urbino e Chiara Morano dell'Osteria Grande Bologna. Entreremo poi nei dettagli, ma intanto riprendiamo a seguire la partita fra Luca Santucci e Francesco Santoriello, un Santoriello partito alla grande con 4 punti subito nella prima tornata, e con Santucci che ha sbagliato il primo tiro e anche il secondo. Ci sembra un pochettino contratto il giocatore senese, anche un po' colpito psicologicamente dalla partenza falsa, definiamola così, con i 4 punti determinati e conquistati dal suo avversario. Intanto noi, nell'attesa della giocata in accosto
di Luca Santucci. Ci permettiamo di salutare intanto la voce storica delle bocce, Francesco Ferretti, che prenderà il nostro posto a partire da domani per le semifinali e poi domenica per le fasi finali di questa manifestazione, di questo meeting, di questo master maschile e femminile della FIB specialità Raffa. E poi un saluto particolare anche al pugliese Gianni Dimitri, esperto di boccismo legato soprattutto ai campionati della Serie A2. E dunque, appassionati di bocce, ci apprestiamo a seguire una serie di incontri di ottimo livello. Vi ricordiamo anche che il regolamento adottato oggi in questo master è il regolamento che sarà effettivo a partire dal 1° gennaio del prossimo anno. Intanto Santoriello chiede delucidazione, andrà sicuramente tira il secondo punto con le 2 bocce di Luca Santucci a bersaglio. Ancora una giocata estremamente favorevole per Allora abbiamo perfettamente compreso la giocata. Santoriello non aveva capito che il punto era stato conquistato da Luca Santucci, quindi ha tirato nella convinzione che si trattasse del secondo punto, quindi l'arbitro ha chiamato il vantaggio e sportivamente Luca Santucci naturalmente gli ha concesso il tiro e quindi Santoriello ha potuto realizzare 3 punti. Davvero un bel gesto di Santucci, che naturalmente ha capito perfettamente che Santoriello aveva tirato comunque al bersaglio delle bocce di Santucci, quindi aveva colpito il pezzo che aveva in mente di dichiarare, per cui davvero gesto sportivissimo da parte di Santucci. C'era stato insomma un qui pro quo tra Santoriello e l'arbitro di partita. Santoriello non aveva compreso che il punto era stato conquistato. Tutto qui, niente di particolare. È stato dato giustamente dall'arbitro di partita il vantaggio a Santoriello e Santucci ha applicato il vantaggio concedendo appunto la validità del tiro. Davvero un ottimo gesto da parte di Luca Santucci, e partenza al fulmicotone per Francesco Santoriello, che è in vantaggio in questo primo set per 7-0. Ha giocato il pallino sotto la tavola all'ultimo segno. Prima boccia in impostazione un pochettino lunga da parte di Santoriello, con Santucci che ha subito conquistato il punto. È ovvio che in questo momento Santucci è in grave difficoltà in questo primo set del primo quarto di finale. Ricordiamo ancora una volta, si gioca al meglio dei 2 set agli 8 punti e in caso di parità di vittorie si va con i tiri al pallino. È successo 5 volte su 8 incontri nella giornata di ieri. Vedremo che cosa accadrà oggi. All'insegna del massimo equilibrio quasi tutti gli incontri a cui abbiamo assistito. Intanto Santoriello ha conquistato il punto, va al tiro Santucci, tira, colpisce ma scarica sulla sua boccia, e dunque punto che rimane a Santoriello. Adesso in vantaggio di boccia in questo primo set, che per il momento indica un punteggio di 7-0 a favore del capitano della Enrico Millo di Baronissi di Salerno. Non dimentichiamoci che un'altra novità piuttosto importante è stata l'introduzione ieri della VAR, che riguarda soprattutto il rispetto delle linee che delimitano le zone della corsia di gioco al momento del lancio della boccia. La VAR è curata anche oggi sotto il profilo tecnico da Ardingo Scarzella
è affiancato da un arbitro AIAB. Ieri c'era Massimo Menciotti, oggi Sandro Palumbo. Ricordiamo che la VAR può essere chiamata in ogni momento dall'arbitro e una volta per ogni set da un giocatore. Questa è la regola del nuovo utilizzo della VAR. Ieri è stata utilizzata, se non ricordiamo male, 2 o 3 volte, in 2 o 3 occasioni, e la cosa da sottolineare è che in tutte le occasioni poi la giocata è stata dichiarata regolare da parte dei giocatori. In ogni caso, come ha sottolineato ieri anche nel commento vicino a noi Rodolfo Rosi, responsabile della nazionale juniores, che di nuovo salutiamo, sappiamo all'ascolto, davvero è stato un ottimo compagno nella giornata di ieri, dicevo, ha sottolineato il fatto che in ogni caso con lo strumento tecnico, con lo strumento informatico, non ci sono poi problemi di sorta, perché si vede chiaramente se il giocatore ha passato oppure no la riga. E intanto Santoriello ha effettuato un'altra bellissima giocata, non può fare nient'altro che tirare Luca Santucci e affidarsi un po' alla fortuna, colpisce come è partito questo set, così è andata a finire 8-0 in favore di Francesco Santoriello, in un set in cui non c'è stata davvero storia, per cui Santoriello ha subito esordito con 4 punti nella prima tornata, 3 nella seconda. Ricordiamo ancora una volta il gesto sportivissimo di Luca Santucci, e nella terza tornata ha chiuso questo primo set per 8-0. A fra poco per il secondo set di questo primo quarto di finale.
Un cordiale saluto agli appassionati di bocce da Giorgio Macellari, qui ancora collegati dalla Società Boccistica Boccaporco di Terni, dove è in corso di svolgimento il Master maschile e femminile dei campioni della boccia sintetica. Ai nastri di partenza, come abbiamo detto, i 16 migliori giocatori, e oggi pomeriggio giocheranno le 6 migliori giocatrici del ranking nazionale. Primo quarto di finale, primo set a favore di Santoriello, un set dove peraltro non c'è stata storia, contro un Luca Santucci, purtroppo per lui piuttosto falloso nel tiro, e che ha dunque consentito a Santoriello di liquidare piuttosto in fretta questo primo set a suo favore. Ricordiamo tuttavia che questa formula consente ai giocatori di questo livello poi appunto una rivincita. Era incerto Santoriello sulla giocata, dopodiché ha deciso di tirare alla boccia del punto. Tira, colpisce, la fa pulita, e dunque tocca di nuovo a Luca Santucci andare in accosto. Dicevamo una formula che consente ai giocatori appunto di prendersi un'eventuale rivincita e poi di giocarsi la qualificazione al turno successivo, in questo caso le semifinali, attraverso i tiri al pallino. Luca Santucci riprende il punto e questa volta Santoriello decide di andare in accosto per cercare di incastrare la propria boccia tra la boccia di Santucci e il pallino. Boccia giocata molto molto bene, vediamo la forza, vediamo se si ferma. Sì, conquista il punto Santoriello, apparso in buona forma anche ieri contro Formicone, è riuscito a battere il campione del mondo. Santucci al tiro, ancora un fallo per Luca Santucci, che ha colpito il pallino, fa ricostruire il gioco Ciccio Santoriello, e di nuovo vantaggio di boccia per lui in questa prima prima tornata del secondo set di questo quarto di finale. E noi intanto ospitiamo volentieri accanto a noi il vicepresidente della Federazione Italiana Bocce, nonché insomma organizzatore principe di questo Master, Moreno Rosati. Benvenuto. Grazie soprattutto a te per questo sforzo, diciamo, di una maratona incredibile già nella giornata di ieri, 13 ore di commento non stop, credo che sia quasi un record da questo punto di vista. Sì, ce lo stavamo disputando con Francesco, ho detto ma anche a me è capitato qualche volta. È successo. No, devo dire che insomma, ecco, la prima giornata si era conclusa nella serata di ieri anche con qualche minuto di ritardo, un'ora di ritardo circa rispetto al programma, ma si è potuto assistere veramente a delle partite di altissimo livello. Su 8 incontri 5 sono andati allo spareggio pallini, a testimoniare, come dire, l'equilibrio tra gli atleti, ma lasciami insomma dire, soprattutto per quanto riguarda la parte dell'organizzazione, un grazie al Consiglio federale, al Presidente federale, per aver creduto nel progetto della finale del Master sia al maschile che al femminile. Oggi pomeriggio scenderanno in campo le prime 6 atlete del ranking nazionale, e quindi insomma diciamo qui a Terni presso la bocciofila Boccaporco il top delle bocce nazionale della specialità raffa. Intanto abbiamo visto
concludersi la giocata. Sì, primo punto di nuovo per Santoriello in questo secondo set di questo quarto di finale. Moreno, volevo chiederti, ieri abbiamo sottolineato anche l'importanza, forse un po' mutuata anche dal tennis, se vogliamo, di individuare un unico campo di gara, no? Proprio per focalizzare l'attenzione sulla bravura degli atleti, perché penso che questo sia un aspetto fondamentale. Sì, la nostra tradizione della specialità Raffa porta soltanto la partita di finale a giocarla appunto nel campo neutro. In questo caso abbiamo ribaltato il progetto, abbiamo detto tutte le partite a campo fisso, quindi una sorta di centrale. Come si può assistere è stato proprio allestito, ecco l'immagine adesso ci danno conto, un impianto da 3 corsie con tribuna laterale, tutti i servizi sull'altra corsia dove noi adesso stiamo commentando, una parte superiore dell'impianto che è adeguata insomma per tutta la parte delle riprese e non solo, ma poi aggiungo anche l'aspetto del VAR che abbiamo voluto portare come sperimentazione. Ritengo fino adesso è una sperimentazione assolutamente positiva, perché anche se pochissimi casi, insomma, gli atleti sono veramente al top di qualità, ma anche come gestione delle proprie attività, del proprio modo di giocare, quindi nessuno supera la linea di lancio, veramente casi rarissimi, ma si è proprio spigolato, direi, anche con 2 o 3 momenti in cui la VAR è intervenuta, e abbiamo visto che per pochi centimetri poteva essere buona o addirittura nulla la boccia di una partita, cioè proprio che chiudeva la partita, un set di un atleta. Sì, da sottolineare, scusa se ti interrompo, da sottolineare il fatto che la VAR è stata chiamata credo 3 volte ieri, volte, sì. e in tutte e 3 le occasioni abbiamo visto che era giusto chiamarla perché c'era proprio pochi centimetri, insomma, e in tutte le occasioni la giocata era regolare. Sì, regolare. Questo dimostra che intanto un grosso livello anche di disciplina degli atleti, che rispettano in maniera assolutamente rigida i regolamenti, e quindi gli va dato atto e merito. Peraltro ci sono gli elementi di novità di un regolamento che fino adesso insomma molto discusso, che è quello del lancio dell'ultima boccia. Insomma, abbiamo visto qui qualche atleta prendere dei cartellini gialli, come dire, di ammonizione, ma insomma poi tutto si è concluso con massima regolarità. Soddisfazione sì, siamo alla seconda giornata, ce ne saranno altre 2 da completare. Nella giornata di domani le 2 semifinali sia del maschile che del femminile, poi domenica chiuderemo questi 4 giorni con le finalissime, iniziando con il femminile alle ore 10 a seguire il maschile. Sì, anche questa formula del doppio set agli 8 punti, no, che era già stata sperimentata anche in occasione di alcuni campionati italiani della massima serie, dà la possibilità, insomma, a questi atleti che sono di grande livello, possono magari incrociare in una giocata sfortunata o comunque in una prestazione non all'altezza per qualche minuto, ma poi possono riprendersi e avere una sorta di rivincita e andare quindi poi ai pallini. Ieri, come hai sottolineato, è successo ben in 5 occasioni ed è sempre abbastanza spettacolare, insomma, no? Questo tiro al pallino, no? È denso di tensione, ci vuole tanta concentrazione, certo, da parte degli atleti, e anche il pubblico è molto attento, no? a questi tiri ai pallini. Beh, no? Direi adrenalina allo stato puro. Peraltro insomma, abbiamo visto anche atleti di primissimo livello commettere errori, oppure arrivare fino all'oltranza del tiro ai pallini, veramente deciderlo in maniera, come dire, all'ultimo tiro, no? Come all'ultimo rigore nel caso del calcio. Ma dico che la formula è una formula anche vincente se si ragiona con incontri a eliminazione diretta, perché ti dà la possibilità, come giustamente sottolineavi, di magari perdere una partita, come è successo questa mattina. Proprio adesso stiamo assistendo a Santoriello e Santucci. Santucci è entrato, praticamente non è entrato in campo. Sì, certo. Un 8-0 netto, merito sicuramente di Santoriello, ma insomma
una parte di merito da parte di un campione come Luca Santucci. E adesso la partita diciamo, sembrerebbe, almeno dal punto di vista dei primi due scarti, più equilibrata. Sì, assolutamente, insomma, adesso è entrato in campo, è entrato in campo. Lo vediamo più concentrato, più determinato, insomma, vediamo che cosa accadrà. Bisogna dire che anche ieri Santoriello contro il campione del mondo Formicone si è fatto valere, poi la vittoria è arrivata ai pallini, ma come dire, insomma, la partita è stata davvero è stata una partita molto complicata e anche molto interessante. Dal mio punto di vista ieri le partite più interessanti sotto il profilo tecnico e tattico sono state la prima e l'ultima, quella di Viscusi con Miloro e quella proprio tra Santoriello e Formicone. Sì, abbiamo visto Gianluca Formicone che non sta passando un periodo di forma splendida, peraltro insomma, parlandoci rappresentava anche un problema di carattere fisico che ovviamente deve gestire, è un atleta, ci mancherebbe altro, però insomma Santoriello si è fatto valere, ma insomma stiamo parlando di un atleta di primissimo livello. Certo, insomma, assolutamente. Qui siamo al top. Il grande capitano dell'Enrico Millo, che non dimentichiamolo, quest'anno per una serie di ragioni non è arrivata alle Final Four, ma lo scorso anno ha fatto la finale e poteva assolutamente vincere la finale contro Boville. Sì, poi la Campania e Salerno in questo caso hanno veramente atleti di primissimo livello, società strutturate, due società, sia la Millo che la Kennedy, che partecipano nella massima categoria, quindi insomma di pieno rispetto, ma non a caso è tra i 16 e direi che questo è un elemento che già la dice lunga. Certo, tanto abbiamo visto insomma una serie di belle bocce anche di Santucci, che ha preso il punto con l'ultima fondotavola e, come stavamo dicendo, insomma è rientrato, una partita più equilibrata. sì, è rientrato in partita almeno per il momento e dunque set che si preannuncia all'insegna dell'equilibrio. Vediamo adesso che cosa deciderà di fare Santoriello, perché la situazione è abbastanza complicata. Dichiarato il terzo punto, crediamo la boccia al centro. Sì, la boccia rossa più a destra, la sua, diciamo, l'avversaria, quella di Santucci, a destra. Esatto, ecco, fa correre la boccia lungo la tavola, colpisce perfettamente, ma non riesce a conquistare il punto e registriamo il primo punto con soddisfazione dal punto di vista dello spettacolo. Lo merita insomma, di poter giocarsi la propria opportunità, poi ovviamente come sempre vinca il migliore. Certo, ieri scherzavamo un po' anche con Rosi, no? Perché gli raccontavo che avevo parlato proprio con Santucci e gli ho detto: c'è una domanda che corre lungo tutto il circuito, ma Santucci è un puntista o un tiratore? Perché negli ultimi tempi, no, nella Boville l'hanno veramente utilizzato sia come puntista puro di terna e a volte anche come tiratore di terna. Questo però va a dimostrare che è un grosso individualista, che è un grande individualista, che ha tutti i colpi, insomma, questo, al di là poi delle battute e degli scherzi. Ma oggi qualsiasi atleta, se vuole stare al top, deve essere un atleta completo. Peraltro Santucci ha, rispetto ad altri, in più anche un ottimo sottomano, quindi e con le nuove regole direi che il sottomano è ritornato come dire, in auge. Sì, può tornare protagonista. Ieri c'è stata anche una annotazione tecnica sempre da parte di Rodolfo Rosi, perché si parla molto del fatto appunto che verrà introdotto dal nuovo regolamento che è attuato in questo momento per il Master, della possibilità appunto di tirare alla propria boccia corta quando il pallino è anche a fondo tavola. Certo. Però abbiamo notato che alla fine di tutti gli incontri questa cosa è avvenuta in 5 o 6 occasioni, quindi, come dire, non è poi quella cosa che cambia radicalmente diciamo, lo svolgersi delle partite. Ecco, secondo me c'è però una spiegazione tecnica a questo che tu stai sottolineando, che si gioca di più diciamo, nei primi 20 metri della corsia di gioco, e quindi questa scelta
limita molto il fatto di Certo. tirare al pallino con le prime bocce, a meno Certo. che un atleta non abbia la necessità per motivi, Sì, magari è in insomma, svantaggio oppure esatto, certo, o certo. cambiare Sì, strategia di gioco, certo. perché effettivamente abbiamo visto molte partite giocare, diciamo, prima degli ultimi 4 metri. Ecco, questo Certo. è un po' il discorso, come stiamo assistendo anche adesso, vedi che E questa sarà una costante data appunto da questo fatto, insomma. ecco, proprio Si giocherà più diciamo nel rettangolo di gioco, sì, dai 14 esatto, ai 24 sì, metri sì. circa, e insomma questa è stata anche una scelta che diciamo dettata da un'esigenza di poter rendere ancora più spettacolare la nostra disciplina. Chi dice togliendo il volo si è tolto una parte di spettacolo, io rispondo, insomma non io come Moreno Rosati ma come federazione, che il volo non è vietato, quindi chi ha intenzione di mantenere quel tipo di lancio, di scelta tecnica, lo fa senza remore. È chiaro che secondo il nostro parere, per esempio una raffa in sottomani, qualche bocciata, come si dice in gergo, con un bel cambio di colore, ridà sicuramente anche uno spettacolo maggiore, riscalda di più il pubblico e forse qualche applauso in più lo sentiamo. Ancora una domanda appunto a Moreno Rosati come rappresentante federale, su un argomento che per quanto mi riguarda ho molto a cuore. E intanto abbiamo visto che Santucci è tornato assolutamente in partita, adesso è stato anche, diciamo sì, così, punto, ha avuto un punto a favore, diciamo, però lui aveva comunque conquistato cambiato un un bel punto. punto, sì, sì, sì. E quindi passa in vantaggio 2-1 intanto Santucci. Stavo dicendo, l'introduzione appunto di questo nuovo regolamento forse ha anche lo scopo di arrivare finalmente, dico io, ad un regolamento unico. Sì, è l'obiettivo che noi stiamo cercando ovviamente di perseguire, ovviamente cercando soprattutto di far comprendere alla platea degli atleti che modificare il regolamento è possibile, ancorché non in maniera sistemica e ogni anno cambiando le regole, però l'esigenza è quella di rendere un regolamento anche più semplice dal punto di vista del gioco, perché soprattutto per far avvicinare più persone. Noi abbiamo l'esigenza che tante più ragazzi, ragazze, anche persone mature riprendano a giocare nel nostro sport, perché l'approccio deve essere sicuramente più semplice, e questa cosa di aver eliminato l'obbligo, che è una delle questioni, insomma, su cui si è discusso molto, del volo, ha anche questo obiettivo. Ovviamente non sarà sufficiente, ma il fatto di rendere un regolamento unico per tutte le discipline della specialità raffa era veramente sì un'esigenza. Nel campionato si giocava in un modo, nella gara d'alto livello in un altro, nella gara sport sabato in un altro ancora, insomma veramente sì, talvolta davvero c'era un po' di confusione alla mattina, c'era qualcuno che si guardava in faccia e diceva ma oggi come si gioca? Sì, adesso ecco, al di là delle battute no, davvero insomma assolutamente sì, era necessario, ci stiamo arrivando, portando dei correttivi, si sperimentano anche altre soluzioni, ma direi, insomma, che quello che stiamo vedendo e che abbiamo visto anche in occasione della Coppa Italia, della prima edizione della Coppa Italia per club a Roma, e che stiamo vedendo qui a Terni, oggettivamente conforta. Poi tutto è perfettibile, ma su quello ci si lavora. Certo, intanto ti ringrazio Moreno per questa serie di riflessioni che consentono agli appassionati anche di comprendere, diciamo così, un po' la filosofia che ha animato, no? Certo. I vertici e i responsabili tecnici a perseguire un certo cammino per il cambiamento, no, del regolamento. E intanto osserviamo in diretta che Santucci in ogni caso, ecco, è tornato in partita. Sì. Ovviamente avete visto far ricostruire il gioco Francesco Santoriello, poiché
con la boccia giocata Luca Santucci aveva percorso più di 50 cm e dunque il pezzo mosso è stato rimesso a posto su indicazione dell'avversario, appunto di Santoriello. Con l'ultima riconquista il punto Santucci ha la possibilità adesso con 2 bocce Santoriello di riprendersi alcuni punti. Vediamo se colpisce con la prima e sarebbe stato molto importante, invece fallisce il tiro e adesso è sotto scarico, è pericoloso. Quindi le strade sono 2, o viene in accosto oppure tira il pallino, certo. Però insomma deve stare molto attento perché sì, anche il pallino ci può stare, deve comunque portarlo sulla parte sinistra della davanti. Infatti tira il pallino. Sì, decide di tirare il pallino Santoriello. Vediamo innanzitutto se lo colpisce. Colpisce. Sì, colpisce forse 1 o 2 punti, vediamo. 2 no, sicuro, vediamo se è un punto, ma credo che l'arbitro misurerà anche per il primo punto, vediamo. Attendiamo Roberto Lopparelli. Siamo fuori squadro, quindi non vediamo bene. Attendiamo Roberto Lopparelli. Effettivamente insomma dal video ci sono delle impressioni sbagliate, no? Sì, certo. Le prospettive, ecco, e l'arbitro ha dichiarato un punto, dunque si va in parità 2-2 in questo secondo set fra Luca Santucci e Francesco Santoriello. Ricordiamo ancora una volta Santucci della Boville di Roma e Francesco Santoriello, storico capitano della Enrico Millo di Baronissi Salerno, una squadra insomma con ottimi valori tecnici che insomma l'anno scorso ha un po' virato nella seconda parte di campionato, non è riuscita a ottenere quelle Final Four che erano nell'obiettivo, certo, erano l'obiettivo. Ma insomma per una serie di ragioni, e poi lo scorso anno sappiamo che con la pandemia anche insomma ci sono state una serie di conseguenze nelle varie squadre, con dinamiche che sono cambiate rispetto ai soliti periodi. Sì, insomma, poi sai, no? È comunque un campionato difficile, un campionato che insomma impegna molto sia le società che con l'occasione desidero ovviamente ringraziare, ecco, manca sostanzialmente poco più di un mese per il nuovo campionato. Quest'anno una grandissima novità è il fatto che ci sarà un girone unico, sì, no? Con esatto. 12 squadre, quindi 22 giornate, no? 11 d'andata e 11 molto di impegnativo, ancora più impegnativo dello scorso anno. La regular season è veramente una maratona. Non potevamo fare altrimenti per tornare al girone unico. Nel 2023 saranno non più 12 ma 10 squadre, quindi diciamo che sarà sicuramente meno impegnativo la fase della regular season, perché poi manteniamo la Final Four, quindi diciamo la struttura è la stessa, ovviamente girone unico. Come dire, abbiamo dovuto anche per chiudere il campionato entro il mese di luglio, entro la prima decade di luglio, dover raddoppiare alcuni fine settimana, per due volte, sia nel girone di andata che di ritorno, quindi una volta per ogni momento, per ogni fase, giocheremo sia il sabato che la domenica in termini continuativi. Questo ha imposto anche la necessità di decidere, soprattutto in base alla geografia delle società, come abbinare, certo, per evitare poi trasferte impossibili. Certo. Però abbiamo fatto una serie di valutazioni, l'abbiamo condiviso proprio con le società e la soluzione è stata ricercata e trovata. La prima parte del campionato è già stata ufficializzata, la seconda la ufficializzeremo entro la prossima settimana, perché cerchiamo anche di come dire, rendere come dire, che non impatta anche con le attività d'alto livello degli atleti, che ci siano insomma società che partecipano al campionato e che organizzano anche eventi di altissimo livello che possano gestire il fine settimana in maniera adeguata. Insomma, ecco, un campionato impegnativo. Del resto le scelte di ritornare al girone unico erano anche un po' dettate dal fatto che insomma il numero delle società che devono partecipare al campionato di Serie A andava ridotto, e quindi
Questa è stata una scelta obbligata, peraltro nel 2023 si sarà reintrodotta anche la Serie B, quindi sarà un girone unico di Serie A 10 squadre, 2 gironi sempre da 10 squadre di A2 e poi ci sarà un gruppo di 36 squadre che parteciperanno al campionato di Serie B, quindi insomma si ristruttura. Sì, proprio una riorganizzazione complessiva, possiamo dire, no? Esatto. Di tutto il settore dei campionati che quest'anno anche nell'ambito del campionato nazionale di promozione di prima, seconda e terza categoria hanno ottenuto davvero un successo notevole come partecipazione. Si è riscoperto da parte di molti davvero la gioia di partecipare come squadra, di fare le trasferte, di seguire la squadra. Credo abbiamo partecipato più di 5.000 atleti, insomma 700 squadre. 700 squadre, è davvero un segnale importante, no? Anche post pandemia. Nell'anno ancora... sì, dico post pandemia, sì, ma sì, insomma post momento acuto, ecco, diciamo della pandemia. La ecco. gestione è stata una gestione sicuramente complessa, ma voglio assolutamente sottolineare il fatto che le società sono state veramente all'altezza della scommessa, che insomma gestire un campionato con quei numeri in un anno ancora di emergenza sanitaria non era poi una cosa né scontata né semplice. Certo. Vediamo che Santoriello... Sì, ha fatto ancora una bella giocata, e anche lo stesso Luca Santucci, insomma, ha giocato una serie di bellissime bocce, sta misurando per 2 punti, sì. L'arbitro Lopparelli a favore di... Sì, sono 2 punti per Santoriello, che si porta dunque in vantaggio per 4-2 dopo che ha vinto facilmente il primo set per 8-0, adesso è di nuovo in vantaggio per 4-2, lo ricordiamo per l'ennesima volta perché ogni tanto magari qualcuno si mette all'ascolto e dunque è giusto sempre informare: in caso di parità di vittoria nei set si va con i tiri al pallino per poi stabilire quale giocatore possa accedere in questo caso alle semifinali. E ricordiamo ancora una volta che da domani per le semifinali, poi per le finali di domenica, il commento tecnico sarà affidato alla voce storica delle bocce, cioè a Francesco Ferretti, che attendiamo davvero con molto piacere, a cui cederemo altrettanto volentieri il microfono e il commento. Ieri abbiamo avuto insomma dei numeri considerevoli anche dal punto di vista delle dirette streaming, e questo è un altro segnale importante, credo, no? Anche per la federazione. Ma assolutamente sì, il commento di Giuseppe Formato, che insomma segue l'ufficio comunicazione insieme a tutto lo staff. Oggi numeri da capogiro, questo è stato il suo commento in un messaggio che ho ricevuto: circa 40.000 contatti, cioè significa che 40.000 persone tra la pagina Facebook della federazione, tra YouTube Federale e YouTube Avelia hanno come dire, si sono collegati certo. e sono numeri veramente, come ha detto Giuseppe, da capogiro, perché insomma il progetto è un progetto ambizioso, questo del master qui a Terni, è un progetto che dovrà avere seguito negli anni, ma soprattutto che lancia in maniera molto impegnativa, ma anche altrettanto positiva, le nostre attività nel mondo, perché poi i contatti arrivano da ogni parte del mondo. Sì, devo dirti, Moreno, che io stesso ho ricevuto dei messaggi veramente da tutte le parti del mondo, al di là della Svizzera che è nostra vicina, e va bene, Brasile, Argentina, dalla Francia abbiamo ricevuto dei messaggi di congratulazione comunque per la bontà delle immagini, e dunque insomma davvero un buon successo. Vorrei sinceramente, dal mio punto di vista, spendere anche una parola di lode per Avelia HD e anche per i 2 registi Andrea Colognese e Pablo Tarocco, perché davvero hanno fatto anche loro un lavoro encomiabile, insomma non era facile, con tante ore di diretta, insomma davvero si è perso praticamente nulla, insomma si è visto tutto, e quindi questa è una cosa molto importante a favore della promozione di questo sport che rimane, a mio modo di vedere, davvero molto bello. Sì, io aggiungerei faccio miei i tuoi ringraziamenti, ma aggiungerei anche quelli di Ardinco Scarsella, che sta seguendo anche lui in maniera
come dire, totale questa manifestazione sulla postazione VAR insieme a Massimo Menciotti come responsabile AIAB, ma direi insomma anche uno sforzo non marginale da parte proprio dell'AIAB, che ancora una volta sta dimostrando che con il giusto lavoro, il giusto impegno c'è una crescita qualitativa dei propri arbitri. Intanto finalmente scattano grande bocciata di Santoriello, e finalmente scattano anche gli applausi, perché ieri l'abbiamo anche la rivediamo, bella, davvero bella bocciata da parte di Santoriello. Siamo anche ai 23 metri circa, quindi insomma. E l'abbiamo un po' sottolineato ieri, sono stati un po' scarsi gli applausi nonostante un sacco di belle giocate, e io ho fatto un parallelo, perché questo accade spesso anche a Budrione, no? Dove hanno veramente i gusti raffinati, sì, no? Sì. E sembra tutto dovuto, quindi non so, 4 costi a 2 centimetri dal pallino sono la normalità. Normale. Oppure una bocciata all'ultima riga è la normalità, non è così? Assolutamente attenzione, sì. perché è impegnato ancora in un'altra bocciata Santoriello, siamo ai 23 metri. Molto importante, perché ha sì, la boccia in mano, quindi la sbaglia, ma la prima. di poco. Direi che la può ancora tirare. Sì, la sua è sufficientemente lontana. La boccia di Santucci si trova a una decina, anche meno, 6 centimetri. Sì, 6-7 centimetri dal pallino. Proprio. Tira ancora di volo, e tira, colpisce, si ferma, attenzione. In palo è tornata la boccia di Santucci, ma alza un punto. Sì, alza un punto Santoriello, davvero insomma. L'ha presa, hai visto, l'ha presa, sì, l'ha fatta saltare, ha impattato la parte alta della tavola di fondo, che è la parte diciamo non morbida, e quindi non attuttisce il colpo, è tornato indietro e ha fatto un colpo di calcio. Sì. È davvero un grande spolvero Santoriello, sì, perché insomma, ha fatto delle giocate considerevoli sia nel punto e anche nel tiro, perché 2 bocciate a questa distanza non sono da sottovalutare. Sì, sto notando che l'atteggiamento, diciamo, inteso come atteggiamento di carattere posturale da parte di Luca Santucci, è un atteggiamento un po' remissivo, perché si sta rammaricando del fatto che l'accosto che lui vorrebbe, sì, non riesce a realizzarlo. Sì, anche nella tornata precedente ha sbagliato un paio di bocce all'inizio, che poi gli sono costati appunto il punto, sì, e non è riuscito a entrare in un punto di Santoriello che comunque era corto, sì, una 60 di centimetri. Intanto colpisce Santucci con il pallino situato a pochi centimetri dalla linea dei 24 metri, e l'arbitro Roberto Lopparelli non ha ancora dichiarato di chi sia il punto, lo fa adesso, stecca in orizzontale, dunque punto che rimane a Ciccio Santoriello, con Santucci che opera il suo primo accosto di impostazione in questa tornata, in questa sesta tornata del secondo set. È una buona boccia la sua davanti al pallino a un 45-50 centimetri. Diciamo che il tiro c'è in accosto, perché anzi, se riesce a trovare la giusta spinta si può anche coprire. Sì, perché lì c'è una pendenza, no? Sì, che aiuta ad entrare diciamo un pochettino in mezzo al campo. Vediamo, sì, se non la spinta troppo, però verso il centro, passa appena cambia il punto, sì, e conquista il punto. Fa rimettere a posto la propria boccia. È stato fortunato Santoriello, perché poteva impattare la boccia, sì, di Luca Santucci, però è passato. Adesso vediamo boccia del punto. Sì, tira la boccia del punto Luca, colpisce,
po' di rimpalli e questa volta rientra la sua boccia, dunque sono 2 punti per Santucci, costretto all'accosto, credo, Santoriello, che cercherà di ripercorrere la stessa strada che ha fatto fare alla propria boccia nella giocata precedente, quindi utilizzando, come ha fatto spesso ieri nell'ultimo ottavo Luca Viscusi da mancino, ha utilizzato veramente molto la pendenza del campo proprio da quella parte lì. Questa è un pochettino lunga la boccia di Santoriello, forse se n'è andata, vediamo. Al limite, sembrerebbe lunga, sì. Direi campo discretamente scorrevole. Scorrevole il giusto, ovviamente siamo all'interno della regola, nel senso regola di scorrevolezza. Certo. Peraltro è stato proprio, come dire, sostituita la sabbia prima della manifestazione in maniera molto attenta, una sabbia come dire adeguata per la scorrevolezza dei campi. Credo che sia anche un bel colpo d'occhio, no? L'impianto così strutturato. Sì. Direi di sì. E intanto di nuovo Santoriello opera un altro accosto e questa volta conquista il punto e ha la possibilità adesso di colpire e magari Santucci, fare carambolare la boccia del punto sull'altro. Bene, può anche fare male. Attenzione, rimpalla tutto e almeno 2 punti. Sì. 2 punti e allora dalle nostre parti si dice che ha preso un brodino. Sì. Beh, non solo un brodino perché va diciamo 4-5 4 con le partite che vanno agli 8 punti, 6 già in partita, certo. Quindi adesso 4-5 se la giocano come giusto che sia, con la giusta tensione e la giusta attenzione. Abbiamo visto proprio ieri nella partita tra Fabio Palma e Mattia Visconti, un Mattia Visconti che è riuscito con una giocata fantasmagorica, naturalmente anche un po' fortunata ma comunque voluta, a fare un 4-4-8 e dunque a recuperare un set che era praticamente perso e andare ai pallini. Poi Fabio Palma ha superato il turno ai pallini, ma insomma aveva rimesso in sesto un incontro che era praticamente perso. E perché? Perché agli 8 è davvero un'altra partita, lo vediamo sempre in campionato, no? È un'altra partita rispetto alle partite delle gare, diciamo così, tradizionali. Certo. Beh sì, è una partita che ovviamente prevede devi entrare in campo subito pronto e concentrato, non puoi assolutamente lasciare scarti all'avversario, altrimenti diventa difficile recuperare. Abbiamo visto proprio questa mattina il primo set, Santucci prendere subito 4 punti. Intanto ha giocato una prima boccia di impostazione un pochettino brutta, corta Santucci, e ne ha subito approfittato Ciccio Santoriello, andato a bersaglio con la propria boccia e al tiro. Per forza di cose Luca Santucci che colpisce appieno la boccia di Santoriello, ma difende un punto francamente bruttino. Tra l'altro la posizione è facile, dunque deve solo sperare che a Santoriello esca una boccia lunga, altrimenti questa è una giocata assolutamente negativa. Ottima anche questa seconda boccia. Ottima la boccia di Santoriello. Ecco, adesso è davanti al pallino a un 7-8 centimetri. E se ci fosse uno scarico sul pallino dovremmo andare a vedere che cosa succede a fondo tavola. Vediamo il tiro di Santucci, tira, colpisce, c'è lo scarico, attenzione perché potrebbe conquistare il punto Santucci, forse no, esce la boccia, provvederà alla misurazione l'arbitro Lopparelli, ma la nostra sensazione è che il punto sia rimasto a Francesco Santoriello. E attenzione perché se fosse così ci sarebbe addirittura anche la possibilità, almeno teorica, da parte di Santoriello di aggiudicarsi la partita.
Attenzione, attendiamo la dichiarazione di Roberto Lopparelli, arbitro di partita, per capire di chi sia il punto. L'azione accurata e il punto rimane, la nostra impressione era giusta, il punto rimane a Santoriello. Prova la boccia corta. Sì, tira la boccia corta a Santucci perché ha assolutamente bisogno di arrivare là dentro, là in mezzo con 2 bocce. Attenzione, sì, fa il punto ma ne fa uno solo. Però no, forse 2, attenzione, sì, un attimo, attendiamo. Sarebbe molto importante per lui, perché se avesse un solo punto certo. Santucci con una raffa colpita nel verso giusto, addirittura Santoriello potrebbe fare partita. Se invece i punti fossero 2 per Santucci, per Santoriello la situazione sarebbe un pochettino più complicata, anche se ha a disposizione ancora 2 bocce. E sono 2 i punti per Santucci. Vediamo che cosa deciderà di fare il giocatore della Enrico Millo di Salerno, se andrà in accosto oppure se tirerà a qualche sua boccia o alla boccia del punto. No, decide per l'accosto. Va ad attraversare la corsia a partire dal centro-destra verso il centro. La boccia di direzione è lunga, giusta, ma attenzione alla forza, ci sembra eccessiva. Tocca il pallino ma anche la tavola di fondo e dunque boccia annullata e ultima boccia a disposizione per Santoriello con 2 punti a terra per Luca Santucci. Vediamo se sarà capace di, diciamo così, autocorreggersi con la forza Santoriello. Vediamo, boccia ci sembra sempre perfetta quanto a direzione, sicuramente ha meno forza rispetto alla precedente, è proprio al limite. Vediamo se arriva. No, non arriva, lascia un punto a Santucci che si porta dunque sul 5 pari. E questo è un errore che può pesare nell'economia della partita. Sì, 2 bocce a disposizione. Sì, ha scelto, diciamo... C'è sempre il senno del poi. Sì, ha scelto di andare in accosto con 2 bocce. Non ho voluto commentare prima per non essere il saccente di turno. Io l'avrei bocciata perché una boccia al verso con una mia che è nell'angolo posso anche riportare dentro con 2 bocce, però il senno del poi, come dire. Certo, come insomma spesso sottolineiamo, sto parlando di una scelta tecnica di un campione, quindi con pieno rispetto, ma è una valutazione, nulla di più. Noi lo facciamo spesso e diciamo sempre che rispettiamo naturalmente le scelte di chi è in campo, anche perché insomma bisogna dire che sono loro gli attori principali. Sono loro gli attori principali. Poi spesso appunto quando uno è in campo si sente magari di fare una determinata azione piuttosto che un'altra e dunque è giusto che faccia quello. Ma io penso che nella sua testa è passata la valutazione di cercare di alzare il punto e mantenere il vantaggio e non di chiudere la partita. Io avevo visto una scelta più da chiudere con il 5-3-8 che altro, insomma, ecco. Poi è anche vero, appunto, ci sono anche giocatori che sono più propensi, non dico all'azzardo, ma comunque al tentativo sempre di realizzare più punti oppure di realizzare la partita a tutti i costi, giocatori un pochettino più conservativi, ma questo non significa che un giocatore sia meno bravo dell'altro, insomma, no? sono scelte. Ecco, questa è una fase un po' delicata della partita, perché adesso sono a bocce pari e Santucci potrebbe tirar fuori dal cilindro. Certo. Ovviamente questo comporterebbe il fatto che costringerebbe Santoriello a tirare il pallino e diciamo che non è proprio uno che si fa precare. Ecco. No, certo, però io credo, attenzione, io credo che a questo punto qualcosa faccia Santucci ci proverà. Vediamo. A 5 punti in tabella. Vediamo se gira il polso. Vediamo. Gira il polso. Sbaglia, brutto errore. Sì. Addirittura potrebbero essere 2 i punti a terra. Sì, l'arbitro deve misurare e Santoriello ha chiesto, prima di decidere se
far ricostruire il gioco oppure no, perché io credo che se avesse a terra due punti probabilmente lascerà valida la giocata. Anche se onestamente, ritorniamo al discorso di prima, Santucci ha una boccia corta da poter tirare, sì, il pallino è vicino alla tavola di fondo, potrebbe anche girare verso le sue bocce, quindi è una giocata strana. È vero. Però insomma stiamo parlando di... Intanto attendiamo per sapere se così in questa situazione no, è un punto solo. E allora credo che ricostruirà. Io penso che ricostruirà il gioco. Non credo che lascerà lì con un punto solo a terra. Non lo so, dipende che cosa lui adesso ha in mente, perché è chiaro che anche Santoriello ha la boccia corta, ma insomma è molto a rischio. Io penso che alla fine deciderà di mettere a posto. Sì, mi stupirei del contrario. Vediamo. A posto, sì, certo. Sì, fa ricostruire il gioco Santoriello, è anche un bel gioco il nostro, ogni tanto ci divertiamo, no? A cercare di indovinare le mosse e le deduzioni dei campioni, no? Intanto vediamo una faccia assorta, attenta di un appassionato seduto sulla tribuna. Santucci all'accosto, cercando di chiudere almeno la giocata nel tentativo di non far fare più di un punto a Santoriello. Ecco, se conquistasse il punto potrebbe costringerlo al tiro, però la boccia si ferma, vediamo se ha conquistato il punto. L'arbitro fa cenno di sì con la testa, poi naturalmente provvede alla misurazione come giusto che sia. Approfitto per salutare Amerigo Diomei che ci saluta, fa i complimenti, grande campione. Campione anche lui della scuola romana. Sì, la scuola capitolina. Sì, va al tiro Santoriello che sbaglia, attenzione, questo è un errore che non ci aspettavamo. Diciamo che un po' di tensione si fa sentire. Sì. Nel tennis sarebbe il cosiddetto braccino, il Però, braccino. lo diciamo con rispetto, certo. Poi Ciccio è un personaggio simpatico che accetta assolutamente un ragazzo d'oro. Accetta assolutamente le battute, però volevo sollecitare questa volta la tua riflessione da ex giocatore o da giocatore? Ex, molto ex. Da giocatore su un fatto che abbiamo sottolineato anche ieri, no? Prendo proprio come esempio quello che è successo nella tornata precedente. Santucci è dotato di un ottimo sottomano, però è anche vero, come altri giocatori del circuito, che almeno fino a questo momento non lo usano molto spesso, lo tirano fuori ogni tanto, sì. No? E questo comporta purtroppo per loro che la precisione non è sempre assoluta, perché non è un gioco continuativo del sottomano. Certo. No? Ma anche onor del vero, però cioè, Luca Santucci non sta proprio centrato, quindi diciamo che non è proprio una scelta. Questo è vero, anche. L'abbiamo visto anche adesso, insomma, sbagliare ancora una raffa, in questo caso in sovrammano, ma ha fatto bene, la scelta tecnica è quella, assolutamente, è un atleta completo, quando c'è il momento giusto deve tirare fuori questo colpo che insomma ha nelle corde. Era rammaricato proprio del fatto che non sta tirando bene più che della scelta. Certo. No, ma infatti. Sì. Vediamo ancora il punto perché scopre il pallino. Tira il peggio che gli potesse capitare. Diciamo che il peggio che gli potesse capitare. L'immagine è emblematica. Perché fosse andata via pulita, insomma il suo avversario ne ha 5, aveva già tolto un punto e aveva ancora una boccia a disposizione. Adesso deve sperare nel costretto a tirare a pallino. Che si stringa. Che... Non ha alternative, deve andare sul pallino.
e ricordiamo che comunque Santoriello ha a disposizione ancora 3 bocce. Vediamo, tiro il pallino, tira, lo colpisce, il pallino va proprio nell'angolo alla destra. Sì. 3 punti per Santucci, 1 abbastanza stretto, 2 abbastanza stretti ma non troppo, No. ma non troppo, e c'è la teorica possibilità per Santoriello di Santoriello peraltro partita. era venuto in accosto in questa tavola di fondo anche 2 tiri fa, quindi dovrebbe avere un po' la memoria della velocità. Sì. Il tiro non è difficile perché in diagonale si va bene, difatti la scelta è questa. Sì. Vediamo. E certo, indovinasse la prima avrebbe buone possibilità per fare partita. Ci sembra buona la boccia di Santoriello, che va subito ottima. a prendere il punto e dunque virtualmente è sul 6 Grande pari. boccia. E a disposizione ancora 2 bocce, dunque la possibilità teorica di fare partita, di aggiudicarsi anche questo secondo set, e in questo caso passerebbe di diritto alle semifinali. Attenzione, questa va più su, un po' troppo, sì, va più su e è è abbastanza fortunato, sì. Molto fortunato. Veramente era il rischio di impattare piena la boccia di Santucci e poi ovviamente non avere più la chance per la partita. Vediamo che succede. Sì, lascia lì la boccia Santucci perché è un po' più scomodo adesso passare, però sono 2 i punti per Santoriello, sì. Dunque ha il 7° punto a terra Santoriello. Claudio Angeretti, il direttore, ha chiesto a Santoriello di aspettare che l'arbitro finisse le sue operazioni e adesso va con la terza boccia, che potrebbe significare anche la giocata di direzione buona, vediamo, può essere buona anche questa boccia, è ottima, sì. E sono 3 punti per Santoriello, che si aggiudica anche questo set. Dunque primo semifinalista Santoriello, Francesco della bocciofila Enrico Millo. E dunque il Master ha il suo primo semifinalista. Giorgio, io ti ringrazio, Grazie ritorno a te, Moreno, alle attività organizzative. Un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che producano sempre più condivisioni in modo che la macchia si espanda al massimo e superiamo oggi questi 40.000 contatti, che sono un obiettivo nobile ma da poter perseguire, perché oggi pomeriggio in campo ci saranno le ragazze, e quindi anche una platea nuova con cui confrontarsi. Grazie, buon lavoro e grazie di cuore. Grazie ancora a te, Moreno. E noi lasciamo spazio alla pubblicità. Fra pochi minuti in campo un derby della Boville Roma tra Giuliano Di Nicola e Fabio Palma. Fra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Bene, di nuovo un cordiale saluto agli sportivi e agli appassionati di bocce, in modo particolare di nuovo collegati con la società boccistica Boccaporco di Terni, dove è in corso di svolgimento il master maschile e femminile della FIB specialità Raffa. Siamo ai quarti di finale, nel primo quarto appena concluso, appena disputato. Francesco Santoriello della Enrico Milo di Salerno ha sconfitto in 2 set Luca Santucci della Bovil di Roma. E nel secondo quarto di finale, ecco, li vedete in questo momento inquadrati, derby romano, derby tra 2 giocatori della Bovil, tra il capitano, lo storico capitano della squadra romana Fabio Palma, che gioca contro il primo classificato nel ranking nazionale quest'anno, Giuliano Di Nicola, anche lui della Bovil di Roma. Avete appena visto inquadrato altri 2 protagonisti della Bovil, cioè Alfonso Nanni, neocampione italiano nella specialità individuale, e Luca Santucci, che come detto ha appena perso il suo quarto contro Francesco Santoriello. È partito questo primo set del quarto di finale di questo derby della Bovil con Giuliano Di Nicola, che ha appena operato un accosto millimetrico, costringendo dunque al tiro il suo capitano Fabio Palma. Partita dunque giocata, come dire, in estrema amicizia e sportività, come d'altronde sta accadendo in tutti gli incontri, ma naturalmente con spirito agonistico, e tutti quanti vogliono cercare di aggiudicarsi questa manifestazione così prestigiosa, voluta dalla Federazione Italiana Bocce, proprio per consacrare con questo master il miglior giocatore del 2021. Altro accosto operato da Giuliano Di Nicola, che al limite arriva e conquista il punto proprio di fianco alla boccia di Fabio Palma. Fabio Palma che ieri negli ottavi ha sconfitto Mattia Visconti ai pallini. Ricordiamo infatti che gli incontri si disputano al meglio dei 2 set agli 8 punti, e in caso di parità si procede con il tiro al pallino. Ieri è successo per ben 5 volte, e sempre un finale di incontro abbastanza spettacolare. Adesso vediamo questa boccia di Palma, che però non tocca la propria boccia, tocca la boccia di Giuliano Di Nicola e non riesce a conquistare il punto. Dunque prima tornata di gioco favorevole a Giuliano Di Nicola, che ha la possibilità con l'ultima boccia di inserire anche il secondo punto. Vediamo, gioca a partire dalla parte destra della corsia Giuliano Di Nicola nel tentativo appunto di inserire questa boccia, che però non gli scende a sufficienza, e si parte con il punteggio di 1-0 a favore di Giuliano Di Nicola nei confronti del suo storico capitano Fabio Palma. Ricordiamo ancora una volta il regolamento nuovo, viene già attuato nel corso di questo master, il regolamento che partirà poi dal 1 gennaio 2022. Un regolamento che prevede alcuni radicali cambiamenti. Uno di questi cambiamenti riguarda la possibilità di tirare la propria boccia corta quando il pallino supera l'ultima linea, la linea dei 24 metri. Intanto in posta, poco dopo la linea del volo opposta, Giuliano Di Nicola, e imposta benissimo con una boccia a bersaglio, e costringe al tiro Fabio Palma. Classica rincorsa, 3 passi, una serie di rimpalli, bocce che si incollano alla tavola di fondo, e adesso avrà il suo bel da fare l'arbitro, ma dichiara immediatamente punto che rimane, no, punto che viene conquistato da Fabio Palma, e dunque di nuovo all'accosto Giuliano Di Nicola, boccia
solo leggermente più lunga, ma è sempre una boccia a una ventina di centimetri dal pallino. Vediamo soffiare sulla mano Fabio Palma, che opera un sottomano, si ferma sul gioco. Ottimo tiro da parte del capitano di Beauville. Di nuovo all'accosto Giuliano Di Nicola, sempre ad attraversare la corsia da sinistra verso il centro. L'abbiamo visto fare parecchie volte nel corso anche dell'ottavo di finale. Di nuovo gioca una boccia bellissima, molto vicina al pallino, non riusciamo a capire se la boccia tocchi anche il pallino oppure no, e infatti Fabio Palma va a visionare da vicino il gioco per capire come dovrà effettuare il tiro di raffa, per cercare di intuire dove possa andare a posizionarsi il pallino rimpallato, e poi andrà sicuramente a fondo tavola se Fabio naturalmente colpirà, come prevedibile, la boccia di Nicola. Al tiro Fabio Palma, un sopramano per lui, tira, colpisce, il pallino si muove, c'è una serie di rimpalli, ma rimangono 2 punti a terra per Giuliano Di Nicola. Forse si misurerà addirittura per il terzo, vediamo, attendiamo la dichiarazione di Domenico Mascia. Sta effettuando, e sono 3 addirittura i punti per Di Nicola. Giocata fino a questo momento davvero sfortunata per il capitano di Beauville. Che decide alla fine di operare un accosto. Sono 3 i punti, ripetiamo, a terra per Di Nicola. Ci sembra molto ben giocata la boccia di Fabio Palma, in effetti è così, va addirittura a conquistare il punto, ma ha sempre l'opportunità Giuliano Di Nicola, tagliando la boccia, di conquistare diversi punti. Al tiro Giuliano, raffa molto importante, la colpisce però in pieno e realizza comunque 2 punti. Si va sul punteggio di 3-0 a favore di Giuliano Di Nicola in questo derby della Beauville di Roma. Intanto registriamo con molto piacere il fatto che ci abbia raggiunti in postazione ancora una volta Rodolfo Rosi, che ieri ci ha dato veramente un grande supporto, ci ha offerto un aiuto considerevole nel commento. Ben ritrovato Rodolfo. Grazie, buongiorno a tutti voi, grazie. Bene, di nuovo qui con me a commentare questi quarti di finale, che sono cominciati col botto per quanto riguarda Santoriello, che ha vinto direi piuttosto facilmente in 2 set contro un Luca Santucci assolutamente fuori partita nel primo set, e poi un pochettino falloso anche nel secondo set, anche se era riuscito ad arrivare a 6 punti, dunque il set era rimasto in equilibrio, ma alla fine Santoriello è riuscito a prevalere, dunque è il primo semifinalista di questo Master. D'altronde ieri aveva superato Formicone Santoriello. Sì. Adesso stiamo assistendo, Rodolfo, insomma, a un derby in famiglia, no? Assisteremo anche più tardi a un derby in un'altra famiglia, la partita fra Di Nicola e il capitano Fabio Palma. Adesso va al tiro, colpisce perfettamente, la fa pulita. Stavo dicendo una partita giocata ovviamente con grande senso di sportività e di amicizia, ma credo che entrambi tengano assolutamente a cercare di arrivare in semifinale.
Sicuramente sì, diciamo, ecco, lo sport è fatto di questo e per me è di merito e sicuramente capiscono da soli che vince il migliore chi gioca meglio, sinceramente. Loro hanno grandi qualità, sicuramente tecniche e sicuramente si esprimeranno nel miglior modo possibile a livello tecnico. Assolutamente. Giuliano ha ripreso a giocare come stava giocando anche ieri, mentre abbiamo visto un particolare bellissimo, grazie ancora alla nostra regia, proprio nel momento del rilascio della boccia da parte di Fabio Palma. E dicevo, Giuliano Di Nicola ha ripreso a giocare un po' come aveva giocato insomma ieri, quindi con molta scioltezza, con molta precisione nell'accosto soprattutto. Non so se tu sei d'accordo, a parte il livello di tutti questi atleti sono veramente molto alto, però nel punto sia ieri si è un pochino diciamo distinto sì. Diciamo Giuliano Di Nicola e Giuseppe D'Alterio, appunto, sicuramente hanno fatto veramente delle belle giocate molto pregevoli, diciamo, ecco, a livello tecnico molto alto, appunto sono stati veramente proprio vicino al pallino, proprio veramente. Senza dubbio hanno giocato molto bene. Aggiungerei nel punto anche Santoriello, non mi è dispiaciuto, anche oggi ha tenuto veramente una buona media, ma certo ieri i due giocatori, diciamo, che più hanno impressionato, almeno ieri, ripeto, nell'accosto sicuramente sono stati Giuseppe D'Alterio e Giuliano Di Nicola. Giuliano Di Nicola che in effetti questa volta non c'è la maledizione del cronista. No, esatto, ma si vede c'ha una mano molto sensibile, veramente. Inserisce altri 2 punti, quindi ci troviamo sul virtuale 5-0 per Giuliano Di Nicola, che accarezza anche questa ultima sua boccia, forse l'ha giocata anche con un pochettino più di attenzione, no? Tenendola un pochettino più su per non rischiare, forse era perfetta, forse era perfetta. 2 punti per lui e va sul 5-0 Giuliano Di Nicola. Insomma, vediamo se chi riuscirà a mantenere questa concentrazione nell'accosto. Certo, parte con un bel vantaggio su questi campi, perché è vero che permettono, ma essendo così scorrevoli, insomma, si fa presto. Sono molto sensibili. Poi si è notato anche ieri, durante il tragitto della boccia c'è qualche piccolo avvallamento, diciamo, no? Allora magari ci vuole sempre molta attenzione. E intanto lo sottolineiamo anche prima, proprio come ieri predilige il taglio, no, della corsia a partire dalla tavola sinistra, mette il pallino sempre in mezzo, comunque in una determinata posizione, e attraversa sempre il campo e trova così, come sottolineavi tu ieri, questa sensibilità nell'accosto. Parte con il sottomano Palma, però lo forza un pochettino, sbaglia. Diciamo che in questi campi, tirando sottomano nell'ultimo quadro, sicuramente rimanere si fa un po' fatica, sinceramente, e allora un puntista prevale ancora sempre di più, diciamo. Magari fino al penultimo quadro sicuramente un bocciatore può fare ancora la differenza, ma quando si tratta giù all'ultimo quadro, per bocciare e rimanere si fa un pochino fatica, sinceramente. E intanto Fabio Palma gioca una boccia che va in appoggio, no? Proprio va ad appoggiarsi alla boccia di Giuliano Di Nicola, va ad incocciare sulla boccia di Giuliano, che adesso è costretto a tirare alla boccia del punto. Tira, la fa pulita, è grande spolvero anche lui, gioca con molta scioltezza, sicurezza, autostima, insomma, i propri mezzi. Diciamo che ieri ha giocato molto bene a punto, ma ha giocato molto bene a bocciare, perché non ha fatto un errore, mi sembra, a bocciare ieri, di quello che mi possa ricordare, insomma, ecco. Vero, e intanto gioca un'altra bella boccia il capitano di Beauville, vediamo se sia arrivata oppure no, ma comunque è pur sempre una buona boccia quella di Fabio Palma. Vediamo Domenico Mascia, anche lui romano, arbitro di partita,
e il punto è conquistato. E Giuliano con molta lucidità, secondo me, temendo qualche possibile rimpallo, contando in fondo la boccia di Fabio Palma, va in accosto e fidandosi naturalmente anche delle sue capacità a punto, e in effetti conquista il punto e costringe al tiro Fabio. Tira, colpisce. C'è un cartellino bianco per Fabio Palma. Ricordiamo ancora una volta che il regolamento che viene attuato determina il fatto che in questo caso anche chi tira con l'ultima boccia deve fermarsi obbligatoriamente prima della metà campo, almeno finché l'arbitro non gli consente di superare la metà campo stessa. Dunque ammonizione, cartellino bianco per Fabio Palma, non ha determinato comunque nulla. Giuliano non è riuscito a conquistare il punto, anche se ha giocato l'ennesima bella boccia, e si va sul punteggio di 5-1. Giuliano Di Nicola 5, Fabio Palma 1. E dunque ritorniamo al tema tattico dei mancini che prediligono la parte sinistra del campo, con Fabio ad attraversare tutta la corsia e a spingere la propria boccia verso il pallino che si trova esattamente dall'altra parte, a una quarantina di centimetri dalla tavola laterale sinistra. Gioca una buona boccia di impostazione Fabio Palma, a una 20-25 centimetri dal pallino, e Giuliano, senza colpo ferire, si mette anche lui lì e decide di accostare. Insomma, un punto comunque non facilissimo, no, assolutamente, perché devo giocarla perfetta, se no non riesci a prendere il punto. È bella comunque la boccia di Giuliano, vediamo. Conquista il punto. Un'attenzione, una sensibilità in questo momento Giuliano è veramente molto molto importante. Va a bersaglio con l'altra boccia. Tira la boccia del punto dopo essersi consultato, per la verità, con Giuliano Di Nicola. Scherziamo naturalmente, si stavano scambiando alcune opinioni e l'abbiamo detto prima, insomma si gioca in estrema amicizia, anche se l'agonismo è comunque elevato, ma davvero Giuliano Di Nicola fino a questo momento in grande spolvero. Lo sa bene anche il suo capitano Fabio Palma. Adesso il punto è rimasto fra l'altro a Giuliano Di Nicola, che ha in mano 3 bocce contro le 2 di Fabio Palma, che appunto va a giocare la sua terza boccia a disposizione. Giocata sempre ad incrociare, e la giocata molto bene, passerà il pallino ma di poco, vediamo, una 20-22 centimetri. Si è coperta comunque, e dunque è meno di 30 centimetri quella boccia. Vediamo, forse ne vede un pizzico Giuliano, decide di tirare alla boccia del punto. È un bel tiro questo, fa saltare un po', la colpisce Di Nicola, davvero. Bravo, un altro grande colpo, ha tirato proprio quasi per chiudere la partita, sì. Con 5.
Il fatto che Palma non ha neanche alternativa, perché anche sul pallino, sì, forse avrebbe potuto tirare il pallino, ma insomma anche colpendolo avrebbe potuto perdere partita lo stesso, quindi alla fine ecco, cerca di mettere la boccia in posizione tale che ci possa essere uno scarico. Ci sono comunque 18-20 cm tra la boccia e il pallino, dunque se colpisse Giuliano e la boccia andasse via pulita, dovremmo vedere poi il ritorno della tavola di fondo. Tira, colpisce, c'è uno scarico, attenzione sul pallino che va proprio nell'angolo, e dunque rimangono sicuramente 2 punti per Fabio Palma. Vediamo se i punti sono 2 o 3. Attendiamo la dichiarazione di Domenico Mascia. Vediamo, anzi no, stanno misurando anche per 2. No, per il terzo stanno misurando. Punto, sì. Sono 3 punti. 3 punti, sì. Attenzione, sono 3 punti per Fabio Palma. È situazione abbastanza complicata. Va a vedere il gioco da vicino di Nicola, perché insomma questo scarico gli ha procurato davvero un problema abbastanza difficile da risolvere. Certo, non avesse scaricato il pallino era quasi chiusa la partita, insomma avrebbe realizzato 2 punti, si sarebbe portato su 7-1. Mentre così adesso ha un bel quiz a cui rispondere, e il quiz è: che devo fare per impedire al mio avversario di tenere i 3 punti? Le soluzioni sono o un accosto o un tiro alla propria boccia. Ecco, tira al secondo punto Giuliano. Attenzione, perché se non dovesse prenderla al verso, infatti non la prende al verso, e rimangono 2 punti per Fabio Palma. Dunque si va sul risultato di 5-3. E le bocce prendono, le bocce danno. Nella tornata precedente era stato fortunato Giuliano Di Nicola, gli erano rimasti 3 punti. Fabio aveva conquistato il punto con l'ultima boccia a disposizione, Giuliano aveva colpito, aveva realizzato 2 punti, e adesso invece ha scaricato il pallino in una tornata dove avrebbe potuto realizzare facilmente 2 punti. Diciamo che nella bocciata che lui ha eseguito pochi istanti fa sicuramente la sua intenzione era di colpirla sul lato destro, invece purtroppo la boccia è scesa e non ha fatto il gioco che lui voleva, diciamo. Anche se secondo me c'era con la sua bravura che ha nell'accosto in questo momento, perché è molto centrato, sicuramente poteva tranquillamente venire a punto e forse anche cambiare, rifare il punto. Sai, come dicevamo ieri Giorgio, lì sono sensazioni che in quegli attimi è il giocatore, l'atleta che si sente di fare la cosa meglio possibile, perché poi sì, il problema forse era dato dal fatto anche che c'erano un po' di bocce, no? Che ostruivano un pochettino la strada. Sì, esatto, però lì in quella zona del campo sicuramente loro conoscono molto bene, perché oramai è la seconda partita che svolgono in questo campo, sicuramente hanno già la conoscenza del tiro, ecco. Intanto imposta Fabio Palma con una boccia un pochettino corta, e è talmente preciso, appunto, Di Nicola non perde occasione, assolutamente, subito va a conquistare il punto. Purtroppo un brutto errore di Fabio, perché la prima boccia è andata a tavola laterale,
Ah, ecco, scusa, tu stavi parlando, io non Sì, mi sono infatti accorto di questo ti ho distratto particolare. un attimo, ti ho Sì, distratto sì. io ti ho distratto, No, ma hai fatto bene a sottolinearlo perché davvero non me ne ero accorto e è una cosa certo molto importante perché nel primo accosto Fabio purtroppo la sua boccia è andata nella tavola laterale e è stata annullata. E adesso... strano perché forse è la prima volta che Sì, vedo una boccia sì. annullata alla tavola laterale, quindi significa che insomma non ci vanno facilmente. No, ecco, assolutamente, insomma, proprio bisogna proprio spingerle un pochettino. proprio puntarle direttamente verso la tavola. Ecco, il tentativo di Fabio è di cercare di incastrare la propria boccia là in mezzo, e non l'ha giocata male, assolutamente. No, assolutamente no. L'ha proprio giocata bene bene, passa di Bravo, misura, bravo, è andato bravo. a conquistare un bellissimo punto e potremmo assistere a un tiro di volo, chissà, da parte di Giuliano Di Nicola. Tra l'altro, sai, abbiamo assistito a 2 o 3 bocciate anche di Santoriello all'ultimo segno, veramente ottime. Dunque abbiamo visto dei colpi, primo set non è entrato in partita, il secondo non ha giocato bene. Attenzione, volo da parte di Nicola che ha sbagliato ma veramente di poco. Sì. Adesso lo rivediamo grazie al Leggermente replay di Aveli HD, insomma ecco, ne parlavamo ieri, no? Ne parlavamo ieri. Ci riprova, la prende per i capelli, bravo Giuliano. Insomma la bocciata che aveva sbagliato prima, adesso lo vediamo quella che ha preso, invece ecco, no, ha preso proprio per i capelli. Sì, sì. Proprio quello che bastava per Sì. rifare il punto. E nel campo sintetico picchi a 20 cm o anche meno, se non sei dritto e sei magari sulla metà boccia un quarto, la salti via. Non ci sono storie. È vero. Non ci sono storie. Proprio ci vuole una precisione chirurgica per le bocciate. Attenzione, non passa Fabio. Era buona anche questa. Sì. Era buona anche questa. Non passa e dunque punto a terra per Giuliano Di Nicola, che ha il 6-3 virtuale sul terreno. Intanto Fabio si confronta con Santucci, con Nanni, che sono seduti sulle tribune. È un giocatore che ha sempre bisogno di sfogare, no? La propria tensione agonistica. Esatto. No? Hai detto una cosa importante, il suo parlare nel campo, qualche volta, visto che molte volte parla, e sicuramente l'aiuta magari forse a distogliere un pochino la tensione all'interno della sua persona, diciamo. Intanto ha giocato bene anche questa boccia Giuliano, insomma sta misurando Domenico Mascia, vediamo se è riuscito a inserire anche questo secondo punto, sarebbe per lui importante. Boccia comunque giocata bene, è questione di centimetri. Un punto solo per Giuliano, andiamo sul 6-3 a suo favore su Fabio Palma, in una partita davvero giocata su buoni livelli. Comunque si vede che come dire, è una partita amichevole, sì, ma sotto il profilo agonistico se le stanno dando. Sì, assolutamente sì. Ma è giusto così, sinceramente. Lo sport, come dicevo prima. Sai, adesso dico una cosa, ogni tanto facciamo delle battute insomma, ci sta, però è proprio vero. Per andare in campo e a fare delle sceneggiate è meglio stare fuori. Se si va in campo si gioca. Bravissimo. Possono giocare anche 2 fratelli gemelli, uno contro l'altro. Giocano. Chi gioca meglio vince e l'altro va a casa. Se no stai fuori e non fai il cosiddetto cinema. Sono d'accordo. Rispetto per se stesso, per lo sport e per la gente per che gli sta spettatori, tutto quanto, sì. Ma anche per se stessi, no? Certo, diciamo, no? Certo. È una questione davvero di rispetto per lo sport, no? E in questo caso insomma è giusto così. Sì, ma loro, vedi, molte volte si incontrano magari sia i ragazzi di Boville che i ragazzi di Caccialanza, come diciamo ieri, no? Perché qui
ci sono presentati 6 giocatori, 3 di Boville e 3 certo, della Caccialanza, però quando si incontrano se la giocano sempre, ogni volta, tranquillamente, dando sempre un bello spettacolo agonistico, diciamo. Poi appunto, come mi raccontava Fabio Palma in un'intervista, nella rubrica Boccia Appunto che curiamo con Avelia HD, lui mi ha confermato che ad esempio sono amici fraterni, lui e Marco Luraghi, no? Però è chiaro che in campo, come ho detto prima, se le danno di santa ragione sportivamente parlando, no? E cercano a tutti i costi di portare alla vittoria la propria squadra, come è giusto che sia. Dopodiché, finita la partita, baci e abbracci, si va a prendere, si va a cena insieme, insomma, no? Ma lo sport è fatto per quello, no? Perché è anche amicizia, fratellanza, modo di dividere la cultura delle proprie origini, delle proprie abitudini, diciamo. Certo. Guarda, approfitto perché non so se tu appunto eri in visione o tu stessi venendo qua nel corso del primo set fra Santucci e Santoriello. È accaduto che Santoriello ha fatto 4 punti la prima Sì. tornata, e nella seconda tornata Santucci ha sbagliato 2 tiri, poi ha giocato 2 bocce a bersaglio e con l'ultima ha conquistato il punto, mandando a bersaglio anche con la sua prima boccia, e Santoriello non aveva capito che il punto era preso, no? Quindi ha dichiarato secondo punto perché voleva colpire ovviamente le 2 bocce di Santucci. E intanto un punto per Di Nicola, che si porta sul 7-3, anche questa giocata insomma notevole come dal punto di vista tecnico. No, però hanno assegnato il punto a Fabio Palma. Sì, allora ci siamo persi qualcosa. 6-4, stavamo parlando e ci siamo distratti. Chiediamo scusa, 6-4 a favore di Giuliano Di Nicola, punto assegnato a Hai capito, Rodolfo, cosa è successo? Credo che sia stata una dichiarazione sbagliata. Ho capito. Tornando comunque al discorso di prima, ecco, ha tirato Santoriello, ha colpito il pezzo che voleva colpire e naturalmente l'arbitro ha detto vantaggio perché Santoriello non aveva capito che il punto era preso, e Santucci ha detto no, va bene così, perché lui voleva tirare a quella boccia. Quindi, nonostante abbia perso altri 3 punti in quella giocata, no, avesse ricostruito il gioco, poteva perdere magari un punto solo. Insomma, la sportività fa parte di una peculiarità di uno sport che vuole essere sport a 360 gradi. Se non c'è questo senso di sportività, questo desiderio di adoperarsi al massimo sotto il profilo agonistico, tecnico e tattico, ma nello stesso tempo di rispetto nei confronti di se stessi e degli avversari, non si va da nessuna parte. Assolutamente sì, ma l'abbiamo sottolineato ieri, Giorgio, ti ricordi che è stato ieri, nella giornata di ieri non sono successi episodi di piccoli casi, ma soprattutto anche il rispetto tra arbitri, tra giocatori e reciprocamente, il massimo rispetto. Certo. Questa è stata una cosa molto veramente apprezzabile da parte di tutti quanti. Tanto Giuliano persegue ancora questa sua continuità nell'accosto, va al tiro Fabio Palma, che tira, colpisce, però salta fuori con la sua boccia, ma questa volta il punto rimane a Fabio, che lo conquista a fondo tavola. Un bel punto anche, e con ogni probabilità sarà costretto al tiro Giuliano Di Nicola, che chiede il permesso di osservare da vicino il gioco, pallino a fondo tavola proprio in mezzo alla corsia, con Di Nicola che va a vedere quello che si può fare in questo caso, se magari tirare la boccia del punto oppure alla propria boccia che si trova sulla destra della corsia di gioco.
il pallino. Intanto abbiamo recuperato quanto è accaduto nella giornata della tornata precedente, mentre Di Nicola tira la boccia del punto. Nella tornata precedente Di Nicola aveva dichiarato il pallino nel tentativo forse di fare partita, aveva sbagliato, aveva preso la boccia e noi erroneamente avevamo pensato appunto che avesse colpito, e dunque il punto è stato giustamente assegnato a Fabio Palma. Cambia strategia Giuliano, tira alla sua boccia sulla parte destra della corsia nel tentativo di farla carambolare tra boccia e pallino, riesce perfettamente questa giocata, mette a terra un punto sicuro. Adesso sentiamo dall'arbitro romano Domenico Mascia come sia la situazione esatta sul terreno di gioco. Ricordiamo ancora una volta il punteggio: Giuliano Di Nicola 6, Fabio Palma 4 in questo primo set del secondo quarto di finale del Master maschile e femminile FIB specialità Raffa. Sta operando la misurazione l'arbitro di partita e ascoltiamo adesso la dichiarazione. C'è un solo punto a terra, buona notizia direi per Fabio Palma comunque, perché è un solo punto a terra per Giuliano Di Nicola. Fabio ha a disposizione ancora una boccia e dunque può andare in accosto abbastanza tranquillamente, nel senso che non rischia di perdere la partita, o fa il punto in accosto o lascia il punto a Giuliano Di Nicola. La gioca anche questa tutta per traverso, non riesce però a salire molto la sua boccia, vediamo se passa oppure no, forse potrebbe passare da sotto, in effetti è così, conquista il punto crediamo Fabio Palma, e partita che è assolutamente in equilibrio. Siamo adesso sul 6-5 per Giuliano Di Nicola, 2 errori per lui nelle ultime 2 tornate, anche se errori comprensibili, il primo sul pallino, il secondo errore adesso in una raffata da tavola a tavola, insomma con una boccia non colpita davvero per un'inezia, e poi con un mezzo capolavoro fatto con una carambola voluta, tirando alla propria boccia alla destra della corsia. Dunque all'impostazione Fabio Palma sceglie il centro della corsia di gioco con il pallino che si posiziona tra la linea d'acchito e la linea del volo opposta. All'accosto il capitano di Beauville Roma, vediamo com'è questa sua prima boccia in impostazione, un pochettino corta, soprattutto laterale rispetto al pallino, se ne rammarica Fabio, sa di aver giocato una brutta boccia e di aver lasciato troppo spazio al suo compagno di squadra, che con ogni probabilità potrà approfittare di questo spazio e conquistare il punto. Gioca sempre dalla sinistra, la sua boccia Giuliano Di Nicola, conquista il punto, va sì oltre il pallino ma a una ventina di centimetri. Al tiro Fabio Palma, soliti 3 passi, rilascio sul sinistro, sul piede sinistro, colpisce perfettamente, naturalmente più che a difendere il punto nel tentativo di togliere la possibilità poi di far partita al suo avversario. Ritorna in accosto, ci riprova ovviamente Giuliano, è ancora bella la sua boccia, riconquista il punto, ancora una boccia che sfiora la perfezione davanti al pallino a una decina di centimetri, vediamo se ci sarà anche qui una carambola oppure no. Tira Fabio, attenzione, errore da parte sua, un errore piuttosto grave, perché adesso il pallino è coperto e anche se dovesse colpire la boccia, se andasse via pulita, perderebbe quasi sicuramente partita. È situazione veramente difficile.
tira la boccia nella speranza di fare carambolare il pallino, però va via pulita e ci sono grandi possibilità per Giuliano Di Nicola. Sportivamente Fabio gli concede l'8, gli concede il set. La sua speranza, la speranza di Palma era di far carambolare la boccia del punto sul pallino e di conquistare il punto a fondo tavola. Si è affidato ovviamente un po' alla fortuna, non poteva fare nient'altro se non magari tentare un accosto, ma avrebbe proprio dovuto posizionare la sua boccia dietro la boccia di Giuliano Di Nicola. In tutti gli altri casi avrebbe comunque potuto perdere la partita. E questo succede purtroppo, Giorgio, che quando non si imposta la prima boccia vicino al pallino diventa poi difficile lo scarto da recuperare, diciamo. Infatti poi a lui è successo anche l'errore nel bocciare, e a questo punto Bene, mentre siamo inquadrati dalla regia di Avelia HD, un saluto davvero di nuovo a tutti gli appassionati di bocce. Ci sentiamo fra pochissimi secondi per il secondo set tra Giuliano Di Nicola e Fabio Palma. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Di nuovo un cordiale saluto agli appassionati di bocce dalla società boccistica Boccaporco di Terni. Ha avuto inizio proprio in questo istante il secondo set del quarto di finale tra Giuliano Di Nicola e Fabio Palma, entrambi, come sappiamo, della società Bovil di Roma. È partito Giuliano con un accosto di fianco al pallino e subito la prima risposta di Fabio Palma con un sottomano. Si è fermato sul gioco e dunque costretto all'accosto immediatamente di nuovo Giuliano Di Nicola, che benissimo si è comportato nel primo set. Partita comunque equilibrata, si è conclusa sull'8-5 a suo favore. Va all'attacco Fabio Palma, questa volta sopramano per coprire il fondo tavola, gli riesce piuttosto bene. Intanto al punto a terra e Giuliano Di Nicola opera un nuovo accosto sul pallino, ma decide immediatamente di non avvicinare la propria boccia al pallino, la gioca lunga per evitare di andare in difficoltà. Sicuramente Palma avrebbe operato un sottomano e dunque vediamo adesso che cosa deciderà di fare il capitano di Bovil. Decide per l'accosto, è d'altronde la prima tornata del secondo set. Va in accosto Fabio, lui dall'altro angolo della corsia di gioco, quindi dalla parte destra, gioca comunque una boccia discreta, anche se corta, ma non poteva fare diversamente, si deve cautelare per
poi non incorrere in carambole sfavorevoli. Dunque boccia di Giuliano che si avvicina tanto per cambiare al pallino, conquista il punto e andrà al tiro Fabio Palma per cercare di conquistare il punto e eventualmente se tirerà tira sopra mano per farla pulita, ma sbaglia, altro errore abbastanza gratuito diciamo da parte di Fabio Palma, e primo punto del secondo set per Giuliano Di Nicola, un punto in questo caso davvero regalato tra virgolette naturalmente dal capitano di Beauville. A questa altezza del campo sicuramente errori un giocatore come Fabio Palma non li fa, insomma, ecco. Sai, poi ci sono delle cose talvolta che agli occhi di chi è fuori dalla corsia di gioco sembrano davvero incomprensibili. Io voglio ricordare un episodio, se non vado errato, del 2016 a Brescia, ai campionati italiani, finale tra Dalterio e Formicone, con un Dalterio in grande spolvero, Giuseppe Dalterio, sì, in grande spolvero, che contrastava benissimo Formicone, anzi gli era addirittura superiore nell'accosto, e dunque con Dalterio che è andato avanti nel punteggio fino al 10-2 o 10-3, allora si andava ai 12 la finale. A un certo punto Formicone pian pianino comincia a recuperare e arriva una giocata sul 10, credo 10-5, 10-6, in cui Giuseppe sbaglia una boccia a punto, poi per 3 volte conquista il punto di Formicone, Formicone per 2 volte colpisce, pallino all'altezza dell'Acchito, ultima boccia scoperta senza nessuna possibilità di rimpallo, tira Formicone e la sbaglia. E ti rendi conto dell'imponderabile delle bocce, no? Avesse colpito quella boccia avrebbe continuato la sua rincorsa e chissà, nessuno può sapere naturalmente come sarebbe andata a finire. Con questo Dalterio è andato sull'11 e poi ha chiuso la partita, no? Sono errori che davvero appaiono al di fuori incomprensibili, come diciamo sempre, sono uomini e non robot. Esatto, assolutamente. Anche se qualche giocatore in alcune circostanze si avvicina molto a quello che definisco il boccismo robotico. Abbiamo visto appunto, abbiamo parlato di Giuseppe Dalterio in certe circostanze, dello stesso Formicone naturalmente, Giuliano Di Nicola che sta offrendo davvero una ottima prestazione, al contrario di Palma che si sta un po' disunendo. Sì, non è molto preciso. Anche nel punto, esatto. L'errore di prima secondo me ha pesato un pochettino. Riprova in accosto con l'ultima boccia a disposizione, ce n'ha ancora 2 però Giuliano che fa cenno col dito, dice questa dovrebbe andare verso la boccia corta, dovrebbe impattare lì, in effetti è così. Attendiamo di sapere dall'arbitro se credo di no, Palma abbia o no conquistato il punto, anche la nostra impressione è la stessa, crediamo di no, certo sarà difficile, sì, il punto è rimasto di Nicola. Però con questa boccia che ha toccato ha scoperto il pallino, sì. Non so se viene a punto, se no c'era anche la possibilità. Io credo che Di Nicola voglia sfruttare la pendenza della tavola laterale destra cercando di entrare appunto da quella parte, sfiorando il terzo punto o il quarto che dir si voglia. Ecco, quella era la strada che voleva fare e se non avesse toccato la boccia sarebbe entrato, mentre così non dovrebbe esserci, perché dovrebbe tenere la boccia di... C'è misura però, Sì, c'è misura, certo. Misura. E comunque l'intenzione di Giuliano è chiara e sarà così anche con l'ultima sua boccia, farà lo stesso percorso a tentare di toccare la sua boccia qui vicino alla tavola laterale. Ho idea che quella che tenga sia proprio questa che sta misurando. Esatto, il secondo punto è di Fabio Palma, deve solo toccare la sua boccia corta Giuliano, che fa salire la propria boccia vicino alla tavola laterale, questa volta tirato passa molto bene, sì. E realizza 2 punti. Andiamo sul
3-0 per Giuliano Di Nicola, che continua imperterrito il suo percorso fatto soprattutto di accosti precisi e continui. Non ricordiamo di aver visto una boccia davvero sbagliata da parte sua, magari non ha conquistato il punto, ma ne so, magari l'ha giocata a 30 o 35 centimetri, quindi insomma finora prestazione, lo ribadiamo, monstra da parte di Giuliano. Beh, soprattutto quando uno ha così la continuità nel gioco, sicuramente poi alla fine i suoi frutti li porta, diciamo, poi riesce sempre a esprimersi al meglio ai grandi livelli. Ecco, questa sensibilità, questa voglia di rifare questo percorso, a tagliare la corsia sempre con questa precisione nella forza, sempre vicino al pallino. Il pallino nell'ultimo riquadro, quasi in mezzo alla corsia, insomma, stretto al tiro Fabio Palma, che colpisce, ma il rilascio della tavola di fondo premia Giuliano Di Nicola. Toccherà adesso a Fabio cercare di avvicinarsi al pallino, sceglie lui un'altra strada, la stessa che sceglieva un altro mancino ieri, cioè Luca Viscusi, adoperava molto quella sponda per avvicinarsi al pallino in quella posizione. E ti dico che ci tirava molto bene, era molto attento nella... E stessa cosa ha fatto adesso Fabio. Giuliano al tiro, colpisce, preciso, vediamo se rientra questa volta forse la boccia di Fabio Palma, e dunque io sostengo sempre che secondo me il tagliare, come dicevamo ieri Giorgio, tagliare il campo secondo me è sempre la cosa migliore, perché si trova una forza migliore, perché tirare sotto tavola la forza qualche volta può variare, diciamo, ecco. Dimostrazione ancora una volta, una boccia incredibilmente bella da parte di Giuliano, proprio in grandissimo spolvero. Sottomano per Fabio, vediamo un po' che cosa succede là in fondo. Un punto solo, attenzione perché chiede giustamente una verifica. Sì, l'arbitro conferma, un punto solo per Fabio. Pertanto Giuliano accosta, diciamo, abbastanza tranquillamente, e questa volta è un pochettino più lunga, va dopo il pallino ben 20 centimetri. Sì, esatto. Però l'ha messa anche... Però l'ha messa, come diciamo noi, in copertina. Sì, boccia quasi coperta. Sì. Sorriso sardonico da parte di Fabio Palma, che si aspettava insomma di poter tirare, e quella boccia invece è costretto ad andare a punto. È una giocata comunque molto bene. Sì, bravo. Si merita di fare il punto. Bravo davvero. Sì. Fabio, che quindi raggranella un punto, si porta sull'1-3, sempre a favore di Giuliano Di Nicola. Vediamo se accorce il tiro. Sì. Ma insomma non troppo. No. Gioca dalla parte sinistra come al solito, ma sempre nell'ultimo riquadro. Tu un pensierino ad accorciare il tiro l'avresti fatto, sì. Anch'io. Contro un avversario così sicuramente, sempre. Vedendo, diciamo, le abilità di questo momento di Giuliano Di Nicola, che appunto non sta sbagliando un colpo sicuramente, però anche Fabio non si comporta male. No, sta giocando direi piuttosto bene anche Fabio. Boccia bersaglio, al tiro Giuliano Di Nicola. Tira, colpisce. Sai, più che altro il gioco ai 14 metri, insomma, anche
un po' come i time out, no? Anche per spezzare un po' il ritmo del gioco quando l'avversario giusto. si sta dimostrando davvero al limite della perfezione, no? Questo è l'intendimento, insomma. E ancora una volta tagliare la corsia Giuliano De Nicola, vediamo avvicinarsi la sua boccia al pallino, e anche questa volta, insomma, è sempre una boccia a una cinquantina di centimetri davanti al pallino. Conferma la nostra valutazione anche Domenico Mascia, l'arbitro romano, l'arbitro della partita. E di nuovo Fabio a cercare di sfruttare la pendenza della tavola laterale sinistra per incastrare la propria boccia tra il pallino e la boccia avversaria. Gli rimane un pochettino su, ma è una bellissima boccia, conquista il punto, e abbiamo l'impressione che Giuliano andrà in accosto, sì, cercando vuole incastrare il gioco. Sì. Poi un giocatore, quando a questi livelli ed è già davvero forte, no? E acquisisce una grande consapevolezza dei propri mezzi, insomma, poi diventa tutto più facile, no? Diventa tutto più facile. Anche in questo caso sì, è stato un pochettino fortunato, ma insomma sì, la boccia era giocata bene, no. Che forse non avrebbe fatto il punto, ma insomma la boccia era giocata perfettamente, conquista il punto, la boccia è sola, e assisteremo a un volo di Fabio Palma qui nell'ultimo riquadro. È valido anche il pallino, ma ricordiamo che vale la stessa regola del bersaglio, cioè il pezzo dichiarato si deve comunque muovere. Bravissimo veramente Fabio Palma, grandissima bocciata di volo da parte sua. Ecco, rivediamo nel replay proposto da Avelia Cadì questa bellissima bocciata di Palma, e ultima boccia in accosto da parte di Giuliano, che tanto per cambiare va vicinissimo al pallino e riconquista il punto, costringendo al tiro Fabio, e comunque c'è un grande rischio per lui perché ci sono ben 3 bocce di Giuliano Di Nicola, 2 bocce di Giuliano Di Nicola, una proprio a fondo tavola, e infatti è costretto di nuovo al volo. Fabio traccia l'arco dei 40 cm, Domenico Mascia, e bocciata di volo per Fabio Palma. Tira, colpisce perfettamente, ma rimane il punto a Giuliano Di Nicola, davvero sfortunato in questo frangente Fabio. Sì, perché ha fatto 2 bocciate belle. 2 ottimi voli ha fatto, sì, è stato bravo veramente. È stato bravo anche però Giuliano, perché ha messo 2 bocce proprio sempre lì a incastro vicino al pallino, che non era facile. Il fatto che ormai noi lo diamo per scontato. Sì, però lui, come dicevi te prima, è talmente consapevole della sua forza in questo momento che veramente non ha paura di nulla, insomma va con una sicurezza in tutti i tiri che fa. Ricordiamo sempre che stiamo parlando del numero 1 del ranking del 2021, dunque ha dimostrato nel corso di tutto l'anno di essere il giocatore più continuo. Anche in questo caso, prima boccia di impostazione perfetta, siamo costretti ad essere monotoni. Al tiro Fabio Palma che colpisce, stavolta dovrebbe rientrare
la sua boccia e in effetti conquista il punto, alza la stecca in verticale Domenico Mascia. Diciamo arrivare alla fine della stagione, siamo nel mese di dicembre e ancora avere questo stato di forma veramente è una cosa molto molto importante, diciamo, ecco. Ci ha sentito. Allora, finalmente possiamo dirlo. Giuliano, insomma, possiamo dire che ha sbagliato una boccia, sì, ma sì, 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 è lunga 75-80. Sì, abbiamo sentito. Insomma, c'è stato questo simpatico siparietto tra noi e Fabio Palma che ha detto sì, dillo pure che è la prima che sbaglia. Di nuovo all'accosto Giuliano, noi lo ribadiamo, ogni tanto ci interrompiamo perché non vogliamo comunque, al di là delle battute, disturbare i giocatori e insomma non si smentisce, anche in questo caso va vicinissimo al pallino, costringe al tiro Fabio Palma. Sopramano per lui, tira, colpisce, fa pulita, solo a carambolare là in fondo delle bocce di Giuliano Di Nicola che rientrano. Sono strana decisione, forse perché, voleva coprire il fondo. Bravissimo Giorgio, sì. Perché voleva coprire il fondo conoscendo il suo capitano. Esatto, sul lato destro della nostra postazione sicuramente lui non era coperto, se avesse anche cambiato lui avrebbe avuto la possibilità di bocciare il pallino, sì. Diciamo. Invece e così gli ha concesso anche solamente un punto anziché di 3 magari, sì, se avesse colpito il pallino. Sì, gli ha concesso il punto, è andato proprio a coprire il fondo tavola nella paura tra virgolette appunto che il suo capitano, lui lo conosce bene, dice io posso anche conquistare il punto ma se vado di lato e non copro il pallino come dicevi tu gli consento di tentare di fare la giocata grossa e dunque di recuperare la partita. Invece così facendo un punto solo per Fabio Palma che finalmente, direi io, usando un avverbio, finalmente cambia strategia di gioco. Si gioca adesso ai 14 metri. Ci ha sentito? Sì. Ma è giusto quello che tu hai detto Giorgio, no? Rompere il ritmo dell'avversario qualche volta è molto anche importante. Se poi diciamo, purtroppo per lui sbaglia la boccia di impostazione, quindi... Però sicuramente la prima boccia è sempre la più importante per costruire il gioco, diciamo, ecco. Poi in queste condizioni come Giuliano appunto diventa sempre difficile, certo. Se non ti avvicini al pallino. Certo, al limite anche questa di Giuliano, attenzione perché, ecco però, vedi, il discorso è questo, no? Ecco, non ha fatto il punto, il discorso è quello che facevamo noi prima, è il discorso proprio di cercare di spezzare la continuità nell'accosto del tuo avversario che sta giocando in maniera monstra in tutte le zone del campo. Provi a fare il pallino corto a vedere che cosa può succedere. Certo. E in effetti, guarda caso, ha sbagliato questa boccia Giuliano, anche lui corta. La seconda boccia, diciamo. Seconda boccia. Adesso va quasi vicino al pallino, vediamo se la porterà via pulita Fabio oppure se ci sarà una carambola sul pallino. Tira, sbaglia, questo è un errore grave, errore grave per Fabio, che va di nuovo al tiro, tira, colpisce, c'è una carambola, il pallino non va però a fondo tavola, l'accompagna per un pochettino la boccia di Fabio Palma ma poi si allontana e rimane a Fabio un punto di circa 1,20 metri e dovrebbe essere abbastanza agevole per Giuliano conquistare questa volta il punto, ha il vantaggio di boccia. Seguiamo la boccia di Giuliano che si sta avvicinando al pallino,
va a una cinquantina di centimetri, insomma una boccia discreta, Si è allargata abbastanza. sì, non bellissima, ma comunque Sì, no, assolutamente. a 50 centimetri. Ha dato la possibilità a Fabio Palma di incastrarsi in mezzo. Sì. Ha giocata bene quanto direzione, non era difficile. Fabio ci sembra buona anche come forza e dovrebbe riuscire a conquistare il punto. In effetti è così, conquista il punto, è ultima boccia a disposizione per Giuliano Di Nicola. Colpendo la boccia potrebbe realizzare il suo quinto punto. Vediamo, raffata per Giuliano che sbaglia e allarga un po' le braccia, anche lui tradito da questa sponda. Allora, devo dire la verità, anche ieri diversi giocatori si sono, virgolette, lamentati con se stessi, ma lamentati di questa sponda qui vicino alla nostra postazione. Quindi vuol dire che è la famosa sponda un po' falsa, diciamo così, no? In realtà la battuta non ha risposto sicuramente alla direzione che loro avevano indicato alla boccia, sicuramente, perché poi rimangono perplessi. Certo, rimangono perplessi. E siccome l'abbiamo visto fare questo gesto da parecchi giocatori, vuol dire, no, che in effetti è così. Cambia di nuovo strategia Fabio Palma, pallino in mezzo alla corsia, vicinissimo alla linea del volo opposto, gioca una bella boccia di impostazione di fianco al pallino a 25-30 centimetri. Siamo sul 4-3, come potete vedere dalla sovraimpressione, dalla grafica di Avelia HD. Questa volta è un pochettino bassa, laterale rispetto al pallino e anche un po' corta la boccia di Giuliano. Insomma, abbiamo visto qualche piccola defiance da parte di Giuliano Di Nicola, che forse non riesce a conquistare il punto neanche con questa seconda boccia, che però è molto più bella della prima, anche se non avesse conquistato il punto. Insomma, qui stiamo parlando di una boccia a una trentina di centimetri dal pallino, forse 35. Non credo abbia conquistato il punto, ma vediamo, tendiamo la dichiarazione di Domenico Mascia e infatti il punto è di Fabio Palma, va al tiro obbligatoriamente Giuliano Di Nicola, tira, colpisce, fa pulita, rientra la boccia di Fabio, che potrebbe essere tentato di tirare la boccia del primo punto. Sì, e vedendo che cosa fa, se rimane dentro può tirare ancora il punto. Sottomano per lui, ma ancora un errore da parte del capitano di Beauville, anche questo è un errore grave. Sì, troppi errori, ne ha fatti già 4-5 nel bocciare, sinceramente. Per un giocatore bravo come lui, insomma, sono un po' pesanti. Obbligato adesso all'accosto Fabio Palma, bella come direzione, ci sembra bella anche di forza, ma potrebbe andare sulla destra. In effetti lo tradisce la corsia di gioco, il centrale, come direbbero nel tennis, no? Questo è il campo centrale di questa manifestazione, il campo su cui sono focalizzati tutti gli occhi dei presenti, tutti coloro che sono assiepati sulla tribuna, e naturalmente campo centrale che attira anche l'attenzione di tutti coloro che seguono le nostre dirette streaming. Intanto gioca l'ultima boccia Fabio, ma scivola via piano piano e rimane a terra. Punto per Giuliano Di Nicola. Sul 4-3 aveva la possibilità Fabio, con 2 bocce di vantaggio, di poter raccogliere, invece addirittura può perdere 2 punti. Sì, può perdere 2 punti e vediamo se si concretizza questa perdita. In effetti è così, si va sul punteggio di 6-3 a favore di Giuliano Di Nicola, che, lo ricordiamo, si è già aggiudicato il primo set per 8-5. Queste sono giocate che in questi momenti non si dovrebbero sbagliare,
diciamo, ecco, purtroppo, come dicevamo prima, i giocatori non sono robot e qualche volta ci meravigliamo, magari qualche volta c'è un errore, perché è rarissime volte che questi atleti così di spessore tecnico fanno degli errori, specialmente nel bocciare. Uno come Fabio Palma è difficile, insomma, che a quell'altezza possa anche fare a una distanza, insomma, relativamente esatto, poi una boccia breve, abbastanza pulita, senza certo. questo qua. Intanto pallino posizionato come al solito nell'ultimo riquadro al centro della corsia e, come di consueto, prima boccia perfetta da parte di Giuliano. A bersaglio con il pallino, al tiro di nuovo Fabio Palma, sopramano per lui, ancora un errore un po' troppo falloso davvero, il capitano di Beauville, sì. che per la verità si è comportato forse meglio in accosto che non nel altro errore. Mi sembra quasi che si sia lasciato un po' andare in questo momento, strano per un giocatore di temperamento come lui. Adesso si mette dall'altra parte per cercare di far carambolare la boccia del punto sul pallino, in effetti riesce nell'intento, c'è un rimpallo, la fortuna questa volta non lo aiuta, è situazione per lui davvero disperata. Sì, molto difficile, sì. Anche se dovesse, nella migliore delle ipotesi per lui, conquistare il punto, Di Nicola avrebbe 3 bocce a disposizione per cercare di realizzare i 2 punti sufficienti per arrivare in semifinale. Attenzione, buona. Però ha giocato una buona boccia, buona boccia di copertura. Sì. Ma sono convinto che boccia il secondo punto. In ogni caso a 3 bocce, a 3 sì. bocce, siamo sul 6-3. Anche se è tentato di andare a punto. Rompiamo gli indugi, Fabio Palma ha deciso di concedere la vittoria al suo compagno di squadra con molta sportività, insomma. Bene, allora è uno molto diretto. Sì, assolutamente. Dunque vittoria anche in questo secondo set per Giuliano Di Nicola. Abbiamo i primi 2 semifinalisti, che sono Francesco Santoriello dell'Enrico Milo di Salerno e adesso Giuliano Di Nicola della Beauville di Roma. Fra pochi minuti avrà inizio il terzo quarto di finale, altra partita di grande spessore. Preconizziamo Alfonso Nanni Beauville Roma contro Giuseppe D'Alterio Giorgione Trevillese. A fra poco, amici.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Bene, di nuovo un cordiale saluto agli sportivi, agli appassionati di bocce da Giorgio Macellari, qui in compagnia di Rodolfo Rosi, responsabile della rappresentativa juniores nazionale, tecnico naturalmente esperto della disciplina. Siamo di nuovo collegati con il bocciodromo di Boccaporco di Terni, dove è in corso di svolgimento la manifestazione forse importante dell'anno, il Master maschile e femminile della FIB, specialità Raffa. In gara c'erano i 16 migliori giocatori del ranking nazionale e ci saranno oggi pomeriggio le 6 migliori giocatrici del ranking nazionale. Abbiamo appena assistito a 2 quarti di finale in cui Francesco Santoriello della Enrico Millo di Salerno ha superato Luca Santucci della Bovil di Roma, e nel derby della Bovil di Roma tra Fabio Palma e Giuliano Di Nicola, lo stesso Giuliano Di Nicola, numero 1 del ranking, ha superato il suo capitano e dunque approdato in semifinale. Protagonisti adesso li state vedendo, avete appena visto inquadrato Giuseppe D'Alterio della Giorgione Trevillese, che ha contro il neocampione italiano della specialità individuale Alfonso Nanni della Bolvir Roma, anche lui, arbitro di partita Luca Casinelli. Questo incontro, sempre al meglio dei 2 set, con eventuali tiri ai pallini in caso di parità, determinerà il terzo semifinalista del Master. Ci attende, caro Rodolfo, un'altra partita, almeno sulla carta, come dire, tecnica, un'altra partita di rilievo. Sono due giocatori che hanno offerto una buona prova. Intanto abbiamo sentito il campanello della VAR chiamato, credo, sull'accosto da parte di Alfonso Nanni. L'arbitro di partita Luca Casinelli è venuto a vedere e adesso deciderà. Giocata regolare, quindi per la quarta volta che in 2 giorni chiamata la VAR. Abbiamo visto che c'era la ragione per chiamare la VAR, questo strumento elettronico che serve, gestita sotto il profilo tecnico da Ardingo Scarzella, affiancato da un arbitro AIAB, oggi Sandro Palombo, serve appunto per vedere il rispetto delle linee che delimitano le zone delle corsie di gioco al momento del lancio della boccia, e in tutte e 4 le occasioni l'arbitro di partita ha dichiarato che la giocata da parte dei campioni in campo era regolare. Insomma, uno strumento utile, ma che finora ha dimostrato come i campioni in campo, insomma, siano rispettosi delle regole. Certo, se poi dovesse succedere in un'occasione, come dire, significherebbe solamente il fatto che in quel momento c'è stata un po' di disattenzione, ma il rispetto delle linee in genere viene come dire, osservato da tutti i campioni. Intanto abbiamo osservato un tiro di Giuseppe D'Alterio che ha allontanato le 2 bocce di Alfonso Nanni rispetto al pallino. E ti stavo chiedendo, Rodolfo, insomma, una partita che si preannuncia veramente importante sotto il profilo tecnico. Sì, interessante, perché abbiamo 2 giocatori. Diciamo che Nanni Alfonso ha più attitudine nel bocciare, anche se nell'accosto è abbastanza bravo, ma sicuramente non quanto Giuseppe D'Alterio, che la sua forza è nel punto, ma anche nel bocciare poi è anche un altro bravo. 2 giocatori completi, però poi diciamo uno si distingue un pochino più nell'accosto come D'Alterio Giuseppe e uno nella bocciata come Nanni Alfonso, però si dovrebbe assistere veramente una partita di alto livello e veramente di abilità tecnica molto importante di questi 2 giocatori atleti. Ecco, vediamo al tiro Giuseppe che colpisce, la fa pulita e dunque conquista il primo punto di questo primo set del quarto di finale tra Giuseppe D'Alterio e Alfonso Nanni. Vediamo adesso l'impostazione
del pallino da parte di Giuseppe D'Alterio. Io scommetto che lo farà nell'ultimo riquadro, più o meno al centro della corsia. Con un bocciatore sottomanista come Alfonso è costretto a tutti i costi di andare all'ultima riga. Mi sono dato un po' di aria, ma era facile. Sì, no, ma un'osservazione giusta. Era facile. Osservazione giusta. E abbiamo visto anche nella giornata di ieri, al contrario di Giuliano Di Nicola e di altri, Giuseppe D'Alterio predilige questo canale centrale, riesce a scaricare benissimo la propria boccia e dunque dritto per dritto arriva, come in questo caso, a una quarantina di centimetri dal pallino, costringendo al tiro Alfonso Nanni. Tira, la colpisce un quarto, ma comunque in modo sufficiente per allontanarla, anche se il punto rimane a Giuseppe D'Alterio. Vediamo insomma le bocce di Nanni che fanno quasi pandan con la sua divisa della Bovil di Roma. Bocce giallo-verdi. Un abbinamento giusto con la maglia. Sì, bocce giallo-verdi per Alfonso Nanni, mentre bocce con lo sfondo bianco e con altri colori per Giuseppe D'Alterio. Ottima anche questa boccia da parte di Alfonso, e costringe al tiro Giuseppe D'Alterio. Tira, colpisce, si muove tutto, attenzione, una serie di rimpalli, e in questo caso è fortunato Giuseppe D'Alterio che conquista 2 punti. Il pallino va a posizionarsi proprio nell'incrocio alla destra, fare la tavola laterale destra e la tavola di fondo, con 2 punti a una settantina di centimetri dal pallino. Costretto dunque Alfonso Nanni ad attraversare tutta la corsia da sinistra verso destra nel tentativo di conquistare questi 2 punti di D'Alterio. La boccia è giocata bene di direzione, molto, crediamo anche di forza, infatti molto. Si ferma di fianco al pallino, conquista il punto. Buona, ottima boccia, considerando che anche la prima a fondo tavola per Nanni. Va al tiro D'Alterio che passa ad un soffio dalla boccia del punto. L'avesse tagliata così avrebbe potuto anche mettere a terra 3 punti e avrebbe messo in grande difficoltà il suo avversario. Ha l'opportunità di tirarla ancora, credo. Sì, può tirarla, perché se colpisce del lato giusto sicuramente può mettere 3 punti a terra. Sì, e abbiamo visto anche se la dovesse colpire dal verso sbagliato potrebbe uscire comunque dal punto. E adesso ecco, vedete, l'ha colpita perfettamente e mette a terra ancora 2 punti. Questa è la dichiarazione di Luca Casinelli, l'arbitro di Frosinone, l'arbitro della partita. Di nuovo ad attraversare la corsia da sinistra a destra, ha spinto un po' meno verso la parte destra del campo con questa boccia. Mi sembra anche un pochettino forte, attenzione, sì, se la fa annullare, e dunque 2 punti per Giuseppe D'Alterio che si porta sul 3-0 nei confronti del campione italiano della specialità individuale Alfonso Nanni. Dunque 3-0 per D'Alterio. Sai Giorgio che con queste forze quasi pari, quasi uguali, diciamo, i piccoli dettagli poi fanno la differenza in queste partite, diciamo, delle piccolezze cose che ti possono far vincere o perdere, insomma, ecco, perché le forze sono talmente pari, diciamo che... E poi quella era la classica occasione, no? Si dice così, in cui o li prendi tutti e 2 i punti o li lasci tutti e 2, perché erano più o meno alla stessa distanza, quindi questa volta imposta non benissimo Giuseppe D'Alterio. Intendiamoci, la boccia è a 50-55 centimetri, non è fuori gioco, ma è oltre il pallino, e dunque si mette sotto rimpallo, diciamo così, se eventualmente Alfonso Nanni dovesse riuscire a conquistare il punto,
sarebbe già in difficoltà D'Alterio. Vediamo questa prima boccia di Alfonso avvicinarsi al pallino, ci sembra buona, conquista il punto e arriva a una distanza di una 45-50 cm dal pallino. L'arbitro misura per sicurezza, ma vi assicuriamo che il punto è fatto da parte di Alfonso Nanni. Ci siamo esposti perché insomma avevamo la sicurezza di questo dalla nostra postazione. E di nuovo ad attraversare un pochettino il campo a partire dalla parte destra Giuseppe D'Alterio, forza buona, ma attenzione, vediamo se passa la sua boccia. No, va ad incocciare sulla boccia corta, sulla boccia del punto di Nanni. C'è un centimetro fra le due bocce e decide di coprire il fondo tavola. D'Alterio tira la boccia del punto, si stacca la sua boccia, ma comunque conquista addirittura 3 punti con Alfonso Nanni, che ha a disposizione però 3 bocce ancora in questa terza tornata di questo quarto di finale, da cui uscirà il terzo semifinalista del Master. Ottima anche questa boccia di Alfonso e con ogni probabilità cercherà di andare a chiudere il gioco. Infatti andrà a chiudere il gioco Giuseppe D'Alterio. Scelta saggia, Assolutamente sì. Ricordiamo ancora una volta il programma della manifestazione. In questo momento si sta giocando il terzo quarto, dopo ci sarà l'ultimo quarto tra Marco Luraghi e Luca Viscusi. Oggi pomeriggio entreranno in scena le rappresentanti femminili, poi domani ci saranno le semifinali maschili e femminili e domenica le finali. Ricordiamo ancora una volta, domani il commento sarà affidato alla voce storica delle bocce, Francesco Ferretti, che salutiamo di nuovo e che aspettiamo molto volentieri, a cui cederemo volentieri il microfono per il commento, sempre con le immagini curate da Avelia HD con i registi Pablo Tarocco e Andrea Colognese. Punto a terra per Alfonso Nanni, che ha a disposizione ancora 2 bocce, la possibilità di inserire altri punti, anche se non è facilissimo. Si avvicina a questa sua boccia, potrebbe passare, attenzione, non ha la forza sufficiente. Perché lì in quel punto del campo c'è sempre quella piccola salita, diciamo così, che qualche volta le bocce, come abbiamo visto ieri, stanno tornando indietro. Sì, tornano indietro addirittura. C'è un piccolo avvallamento lì e anche un po' più vicino alla sponda laterale sinistra, la sponda laterale diciamo vicino alla tribuna. Adesso ultima boccia a disposizione di Nanni, ecco, in questo caso diciamo ha la possibilità, non è facilissimo perché i punti di D'Alterio sono stretti, ma insomma a terra ha il primo punto e questa si sta muovendo molto bene, potrebbe essere il secondo punto. In effetti è così, 2 punti per Alfonso Nanni, quindi 2 Nanni, 3 Giuseppe D'Alterio in questo primo set di questo quarto di finale, fra altri 2 colossi delle bocce sintetiche, colossi in tutti i sensi, sì, assolutamente, sì. In tutti i sensi, sono piuttosto alti e forti anche fisicamente. E tutte e due, tutto sommato, giocatori abbastanza, come dire, diretti nell'impostazione del gioco, abbastanza decisi, ecco, quanto a impostazione del gioco. Vediamo che fa il pallino un pochettino più corto. Accorciato di 4-5 metri il pallino, diciamo, Alfonso, perché sicuramente se ha la possibilità di crearsi vantaggio attaccherà con il sottomano. Pallino che ha oltrepassato di poco la linea d'acchitto. Prima boccia in impostazione da parte di Nanni, attenzione, molto lunga, addirittura
rischia l'annullo, in effetti no, viene solo riposizionato il pallino, boccia che si allontana, va a una 70 di centimetri. Dunque possibilità per D'Alterio di conquistare abbastanza agevolmente il punto. Ecco avvicinarsi la boccia di Giuseppe al pallino, proprio davanti a 20-25 centimetri, al tiro Alfonso Nanni. Insomma, sempre anche nella rincorsa, no? Come nell'accosto, sembra macchinoso, però ha una resa insomma notevole. Dunque. Molto, sia nel punto che nell'accosto. Più composto nella giocata a punto sicuramente Giuseppe D'Alterio, soprattutto per questi terreni sintetici, ecco, appoggia la boccia per terra, gioca praticamente da fermo, quindi la regola in maniera diversa. Soprattutto questo avviene quando ci sono i campi più scorrevoli. Colpisce ancora Nanni, attenzione, ancora chiamata la VAR. Ancora chiamata la VAR, attenzione, l'arbitro di partita Luca Casinelli che va in postazione, perché ricordiamo, ecco, intanto abbiamo anche un replay di Avelia HD e siamo al limite, siamo proprio al limite. Adesso vedremo che cosa deciderà sulla base delle immagini l'arbitro di partita, che è l'unico comunque a decidere sulla base delle immagini se si tratta di giocata regolare oppure no. L'aiuto è solo tecnico, sotto il profilo tecnico, da parte dell'arbitro AIAB Sandro Palombo e dal tecnico Ardingo Scarzella, tecnico delle immagini. Vediamo, attenzione. Anche in questo caso, per la quinta volta, regolare la giocata. Avevamo visto che era proprio al limite, il tallone che però toccava, anche secondo la nostra impressione, toccava la linea di gioco. Guarda, ti dico Giorgio, una grande innovazione da parte della federazione questa cosa qua, sinceramente piace, sicuramente piace anche a tutte le persone che assistono, sia qui presenti che magari anche a casa, sinceramente, perché, come ti ripeto, evitano tante discussioni, evitano tanti problemi e tanti dubbi. Ma l'arbitro ha annullato la boccia. Bravissimo, bravo, solo 11 pari solo magari. 11 pari. No, merito alla federazione per questa innovazione molto importante, diciamo. Intanto ha riconquistato il punto Giuseppe D'Alterio, Alfonso Nanni ha sbagliato la boccia a punto e dunque Giuseppe D'Alterio ha in terra il 4-2 virtuale. Una brutta boccia di Alfonso. Sì, e la possibilità di inserire un'altra boccia e dunque di andare sul 5-2. Vediamo se riesce in questo intento, non si lascia sfuggire l'occasione. Giuseppe D'Alterio conquista 2 punti e si va dunque sul 5-2 in suo favore in questo primo set. Non vorrei che questa piccola interruzione ad Alfonso Nanni l'abbia un pochino leggermente disturbato, sinceramente. L'ho visto un po' contrariato, però giustamente è giusto che si controlli la riga. Allora si va sul punteggio di 5-2, intanto confortati dal tecnico Ardingo Scarzella, vogliamo sottolineare anche per gli spettatori che l'arbitro, grazie proprio allo strumento elettronico, grazie alle immagini, vede un'immagine molto più zoomata rispetto agli spettatori e rispetto anche a quella che vediamo noi nel replay di Avelia HD, quindi ha la possibilità di controllare frame per frame il suo tiro e dunque stabilire se la giocata sia valida oppure no. E
come dato statistico possiamo dire, l'abbiamo già detto, che su 5 chiamate ci sono stati comunque 5 tiri regolari, dichiarati regolari, proprio in virtù delle immagini. Grazie ancora al tecnico Ardingo Scarzella per queste precisazioni dovute, grazie naturalmente anche all'AIAB che supporta sotto il profilo regolamentare e tecnico queste decisioni che, lo ripetiamo, sono sempre a discrezione dell'arbitro della partita, cioè non c'è nessun altro che decide se non l'arbitro di partita sulle basi delle immagini fornite dalla Moviola e dalla VAR. Impostazione nell'ultimo riquadro, è buona la boccia anche di Alfonso Nanni. Adesso c'è un telefono forse che squilla, c'è una suoneria che ha distratto un po' i giocatori, comunque qualche sorriso, insomma. Al tiro, posso dirlo, sono contento che abbia colpito la boccia, sì, no? Ma comunque Giuseppe è un altro giocatore che insomma sorride in questi casi, intanto però il punto è rimasto, per il rilascio della tavola di fondo è rimasto a Nanni ed è costretto all'accosto Giuseppe D'Alterio. Si sta confrontando nell'ultimo riquadro di gioco, ha spinta un pochettino sulla sinistra rispetto al pallino, ma rientra la sua boccia ancora una volta abbastanza bella, a una cinquantina di centimetri. L'ha segnalato anche l'arbitro di partita Luca Casinelli, ma decide comunque per andare al tiro Nanni, che opta naturalmente per un sottomano. Attenzione, tira, la prende però un quarto, attenzione al rilascio, la boccia di Nanni tocca questa volta la boccia di D'Alterio e di nuovo, insomma, adesso a guardare un po' in alto c'era Nanni come prima era stato Giuseppe, ha detto accidenti, è successo un rimpallo che mi ha sfavorito. In questo caso l'espressione è stata quella visiva, è stata quella di Alfonso Nanni. Ripetiamo, sono inezie che poi possono anche contare, ma insomma le bocce prendono, le bocce danno, come si dice, e la fortuna e la sfortuna nell'arco poi di una stagione in genere si compensa. Certo, magari nell'arco di una partita no, perché può capitare la partita più o meno sfortunata per questo o quel giocatore, insomma. E che qualche volta noi giocatori ricordiamo solamente quello che è stato a nostro sfavore, diciamo, ecco. Sì, questo è tipico proprio del giocatore, se mi posso permettere, soprattutto dei giocatori dello Sport per Tutti, che vanno a ricordare espressamente magari l'unica giocata sfortunata che hanno avuto nel corso della partita. Ma insomma poi non si ricordano le bocce magari che non hanno giocato o che hanno sbagliato. Intanto invece non sbaglia Giuseppe D'Alterio, che conquista un altro punticino e si porta a condurre per 6-2. Anche oggi insomma stiamo vedendo giocare ad un buon livello anche in questo caso, perché insomma lo stesso Nanni è indietro 6-2, ma non possiamo certo dire che abbia giocato male finora, se non un paio di bocce a punto. Sì, con un giocatore come Giuseppe sono state quelle, sì, che esatto, deve stringere di più vicino al pallino, deve stringere, sennò la partita si fa sempre più difficile, diciamo. Pallino nell'ultimo riquadro, e anche per D'Alterio dobbiamo dire che gli vediamo addosso un'espressione importante, cioè di un giocatore insomma che sta giocando con molta convinzione, molta autostima e convinzione nei propri mezzi. Leggermente più corrucciato nell'espressione Nanni, ma per il motivo che dicevamo prima, nel senso che
insomma non è che abbia giocato male, si trova indietro per 6-2 senza aver sbagliato tantissimo, ma ecco, come in questo caso non riesce a contrastare nel punto Giuseppe D'Alterio. Ma fino a questo punto Giorgio ha sbagliato 4-5 bocce a punto, che alla fine la differenza la fa il punteggio di 6-2 per Giuseppe D'Alterio, insomma, ecco. A questi livelli quando si sbaglia una boccia, 2 già è una cosa già abbastanza grave, diciamo. Adesso ha cambiato leggermente posizione con i piedi, la boccia si sta avvicinando al pallino ma non riesce a conquistare il punto neanche in questa occasione, pur giocando una boccia discreta. Infatti va al tiro Nanni, anche perché siamo sul 6-2, dunque deve togliere, insomma, punti all'avversario, deve costringerlo ad andare sempre vicino al pallino. E di nuovo all'accosto Giuseppe D'Alterio, sta toccando il terreno con i piedi, forse ha visto leggermente lunga la sua boccia, ma pensiamo si possa anche fermare, vediamo. È andata oltre il pallino, dalla nostra postazione non riusciamo ad individuare di chi possa essere il punto, sta misurando anche l'arbitro di partita Luca Casinelli, il frusinate Luca Casinelli, e adesso attendiamo la dichiarazione. Punto preso. Attenzione perché D'Alterio conta 6 punti in tabella, mentre 2 soli punti per Nanni, che però conquista il punto e mette sotto scarico comunque Giuseppe D'Alterio. Vediamo se andrà. Certo, se dovesse riuscire a portarla via pulita avrebbe la possibilità poi di fare partita. Attenzione, alza un po' il tiro, la fa pulita, dunque attenzione perché a terra c'è il 7° punto per Giuseppe D'Alterio, con la possibilità concreta di inserire l'8° punto e di aggiudicarsi questo primo set. Gioca ancora con la stessa direzione questa boccia a punto, vediamo se avrà la forza sufficiente per entrare. Sta spingendo anche col corpo Giuseppe D'Alterio, che inserisce 2 punti e dunque si aggiudica questo primo set per 8-2 nei confronti di Nanni. Beh, direi una partita in cui Giuseppe D'Alterio ha sbagliato davvero pochissimo. Però quello che ha sbagliato di più, specialmente appunto, è stato Alfonso. Non si è avvicinato al pallino e ha dato la possibilità a Giuseppe D'Alterio di giocare anche le bocce agevoli, diciamo, senza nessun grado di difficoltà, diciamo, ecco. Sì. Bene, fra pochi istanti ci ricollegheremo per il secondo set fra Giuseppe D'Alterio e Alfonso Nanni. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Bene, un cordiale saluto agli appassionati di bocce, di nuovo collegati dalla bocciofila Boccaporco di Terni. Ha avuto inizio il secondo set del quarto di finale del Master FIB specialità Raffa tra Alfonso Nanni, Bovillo Roma, avete appena visto un suo tiro, e Giuseppe D'Alterio, Giorgione Trevillese, il quale si è aggiudicato il primo set per 8-2. Ricordiamo la formula della competizione, che prevede 2 partite agli 8, 2 set agli 8 e eventuali tiri ai pallini in caso di parità. Intanto con il primo tiro c'è stata una carambola che ha favorito Giuseppe D'Alterio, ma Alfonso Nanni è riuscito subito a incastrare la propria boccia, a conquistare il punto. Davvero una bellissima boccia da parte di Alfonso Nanni. È costretto all'accosto Giuseppe D'Alterio, reduce da un set giocato davvero molto molto bene, soprattutto in accosto, anche se pure nel tiro credo non abbia sbagliato nulla o quasi. E anche in questo caso, che lo faccia o meno, ha giocato una grande boccia. Sì, assolutamente sì. Ma l'arbitro ha fatto sì con la testa, ma adesso indipendentemente dal fatto appunto che abbia conquistato meno il punto. Il punto di Alfonso è sui 25 centimetri, certo. Diciamo. Ecco. Sì, preso, bravo, conquistato il punto. Bravo. Alfonso chiede il permesso di vedere da vicino la giocata. E davvero Giuseppe sta dimostrando anche oggi quello che già aveva dimostrato ieri, di essere davvero in grande spolvero con Massimo Bergamelli, e poi vinto i pallini, ma chiedo scusa, D'Alterio aveva vinto in 2 set contro Mirko Savoretti, aveva di fatto dominato Mirko. È vero, non aveva giocato benissimo Mirko, ma lui era stato pressoché perfetto, quasi insomma. Perfetto, sì. Tanto va al tiro Nanni, si mette tutto per traverso a tirare alla boccia del punto, tira piuttosto forte, colpisce invece il terzo punto. Sarebbe stata una giocatona, ma aveva dichiarato di voler colpire la boccia del punto, dunque tutto quanto va rimesso al proprio posto da parte dell'arbitro di partita, lo ricordiamo, il frusinate Luca Casinelli. E adesso, con 2 bocce ancora in mano a Giuseppe D'Alterio, Nanni gioca la sua ultima boccia in accosto. Gioca, ci sembra piuttosto bene, non sappiamo però se avrà la forza per conquistare il punto. Attenzione, sì, forse sì. Se avesse preso ha cambiato un bellissimo punto, sì. È stato bravo, è stato. Anche se, attenzione, perché io penso che se poi Giuseppe dovesse colpire quel bersaglio potrebbe uscire una giocata anche con tanti punti a suo favore, per come sono posizionate le bocce. Adesso anche D'Alterio va a osservare da vicino la giocata e ecco, vediamo proprio da questa inquadratura, no? La boccia del punto è a stretto contatto con quella di Giuseppe D'Alterio e colpendo quel bersaglio la boccia di Nanni potrebbe andare a carambolare anche nell'altra boccia dello stesso Nanni, e quindi consentire ad D'Alterio di realizzare più di un punto. Questa è solo ovviamente un'ipotesi, bisogna vedere insomma come prende, come sarà l'effettuazione di questo tiro, ma la possibilità c'è. E infatti vediamo che va diritto sul bersaglio, fa correre la boccia lungo la tavola, colpisce, eccolo lì la giocata che avevamo previsto, mette a terra 3 punti e si dispera Alfonso, perché lui ha fatto, diciamo, tutto quello che era possibile fare, a parte il tiro sbagliato. Aveva giocato una grande boccia, ma lo ha
purtroppo sfavorito. Sì, sì, penalizzato, anche se bisogna dire che Giuseppe ha fatto una grandissima bocciata, ha colpito proprio alla perfezione per effettuare quella giocata. Sì, assolutamente. C'era questa possibilità, l'avevamo detto, e in effetti si è realizzata. E parte alla grande in questo secondo set, praticamente a metà partita. Ora, naturalmente diamo tutte le chance al campione d'Italia nella specialità individuale, perché ha anche lui tutti i numeri per recuperare, ma come ripeto, Giorgio, deve crescere appunto, deve contrastarlo a Giuseppe, appunto, se no la partita si fa difficile per lui. Sì. E intanto D'Alterio prosegue in questa impostazione, insomma anche in questo caso la boccia è di lato rispetto al pallino, ma sono 35 centimetri e il pallino è l'ultimo segno. Tira la boccia del punto Nanni, rimane punto per Giuseppe D'Alterio, e neanche poi un cattivo punto, una cinquantina di centimetri credo. Sì. Gioca a tagliare il campo come al solito Alfonso, la sua boccia ci sembra buona, dovrebbe arrivare a conquistare il punto, in effetti è così, conquista il punto Alfonso Nanni e va al tiro subito, senza fronzoli. Giuseppe D'Alterio tira, colpisce, stavolta c'è una carambola sulla sua boccia. Addirittura torna... torna anche vicino al pallino, E come si dice, le bocce prendono e le bocce danno. Anche in questo caso prima, insomma, un pochettino sfortunato Nanni, però poi adesso un pochettino sfortunato Giuseppe, ma insomma... Vediamo se riuscirà a conquistare il punto, più che altro se avrà la forza per arrivare. Mi sembra corta. Potrebbe scendere, ma è corta, non ha la forza sufficiente per arrivare a conquistare il punto. E vediamo se il cervello di Giuseppe D'Alterio gli abbia consentito di dare un grammo di forza in più alla propria boccia per andare a conquistare il punto. In effetti ha giocato con una boccia ottima, ha conquistato il punto, è andato anche a coprire la sua boccia. Io fossi in Nanni tirerei al terzo punto, correndo un po' di rischi, ma tirerei al terzo punto, e invece lui decide per il pallino. Concentratissimo, tira, colpisce, il pallino però gira e comunque conquista il punto, se lo meritava anche, insomma, ha colpito il pallino. Assolutamente. Dunque, se fosse rimasto dall'altra parte avrebbe addirittura conquistato 3 punti. Però c'era anche il rischio che andava sul lato sinistro dove c'erano le bocce di Giuseppe. Invece, credo che giocata realizzata, adesso va a vedere se tirando alla sua boccia può realizzare magari 3 punti per rimettere in sesto questo set. Non so se valga la pena, non so come si è posizionato il pallino, non riusciamo a vederlo naturalmente proprio per una questione fisica, è dietro la boccia di Nanni. Credo che venga a punto per far sì che sia la bravura di mettere il secondo. No, boccia sulla corta. Ma tira la boccia corta, forse con l'idea di passare dietro e carambolare e trascinare il pallino di là. Attenzione un attimo, boccia corta, colpisce, attenzione, niente, si avvicina quella e comunque riesce a fare 2 punti. Un buon raccogliere, perché è stato bravo in tutte le 2 occasioni. E
Però Rodolfo, possiamo dire che in questo caso l'idea era un'altra, Sì. con ogni probabilità era quella di fare una giocata grossa con un po' di fortuna naturalmente, far passare dietro una delle due bocce e andare a raccogliere la boccia sua e il pallino e spostarlo sulla parte destra. E in ogni caso ha realizzato 2 punti. Diciamo Nanni. il suo intento era di colpire la boccia nel lato sinistro Sì. con la sua e poi trascinare il pallino Sì, dalla certo, parte opposta, certo. però certo che era un gioco, come dicevi te, di biliardo, diciamo. Sì, assolutamente. Anche in questo caso vediamo che Nanni, almeno in questa tornata, ha cambiato strategia con il pallino posizionato un paio di metri dopo la metà campo. È anche giusto, Giorgio, perché a lungo non riesce a combattere la forza del punto di Giuseppe, diciamo, ecco. Sì. Stesso, diciamo, tentativo che aveva fatto anche Fabio Palma con Di Nicola, poi il tentativo è andato male, ma perché aveva poi sbagliato nell'accosto e nel tiro Fabio, certo. Però poi quando si gioca corto bisogna far bocciare l'avversario. Sì. Questa è la verità. Se tu lasci uno spazio a Giuseppe di 60 centimetri, poi lo scarto già si incomincia a mettere un pochino male, diciamo, ecco. Sì, al limite questa boccia di Giuseppe che però arriva. Lo fa. Sì, lo fa. E adesso costretto al tiro Nanni. Sopramano per lui, tira, colpisce, copre il fondo, alla difesa del suo punto che è di 55-60 centimetri, dunque non un punto irresistibile. Vediamo Giuseppe D'Alterio che segue con un po' di apprensione però questa boccia, Perché anche questa al limite. No, questa è corta. Sì, la sta spingendo, attenzione, l'ha spinta con tutto se stesso, ma non è riuscito a... Quello che diciamo prima, vedi, diciamo distogliere magari la distanza dei tiri, diciamo, fa sì che qualche volta il giocatore possa sbagliare, diciamo, ecco, no? E anche prima, se ti ricordi, Giuliano Di Nicola aveva sbagliato un accosto, anche lui sì. Corto, non è riuscito a prendere un punto di una 60 di centimetri. Sì, c'è il rammarico, vedi, da parte di Giuseppe, dice ma come si fa? Però purtroppo può succedere. Certo. Altro soprammano per Alfonso, colpisce perfettamente, va in fondo e adesso se riesce a raccogliere Alfonso si porterebbe sul 4-3 e la partita diventa interessante, vedi, va a punto, a meno che non tocca la sua, fa 2 punti. Io penso che cercherà di fare quello, Infatti la spinta un po' più verso la sua e basta in effetti toccarla. Sì, basta toccarla. No, non ci riesce. Fa il punto, tocca un po' il pallino. Hai visto anche dalla sua espressione, voleva proprio toccare la sua. Il suo intento era di fare 2 punti. Al tiro, soprammano Alfonso Nanni, tira, colpisce e dunque raggranella un altro punto, si va sul 4-3, sempre a favore di Giuseppe D'Alterio, ma Alfonso Nanni ha recuperato in parte questo set che era partito 4-0 insomma, subito, con 4 punti da parte di Giuseppe D'Alterio. Diciamo. Credo che il pallino lo faccia ancora corto Alfonso Nanni. Vediamo subito la sua impostazione, pallino non proprio più corto, più o meno sulla linea dell'acchitto. Lo sai, adesso mi viene subito il desiderio di fare un'altra delle mie battute, sperando che non siano troppo stupide. No? Non so se ti ricordi quando Totti aveva cacciato il rigore contro l'Australia, no? Sì. A tempo scaduto praticamente, e qualcuno aveva detto che aveva gli occhi da tigre. No? Adesso ho visto la stessa espressione negli occhi di Nanni, no? Cioè, voglio spiegarmi meglio al di là della battuta.
aveva già dato per perso anche questo secondo set, adesso ha capito che Sì. ha ancora almeno qualche Ce la può possibilità, fare. di rientrare. E in effetti, ecco, vediamo un altro errore da parte di Giuseppe D'Alterio. Però per costruire il gioco, la giocata, diciamo, deve far bocciare subito la prima boccia a Giuseppe, allora sì, Sì. che può costruire, se no così diventa sempre difficile. Certo. Giuseppe è sempre lucido, comunque ha sbagliato, diciamo, comunque ha giocato una boccia un pochettino corta e poi giustamente secondo me ha deciso di tirare per levare, insomma, un punto all'avversario. Adesso vediamo se decide ancora di tirare o tenta di incastrare la propria boccia tra quella dell'avversario e il pallino. Opta per l'accosto anche perché il tiro avrebbe rappresentato qualche rischio per lui, tenendo conto del sottomano del suo avversario, però anche appunto non riesce, crediamo, a conquistare il punto. Tocca la sua corta, ma il punto rimane a Nanni. Che ha 2 bocce a disposizione, punto a terra, ancora verso le proprie bocce. Giuseppe, questa volta si è un po' disunito lui, si prende il, diciamo, cartellino bianco perché ha passato la terza linea. Comunque nessuna boccia annullata. Però la prossima rischia di essere annullata. Sì. Dunque punto a terra per Alfonso Nanni. È non facilissimo inserire i punti comunque. No, assolutamente, però se la bravura di inserire un'altra boccia, sicuramente 2 punti in questo tiro è un bel raccogliere, Sì, diciamo. va in vantaggio. Esatto, si porterebbe sul 5-4. Sì, ho avuto la sensazione che fosse lunga, ma forse mi sono sbagliato. Mi sono decisamente sbagliato. Ah, però ha toccato il pallino, ha giocato perfettamente, ma ha toccato il pallino e dunque forse ha solo un punto a terra. Vediamo. Sentiamo la dichiarazione dell'arbitro. Sempre un punto, dice Luca Casinelli, il Frusinate, arbitro di partita di questo quarto di finale. Beh, è stato sfortunato perché la boccia sua era tirata molto bene, sinceramente. Ha toccato leggermente il pallino, l'ha smosso di 3-4 centimetri, ha fatto sì che fosse rimasto sempre un punto. Vediamo questa ultima boccia da parte di Alfonso, che vira pericolosamente verso il centro della corsia. Questa volta pizzica la boccia corta e un solo punto per lui. E comunque siamo sul 4 pari in questo secondo set. Questo è vero che era difficile mettere dei punti lì, però queste occasioni bisogna sfruttarle perché ti saresti postato sul 5-4, sul 6-4, insomma, ecco. Però poi sai che alla fine della partita, con una partita così breve, poi si possono ricercare questi punti alla fine dell'incontro. Solita impostazione da parte di Nanni, un poco oltre la linea d'acchito, poco oltre i 19 metri. Vediamo come imposterà questa sua prima boccia, mentre sulle tribune stanno assistendo alla partita, oltre a Giuliano Di Nicola, anche Marco Luraghi e Luca Viscusi, che saranno i 2 protagonisti del prossimo quarto di finale. Anche in questo caso guerra in famiglia, si dice, no? Nella Caccialanza uno dei 2 però accederà in ogni caso alla semifinale. E intanto boccia in impostazione da parte di Nanni, diciamo
non brutta, però un pochettino laterale. Sì, ma anche dalla possibilità di Giuseppe di venire a punto, diciamo, ecco. E che dovrebbe, per costruire, come ripeto, per costruire il gioco dovrebbe far sì che la prima boccia Giuseppe D'Alterio la dovrebbe bocciare, però vedi, Giuseppe sicuramente non ha cambiato questa boccia, è rimasta corta. Rimasta corta la boccia di D'Alterio, misura per sicurezza l'arbitro di partita. Attendiamo la dichiarazione di Luca Casinelli e vediamo. Il punto è rimasto a Nanni. Mancano 2 centimetri, dunque basta sfiorare la propria boccia. Si rammarica però Giuseppe per non aver realizzato il punto. Segue con molta attenzione questa sua seconda boccia, che conquisterà il punto, ma uno solo. Così è in effetti. Al tiro adesso Alfonso Nanni, sottomano per lui, attenzione, tira, colpisce, ferma sul gioco. Sì. Bravo, la decisione giusta di bocciare sottomano, perché non permette di Giuseppe di bocciare il punto, è costretto a venire a punto ancora. Siamo legati veramente, insomma, a un equilibrio sostanziale ormai in questa partita. Attenzione, questa ha migliori intenzioni, fa sicuramente un punto, sì, un punto solo, dice. Sono i minimi particolari, i minimi dettagli che possono poi far a fine della partita il vincitore, diciamo. Tira la boccia del punto, tira il terzo punto, attenzione con il sottomano Nanni, attenzione, cerca la grande giocata che quasi gli riesce, non era quello che voleva, ma comunque mette a terra 2 punti. Non ha colpito dal lato giusto, però la giocata perlomeno gli è riuscita a far sì che ha fatto il punto. E va sul pallino senza indugio Giuseppe D'Alterio, attenzione, lo spela, vediamo, va a fondo tavola, ma con 3 bocce di Giuseppe e una boccia di Nanni il pallino si posiziona proprio vicino alla boccia giallo-verde del alfiere della Boville di Roma. Dunque virtualmente siamo sul 5-4 per Nanni e la possibilità di inserire anche un altro punto che lo porterebbe sul 6-4, dunque a ribaltare quasi completamente l'esito di questo set. Dal 4-0 a suo sfavore e adesso sta conducendo per 6-4 una partita che ha guarda in alto, idea che l'abbia vista, non so se corta o lunga. Sì, l'ha vista lunga assolutamente, perché così è. Sì. L'ha vista lunga subito, abbiamo visto uno sguardo verso l'alto. E comunque un punto ancora per Nanni, che va sul 5-4, comunque in vantaggio. È vero che era difficile, però se andiamo a considerare proprio il capello, la perfezione, Alfonso in questa partita ha lasciato 2 bocce, 2 punti lì, un punto qua, sarebbe stato, la partita l'avrebbe chiusa a 8. Certo. Ma sono, come ti ripeto, andiamo alla perfezione. Sì, diciamo pure per la verità che nella tornata precedente quantomeno avrebbe meritato 2 punti per come aveva giocato, come aveva detto le bocce, 2 punti, le bocce, no? Ha toccato il pallino, insomma di 3 centimetri non è riuscito. E comunque imposta ancora perfettamente vicino al pallino, fuori bersaglio. Se costruisce il gioco così, allora può far bene. Al tiro Giuseppe che colpisce. Vediamo il rientro, il rilascio della tavola di fondo. Attenzione perché rientra la boccia di
di Nanni, e a questo punto andrà all'attacco con il sottomano, sicuramente. E poi vedremo quello che accadrà. Esatto. Intanto volevo anche solleticare sempre un tuo commento su un altro fatto. Nella tornata precedente Giuseppe ha tirato al pallino con l'ultima boccia. Noi abbiamo visto l'ha colpito solo un quarto e il pallino è andato a fondo. Una volta sui campi di terra il pallino avrebbe fatto forse 1,5 metri. Questo è un altro cambio importante che riguarda le superfici di gioco. Sì. Sottomano per Nanni, tira, colpisce, attenzione, si è fermato sul gioco, non rientra la boccia di D'Alterio, e sempre un punto a favore di Nanni. Una volta, Giorgio, nei campi di terra, parliamo di tanti anni fa, chi colpiva il pallino erano in pochi giocatori, proprio veramente. E per portarlo a fondo tavola bisognava colpirlo pieno. Bravissimo, bravo. E ha un po' un sorriso amaro da parte di Giuseppe D'Alterio, secondo me, ancora prima di giocare questa boccia non bella, perché ha visto le bocce come sono posizionate a fondo tavola, le sue due, una è dietro quella di Nanni e l'altra è sul lato destro. Quindi diciamo non benissimo, no? Per un eventuale tiro al pallino. Sì, però non so se questa boccia l'ha giocata di proposito. No, non credo, no, assolutamente. Non penso. Comunque, Nanni conquista il punto. Siamo sul 5-4 a favore di Boville Roma. Con Giuseppe D'Alterio chiamato a cercare di riconquistare il punto di Nanni, si abbassa un pochettino la sua boccia, non ha la forza per fare il punto, va proprio dietro la boccia di Nanni, e Nanni ha ancora un'opportunità per realizzare 2 punti che lo porterebbero sul 7-4. Attenzione, la boccia marcia bene, ci sembra, sì, molto. Dritto per dritto nel canale famoso, molto bene. E sono 2 punti, andiamo sul 7-4 per Alfonso Nanni. E che quando si sbaglia una boccia in uno scarto, appunto, già lo scarto si compromette con questi giocatori di alto livello così. Certo, e in effetti, come dire, si è autoilluso Giuseppe con i 4 punti, adesso noi scherziamo naturalmente, ma insomma anche psicologicamente, no? Aver vinto il primo set, essere partito sul 4-0 nel secondo, l'ha messo in una condizione psicologica, come dire, soddisfacente. Sì, a no? suo favore, però poi ha lasciato qualche boccia. Ha lasciato qualche cosa e Nanni ne ha approfittato. Non possiamo certo dire che Giuseppe abbia giocato male, perché insomma... ma Nanni non ha più lasciato nulla. Assolutamente. Una mia impressione, solo un mio pensiero, ma niente di più. Ecco, avrei tirato il pallino ancora corto, non così lungo come ha tirato adesso Alfonso. Il pallino si è posizionato pochi centimetri dopo la linea del volo opposta e allarga un po' le braccia. È corta di un metro. Alfonso. È corta 1 metro. Tu con la tua osservazione hai un po' previsto questo sbaglio, sì, perché ha sempre giocato sulla linea d'acchito da o un po' meno. Da 4-0 raccolto, certo. sempre, perché vuoi allungare il tiro, rimani sempre nel tuo tiro, no? Oggigiorno, anche se l'avversario ti tira il pallino, tu puoi bocciare la boccia corta, non è che ti trovi in difficoltà, diciamo, no? Ne approfitta ovviamente Giuseppe, gioca una buona boccia a una cinquantina di a 48 centimetri dal pallino, tira la boccia del punto subito senza indugio. Alfonso Nanni tira, la colpisce, praticamente copre il fondo, insomma si mette al riparo da possibili sorprese, almeno per il momento.
Ricordiamo 7-4 per lui in questo secondo set, con mi sembra corta anche questa. Giuseppe D'Alterio che forse, attenzione, perché potrebbe non realizzare il punto. Grave, sì, grave errore da parte di Giuseppe D'Alterio in una giocata facile, sì, in una posizione sì, facile, sì, dunque errore gratuito, diciamo. Sì, assolutamente sì. Forse in accosto il primo errore vero, sì, diciamo, no? Anche, sì, diciamo, qualcosina, no? Durante la partita, dalla prima partita adesso è calato un pochino, appunto. Però sai, mentre prima magari non ha calato, ma ha giocato una boccia magari 50-52 centimetri. Giustamente. Insomma, sì, certo. Adesso questo è un errore abbastanza... Sì, grave, insomma, Pacchiano va sul pallino, lo colpisce, ma il pallino poi... e la fortuna gli danno contro, il pallino va nell'angolo, il punto rimane a Alfonso Nanni. Ultima boccia in mano per Giuseppe D'Alterio, questa volta set che è davvero appeso a un filo per lui, è possibilità con 2 bocce in mano per Alfonso Nanni di conquistare questo secondo set e dunque andare ai tiri al pallino. Vediamo l'ultima boccia giocata da Giuseppe D'Alterio, che forse l'ha caricata un po' troppo, non riesce a conquistare il punto e dunque si aggiudica il set Alfonso Nanni, si va sul 8-4 a suo favore e dunque un set pari, uno per Giuseppe D'Alterio, uno per Alfonso Nanni. Si ritorna, si decide l'assegnazione della semifinale con i tiri al pallino. Ricordiamo ancora una volta 9 tiri al pallino, 3 tiri sui 14 metri, altri 3 tiri con il pallino posizionato ai 19 metri e altri 3 tiri con il pallino posizionato nella zona centrale ai 24 metri. Dopo questi 9 tiri, in caso di ulteriore parità, si andrà ad oltranza con il pallino posizionato sulla linea d'acchito e con una boccia a testa, un tiro a testa per i giocatori, il primo che sbaglia è fuori. Allora incominciamo con il tiro sui 14 metri. Incomincerà, credo, Giuseppe D'Alterio. Anche in questo caso, insomma, si può buttare in alto la moneta per sapere chi possa vincere questo tiro ai pallini. Primo tiro e primo centro per Giuseppe D'Alterio. Riposizionato subito il pallino, secondo tiro per Giuseppe D'Alterio. Due tiri per lui, 2 punti, 2 pallini colpiti. L'accompagna molto bene Giuseppe alla prima riga, guarda come l'accompagna proprio. Sì, non la fa saltare, in avanti, sì, come proprio... abbiamo visto ieri da qualche altro giocatore che non è riuscito a modificare il tiro al pallino quando il pallino si trova ai 14 metri. Guarda come l'accompagna, guarda, vedi? Guarda. Sì. Tira, colpisce, 3 centri per lui, parte benissimo Giuseppe D'Alterio. Cerca di rispondergli adesso Alfonso Nanni, anche per lui 3 tiri con il pallino posizionato ai 14 metri. Tira, lo colpisce appena, ma è valido questo tiro, è sufficiente che si muova il pallino per avere il punto assegnato. Ancora Nanni, secondo tiro per lui. Brivido nel primo tiro, invece secondo pallino colpito perfettamente. Quindi 3-2 in questo momento per D'Alterio, ma ancora un tiro a disposizione per Nanni per pareggiare i conti. Tira, colpisce, dunque 3 pari e il pallino adesso viene posizionato ai 19 metri sulla linea d'acchito. Ripartirà Giuseppe D'Alterio con 3 tiri al pallino.
davvero insomma, una sfida all'Ok Corral, si sarebbe detto usando una terminologia dei film western. Al tiro Giuseppe D'Alterio. Tira, colpisce. Finora nessun errore da parte dei due giocatori. Ancora l'alfiere della Giorgione Trevillese. Tira, attenzione, un errore per lui, il primo di questa serie. Conduce per 4-3. D'Alterio, a disposizione ancora l'ultimo tiro sui 19 metri. Tira D'Alterio, lo colpisce, brivido anche per D'Alterio, ma colpisce il pallino, realizza il punto, dunque 5-3 a suo favore. E adesso 3 tiri per Alfonso Nanni. Tira, colpisce Nanni, benissimo. E io vorrei focalizzare anche la tua attenzione su quel bambino con le mani appoggiate al vetro. Speriamo che, come dire, sia un augurio per il futuro della nostra federazione, per il futuro del nostro sport, questa attenzione da parte dei bambini nei riguardi di questo sport che ha davvero un grande senso agonistico, sociale. Intanto altro centro per Alfonso Nanni. Vediamo se si porterà in vantaggio. No, sbaglia, dunque si va agli ultimi 3 tiri. Era importante. Ma sì, è importante perché avrebbe messo pressione a Giuseppe D'Alterio e dunque siamo 5 pari. Diciamo che nei 5 incontri del pallino di ieri che sono svolti, il giocatore che più ha colpito è stato 6 pallini sono stati. Adesso vediamo se questi riescono a superarlo. Sì. Ci sono buone probabilità, diciamo. Sì, pallino posizionato sui 24 metri, lo vediamo, al centro della corsia riparte Giuseppe D'Alterio. Fuori, diciamo, abbastanza nettamente questo primo tiro sul pallino di D'Alterio, quindi sempre 5 pari. Sarebbe importante per lui colpirne almeno uno per mettere pressione a Nanni. Vediamo se riuscirà. Tira, eccolo qui, lo colpisce, dunque 6-5 in questo momento il punteggio a suo favore e ultima boccia a sua disposizione. Vediamo. Pallino sull'ultima riga è veramente piccolo, Ecco, sbagliato ancora da parte di Giuseppe D'Alterio, che comunque è in vantaggio per 6-5. Nanni ha 3 bocce a disposizione, deve colpire almeno un pallino per pareggiare. Vediamo se riuscirà a farlo. Tira, lo colpisce subito, si mette in buone condizioni psicologiche perché adesso non rischia più nulla. Ha 2 bocce a disposizione per vincere questo incontro, per arrivare in semifinale. Attenzione, concentrazione massima del campione italiano della specialità individuale. Tiro per lui, è buono, forse sì, colpisce e dunque Alfonso Nanni si aggiudica per 7-6 con i tiri a pallini questo incontro e arriva nella semifinale insieme con Giuliano Di Nicola e con Francesco Santoriello. L'ultimo semifinalista sarà dato dall'incontro tra Marco Luraghi e Luca Viscusi, entrambi della Caccialanza di Milano. Rodolfo, ci sentiremo fra qualche minuto per l'ultimo quarto. A fra poco, amici. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming.
Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
quella è in prima fila, Bene, un cordiale saluto agli appassionati di bocce da Giorgio Macellari, di nuovo collegati dal bocciodromo di Boccaporco qui a Terni, dove si sta svolgendo il Master maschile e femminile della FIB specialità Raffa. È partito adesso il primo set del quarto di finale. Protagonisti in campo il capitano della Caccialanza di Milano Marco Luraghi contro il principino Luca Viscusi, altro alfiere della società milanese che si è aggiudicata quest'anno il famoso double, cioè sia il campionato che la Coppa Italia. Ricordiamo brevemente che Francesco Santoriello si è aggiudicato il primo quarto e dunque il primo semifinalista di questo Master, così come secondo semifinalista Giuliano Di Nicola della Boville Roma, terzo semifinalista Alfonso Nanni della Boville Roma che si è aggiudicato l'incontro ai pallini, e adesso l'ultimo semifinalista uscirà da questo incontro tra Marco Luraghi e Luca Viscusi. Arbitro di partita il frusinate Giampaolo Alonzi, un 25enne, dunque un arbitro giovane. Complimenti dovuti anche all'AIAB e a tutto il movimento degli arbitri che, come diciamo sempre, consente anche lo svolgimento di queste manifestazioni, perché ricordiamo che senza gli arbitri non potremmo affrontare nessun tipo di manifestazione. Che incontro ci aspetta? È un punto interrogativo notevole. Giorgio, qualche volta possiamo essere crudi ma nel senso buono, diciamo, no? Marco Luraghi è un giocolere nel bocciare, quello che sia bravo. Se riesce a impostare bene a punto e giocare le bocce si vede veramente, si vedrà un bellissimo incontro. Se purtroppo lascia qualcosa nel punto poi avrà il sopravvento Viscusi Luca, perché poi lui è un giocatore molto completo, molto bravo in tutto. Sì, lo ricordiamo, terzo quest'anno nel ranking nazionale, credo alle spalle di Nicola e forse di Nanni, non vorrei però sbagliarmi, sicuramente Di Nicola era il primo nel ranking, Viscusi al terzo posto del ranking nazionale. Questa prima tornata, ultima boccia a disposizione per il capitano, lo storico capitano di MP Filtri Caccialanza, Marco Luraghi, che intende approfittare della pendenza del campo. Attenzione, perché va addirittura quasi a togliere il punto di Luca Viscusi, che era vicinissimo al pallino, non riesce però nell'intento. Tirata molto bene, quasi alla perfezione questa boccia, veramente. E vediamo adesso se Luca riuscirà a inserire il secondo punto, magari con un appoggio nella boccia del suo capitano, anche lui a sfruttare la tavola laterale vicino alla tribuna. È leggermente corta la boccia di Luca e dunque un punto per lui in questo primo set del quarto di finale fra i due alfieri della Caccialanza di Milano. Ci tira molto bene Luca Viscusi lungo la tavola, con quel rialzino, riesce ci ha preso proprio gusto. Esatto, no? Riesce a fare delle alzate veramente molto corrette e efficaci. Adesso vediamo pallino questa volta non proprio verso sì, un pochettino verso la parte sinistra, ma nell'ultimo riquadro. Impostazione nell'ultimo riquadro, il pallino che non supera, ecco, lo vediamo adesso perfettamente, non supera l'ultima linea, quella di 4 metri. È Luca che attraversa tutta la corsia di gioco. Mi sembra corta. Sì. Mi sembra corta, ma corta anche abbastanza. Sì, è molto molto corta la boccia di Viscusi. Marco penso che la voglia tirare tra la boccia di Viscusi e la tavola laterale, però attenzione, passa molto vicino alla boccia di Luca ed è anche un pochettino lunga. L'arbitro non si pronuncia, procede alla misurazione, ecco, lo vediamo, sono
poco più di 80 cm questi punti, il punto è fatto, sì, stecca in verticale, ma vantaggio psicologico per Luca Viscusi, che ha la possibilità anche di toccare la propria boccia oppure di passare tranquillamente e fare il punto. Tanto tocca la propria boccia e potrebbe anche aver realizzato 2 punti. Attenzione, la giocata, vediamo innanzitutto se la giocata è regolare, dopodiché attendiamo la dichiarazione dell'arbitro per capire se i punti siano 2. Insomma, la giocata è regolare. Si procederà di nuovo alla misurazione e prende un punto solo. Va al tiro subito, senza pensarci, Marco Luraghi. Eccolo qua, Un tiro a sfruttare la pendenza della tavola laterale, però non colpisce la boccia del punto. Abbiamo visto tiro lento sotto mano, ci prova ancora. Ancora più lento questo tiro, attenzione, questo dovrebbe colpire il pezzo dichiarato, ma lo colpisce dalla parte sbagliata, diciamo, e il punto rimane a Luca Viscusi. Avesse colpito dall'altra parte avrebbe fatto una grande giocata. Una grande giocata. Una grande giocata. E ti assicuro che non è una cosa inusuale. Sì, per quello che tu lo conosci, sicuramente, come mi hai detto ieri alcune cose, sicuramente lui è uno capace a fare questi tiri così difficili. Incerto sul da farsi, poi decide per un tiro di raffa, alza la parabola e forse la salta un quarto, non abbiamo capito se fosse storta o comunque abbia saltato la boccia di Luca Viscusi, che a questo punto tira il secondo punto. Certo, giustamente. Sotto mano prende qualche piccolo rischio, ma è giusto così. È sempre questa sponda maledetta che ieri, continua. Anche lui ieri in questa sponda ha fatto 2 errori sempre. Io penso che anche non conoscendo alla perfezione, no, le pendenze proprio di questa, perché insomma alla fine sì, è vero, hanno giocato 2 set, ma insomma un campo per conoscerlo bene, insomma c'è bisogno di qualcos'altro, no? Sì, sì. E quindi non gli consenta proprio di appunto calcolare in modo perfetto la pendenza. Intanto realizza un solo punto e si porta quindi sul 2-0 in questo primo set. Ancora all'impostazione, sempre sulla parte sinistra della corsia, con il pallino che corre lungo l'out, arriva a una cinquantina di centimetri dalla linea dei 24 metri. Sempre ad attraversare la corsia di gioco in accosto Luca Viscusi, con questa sua prima boccia di impostazione davvero molto molto buona, davanti al pallino a una trentina di centimetri, forse 35, ma costringe al tiro il suo capitano Marco Luraghi. Tira con una sorta di giro al contrario Marco, che però sbaglia il tiro ed è costretto di nuovo ad andare sulla boccia del punto, rifà questo tiro, ma ancora un errore da parte sua. Adesso vediamo Marco Luraghi a tagliare tutta la corsia, cercare di posizionare una boccia vicino al pallino, ma è un pochettino corta, sì, sì. Un po' troppo corta, perché è ancora 1 metro, 1,20 m.
deve assolutamente cercare di incastrare la propria boccia, se possibile vicino a quella di Luca Viscusi. Non troppo forte questa qua. Questa era buona come direzione, attenzione, tocca il pallino, potrebbe anche essere regolare la giocata. Sì, la sua boccia forse non ha compiuto i 50 centimetri, dunque se fosse così la giocata sarebbe regolare. Credevo che fosse più forte, invece sì, è regolare. Giocata regolare, punto probabilmente preso, sì, stecca in verticale. Dunque 3 bocce a disposizione di Luca Viscusi, che potrebbe anche andare in accosto a cercare di toccare la sua boccia oppure operare un volo. Credo abbia deciso per il tiro di volo. Ah, Luca non si fa scrupoli di tirare di volo, è deciso. Tiro leggermente lungo, ci sembra di aver visto. Parabola, ecco, vediamo adesso dal replay proposto da Avelia HD. Sì, un pochettino lunga. Ancora al tiro di volo Luca Viscusi. Stavolta corta la parabola, un po' troppo. E vediamo se tenterà un terzo tiro di volo oppure se opterà per l'accosto. Terzo tiro di volo per Luca Viscusi, a cercare di colpire la boccia di Marco Luraghi che detiene il punto. Stavolta colpisce. E dunque 3-0 per Luca Viscusi, con Marco Luraghi che naturalmente con grande ironia ha chiesto all'arbitro di ammonire verbalmente il suo compagno che aveva passato la metacampo. Queste battute sono carine tra di loro, sì. È solita impostazione da parte di Luca Viscusi. Vediamo questa prima boccia, la segue con scrupolo, l'ha vista subito abbastanza bella, passa il pallino, però una quarantina di centimetri, un po' di spazio c'è. Sì, invoglia Marco andare a punta. Vediamo se riesce questa volta Marco ad incastrare la boccia tra il pallino e quella dell'avversario. Vediamo se avrà la forza sufficiente per arrivare. Buona, conquista il punto. E al tiro Luca Viscusi. Tira, colpisce, fa pulita, ottima raffata da parte di Luca. Ecco, sulle 3 bocciate di volo che ha fatto Luca nella tornata precedente, direi che la prima è sbagliata veramente di poco, la seconda la parabola era troppo corta e la terza invece insomma ha colpito. Ma lui comunque ci ha abituato anche a dei voli a fondo tavola. Sì, anche dei voli a fondo tavola, dunque. Ne ho visti su alcuni video, sinceramente, ma veramente bellissime bocciate. Ma poi boccia con sicurezza, Stile fluido anche da parte sua nel tiro naturale, sì, ancora più che fluido, tiro naturale. Scuote un po' la testa, Luca ha visto che è leggermente corta, buona boccia, ma non riesce a conquistare il punto che rimane al capitano Marco Luraghi. Ultima boccia a disposizione per Viscusi. Sempre ossessivamente a tagliare la corsia, sempre con il desiderio di incastrare la propria boccia, conquistare il punto. Questa potrebbe anche riuscirci, attenzione, tocca la boccia di Luraghi, ma non conquista il punto. Chiede di poter visionare da vicino il gioco Luraghi, perché il gioco è veramente chiuso
Adesso vediamo se farà una giocata delle sue. Io credo di sì. A disposizione ha 2 bocce. A disposizione ha 2 bocce Marco. Non è che ci sia tanto da fare, potrebbe tirare al terzo punto forse, ma vediamo. Ecco, l'ultima boccia giocata da Viscusi, sempre con il sottomano tiro lento, e adesso si mette ad osservare l'esito del suo tiro. Chiamata la VAR su questo tiro di Marco Luraghi, l'arbitro va a visionare la giocata di Luraghi. Dalle nostre immagini potrebbe anche aver passato la linea alzando i piedi per fare questo. C'è un vantaggio per Luca Viscusi, lascia valida la giocata perché i punti a terra per lui credo siano 2 o 3. Adesso ecco, chiediamo boccia del punto per Marco Luraghi, che però sbaglia il tiro, e dunque sono 2 punti per Luca Viscusi, che si porta sul 5-0 in questa quarta tornata, dove Marco ha tentato insomma una giocata molto molto difficile. Io credo che un po' insomma anche lo spirito di squadra in questo momento abbia determinato la sua scelta, Sì, no? Magari sì, avesse giocato contro un altro avversario, al di là del suo funambolismo di cui abbiamo parlato, con ogni probabilità avrebbe scelto diversamente, insomma, no? E in questo caso ha deciso di offrire al pubblico una giocata delle sue, una giocata delle delizie, diciamo. Sì, delle delizie. Fra l'altro è stata chiamata la VAR. In questo caso è stata chiamata nulla, cioè è stato dato il vantaggio all'avversario, aveva passato proprio con il piede alto, il piede sulla riga, ma il piede alto, e dunque poi Luca Viscusi aveva reso valida la giocata perché era suo interesse. Adesso torna molto indietro la boccia di Marco Luraghi. Ecco Rodolfo, abbiamo visto in molte occasioni, mi permetto di dire forse troppe occasioni, qualche rilascio di fondo da parte delle tavole, appunto dalla tavola di fondo, che hanno rimandato le bocce un po' troppo indietro. Sì, in realtà non quando battano direttamente a tavolone, quando battano sulla tavola laterale, sulla parte alta, sì, esatto, bravissimo, poi si rialzano. Intanto sfortunato in questa occasione, molto sfortunato Marco. Non ci pensa minimamente. Sì, tira alla sua boccia corta, tira, colpisce e va con un taglio chirurgico vicino al pallino, forse lascia un punto solo a Viscusi. Vediamo adesso, sì, rimane un punto per Viscusi. Ed eccolo ancora, boccia del punto con un tiro lentissimo sottomano a sfruttare la pendenza, sta arrivando giù decisa, colpisce la boccia del punto, attenzione, conquista il punto Marco Luraghi. Un'altra giocata, insomma. Sì, molto estroso, veramente bravo, veramente bravo. Ed ecco al tiro Luca Viscusi,
tira la boccia del punto, alza un pochettino la parabola, la colpisce perfettamente, realizza 2 punti e Marco Luraghi sportivamente gli assegna la vittoria nel primo set. Dunque Luca Viscusi si aggiudica il primo set per 8-0. Allora ci si ferma per qualche istante per permettere all'addetto di tirare il sacco, no? Per rimettere in ordine il campo. Primo set a favore di Luca Viscusi per 8-0, un set dove abbiamo visto insomma qualche colpo un po' particolare e un gioco in estrema amicizia tra Marco Luraghi e Luca Viscusi. Abbiamo visto un paio di scelte insomma che avrebbero potuto essere diverse se l'avversario di Luraghi fosse stato un altro. Esatto, non gioca con la giusta attenzione e con la giusta cattiveria dell'avversario, diciamo, ecco, ci vorrebbe un pochino, però sicuramente l'amicizia fa sì che possa a Marco Luraghi di non giocare questo incontro con cattiveria come magari lui è abituato, magari, perché poi sul campo con la massima attenzione e concentrazione. Ecco. Sì, certo. Beh, pochi secondi e poi rientreremo in diretta. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Bene, di nuovo in diretta, un cordiale saluto agli appassionati di bocce da Giorgio Macellari in compagnia di Rodolfo Rosi a commentare questo ultimo set dei quarti di finale, set che vede impegnati 2 alfieri della Caccialanza di Milano. Il capitano Marco Luraghi, che avete visto in questo momento al rilascio della sua boccia in accosto, contro il giovane Luca Viscusi, che si è aggiudicato il primo set per 8-0. Che adesso va al tiro, colpisce perfettamente e ci teniamo di nuovo a sottolineare il fatto che arbitro della partita è un giovane 25enne, Giampaolo Alonzi di Frosinone. Sottomano per Luraghi, che però sbaglia. Va sul pallino adesso, lo colpisce, potrebbe aver realizzato il punto, sì, in effetti è così. Ha chiesto notizie Luca. Non è gioco bocciare del punto, devi bocciare la corta. Sì, in effetti è questo il gioco che sta per fare Viscusi, che colpisce, una comunque va là, c'è un rimpallo sulla boccia del punto, adesso prende, si stacca, rimane il punto a Marco Luraghi, ma adesso c'è la possibilità per Viscusi di
tirare anche alla boccia del punto. No, è rimasto di Marco Luraghi. Sì, è rimasto di Luraghi il punto, però potrebbe assolutamente sì tirare e colpendolo al verso potrebbe mettere... L'unico è se... sì, c'è un pericolo sul pallino, esatto, però insomma... Esatto. Anche se dovesse... Ecco, ha deciso di tirare al terzo punto. Tiro un po' più lento da parte di Viscusi, che però sbaglia. Dunque punto a terra per Marco Luraghi. Anche lui. Un'altra giocata a tentare di prendere il terzo punto al verso e cercare così di inserire il secondo punto. Vediamo, potrebbe anche essere riuscito in questa giocata. Veramente bravo, insomma, dai. Adesso è proprio una delizia. Voglio dire, sì. Questa è un'altra giocata, diciamo, da biliardo. Di alto livello, a passo fermo, a 28 metri, veramente, a colpire al verso, veramente. Ma poi con naturalezza, queste cose. Sì, assolutamente. Sono 2 punti, direi anche meritati, meritati dal capitano Marco Luraghi. Vediamo adesso la sua strategia, se lo porterà a fare il pallino abbastanza corto. In effetti è così, il suo solito mantra tecnico-tattico, diciamo così, col pallino posizionato sulla destra, non lontano dai 14 metri. Gioca in diagonale Marco Luraghi, la sua prima boccia in impostazione, un pochettino corta, vediamo, no, ma è una buona boccia, buona boccia. Sì. È costretto al tiro sicuramente Viscusi in questo secondo set. Tira, colpisce, la prende proprio in pieno, sopramano e ferma quasi sul gioco. L'ha presa proprio in pieno con queste bocce sue rosso fucsia fosforescenti. Luraghi ancora ad attraversare la corsia, ancora a cercare di avvicinarsi al pallino. Questa volta però è molto più corta la sua boccia. Sì. E se ha una pecca Marco Luraghi, soprattutto nell'individuale, è proprio il fatto di non riuscire a tenere una grandissima concentrazione sulle bocce a punto, no? Infatti cerca sempre di impostare il gioco sul tiro, no? Se indovina una boccia a punto poi cerca sempre di... Adesso ad esempio va sul pallino immediatamente, lo colpisce, realizza il punto, il pallino si posiziona sulla sinistra del campo a una quarantina di centimetri dalla tavola di fondo e una ventina di centimetri dalla tavola laterale sinistra. Ma è talmente affascinato del bocciare che sicuramente il punto è di secondo piano per lui. Sì. Però è il più importante, mettere le bocce vicino al pallino, diciamo. Ecco. Mentre sai, quando invece gioca in coppia soprattutto, lui imposta sempre il gioco sul tiro, ma avendo poi la possibilità di giocare non moltissime bocce a punto, riesce ovviamente a concentrarsi maggiormente sulle bocce a punto e dunque ad offrire anche una resa maggiore nel punto stesso. Io l'ho visto ad esempio, giusto per ricordare, l'abbiamo fatto anche ieri mentre giocava a Bergamelli. Ero presente quando hanno vinto lui e Bergamelli il Città dei Mille a Bergamo e lui ha offerto un grande rendimento non solo nel tiro ma anche nel punto, proprio perché giocava non tantissime bocce e quindi aveva la possibilità di concentrarsi maggiormente su questo fondamentale. Intanto Viscusi ha ottenuto un bellissimo punto, vediamo se fa ancora una delle sue giocate Luraghi, magari col giro al contrario, vediamo, sì, giro al contrario per lui, però colpisce la boccia corta e dunque un punto
per Viscusi, si va sul 2-1 sempre a favore di Marco Luraghi. E poi per terminare il discorso, l'abbiamo già detto ieri, una sua peculiarità, al di là delle qualità tecniche, è proprio il fatto, soprattutto nel gioco a terna, che è un gioco, tu lo sai meglio di me, molto articolato e complicato, nel quale bisogna stare molto attenti. Lui riesce davvero a trovare sempre le giocate migliori sotto il profilo dell'impostazione tattica. E davvero ha una visione di gioco superiore a chiunque altro. Intanto Luca, che ha sempre così sfruttato la tavola laterale vicino alle tribune, ha giocato il pallino nell'ultimo riquadro, ha giocato una brutta boccia, ma ecco, come vediamo anche Marco ha perso una boccia corta, veramente brutta, troppo corta. E adesso è costretto a tagliare la corsia dall'altra parte e a cercare di conquistare il punto. È corta anche ma questa. è corta anche questa boccia. Vero, due brutti errori in accosto per lui. Si è un po' disunito adesso, ma non ha la giusta attenzione, la giusta concentrazione per giocare bene questa partita. Questa la fa sgrondare dalla destra, stavolta ha indovinato la forza e dunque conquista il punto. Andrà al tiro Luca, se la vede, se no potrebbe anche optare per il pallino, vediamo. Sì, sì. Le opzioni sono o un tiro di volo o il pallino. Con il pallino sempre, però c'è sempre poi l'avversario ti possa tirare la boccia corta. D'altronde ha 3 bocce a disposizione Luca, però sbaglia. Sì, ho l'impressione, Rodolfo, che in questo caso, contrariamente alla partita che si è svolta fra Fabio Palma e Giuliano Di Nicola, credo che in questa partita ci sia un po' meno concentrazione da parte dei due giocatori. Sì, è vero, sì. Specialmente da parte di Marco Luraghi. Sì. Si vede anche nei tiri, diciamo, gioca un pochino con molta sufficienza, diciamo, no? Con la giusta attenzione, con la giusta cattiveria che lui ha di norma, diciamo. Ecco, colpisce il pallino con la seconda boccia, col secondo tiro Luca Viscusi realizza 2 punti e con ogni probabilità andrà a tirare una delle sue Marco Luraghi. Tira la sua Marco, tira, colpisce, vediamo se riesce a incastrarne almeno una vicino al pallino. Sì, si appoggia in quella di Luca Viscusi e realizza il punto. E dunque ha risolto in parte, sì, insomma, perché, come ti ripeto, questa giocata. Giorgio, bocciare il pallino con la boccia corta che si possa tirare non è più così tanto conveniente come prima. Se lui avesse bocciato la boccia, non so adesso come la vedeva Luca, la boccia, se la vedeva bene, un po' in difficoltà. Intanto tira alla boccia del punto. Grandissimo. Luca, grandissimo tiro per lui. Bravo. Veramente un grande tiro. Bravo. Anche questo un tiro. Veramente, no. Anche Luraghi si complimenta. Sì. Si complimenta, gli dice veramente, sei stato bravissimo. Un tiro della scuola Luraghi. Sì. Però merita il biglietto questo qui, Giorgio, veramente. Noi non paghiamo, però insomma, però veramente merita un plauso perché ha fatto veramente una grande tirata, una grande bocciata. Bravo. E insomma, le qualità ci sono. Voglio suscitare sempre il tuo parere. Come ieri abbiamo detto che sotto il profilo del talento, fra i ventenni più o meno su quella generazione, Mattia Visconti è senz'altro il talento più puro. Io direi che anche fra i giocatori trentenni il talento più puro è naturalmente quello di Luca Viscusi. Credo tu sia d'accordo? Sì, assolutamente sì, assolutamente. Sì.
Adesso decide di andare in accosto Luraghi con una boccia bellissima di Viscusi, non sappiamo se sia bersaglio oppure no, ma è corta. Sì, è ancora corta la boccia di Marco Luraghi. Ecco, ancora una volta nell'avvallamento che ha portato la boccia ad andare indietro di 2 centimetri. Attenzione, adesso va al tiro, tira, colpisce e realizza 2 punti. Insomma, c'è molto spazio, sta solo decidendo, credo, se passare sotto dalla parte destra, diciamo, oppure se passare tra la boccia dell'avversario e la tavola. E la tavola, sì. Credo che sia solo questo il suo, sì. il suo dubbio, insomma. E credo abbia deciso di passare tra la boccia e la tavola. Lì ha tirato anche bene, ha tirato. Sì, si sente più sicuro a utilizzare. Ma chi sa tirare molto bene, perché è da ieri che si è visto che lungo la tavola lui riesce a tirare molto bene, infatti vedi. Poi le bocce, ho visto, vanno veramente, se le giochi in lungo, vanno proprio su verso la tavola tranquillamente, senza grandi, insomma, patemi. Adesso c'è ancora un rimpallo che questa volta favorisce Marco Luraghi, che l'ha tirato forte anche con l'idea magari di tirare fuori il pallino. Punto conquistato e 2 bocce a disposizione per Luca, che andrà al tiro con ogni probabilità. Sì, bocce del punto per Luca Viscusi. Tira, questa volta sbaglia. E adesso opta con l'ultima boccia a disposizione per un accosto a fondo tavola con Marco Luraghi, che ha di riserva ancora una boccia. Sembra buona come direzione la boccia di sì, tirato molto bene, ma anche la forza. Luca, anche la forza dovrebbe essere perfetta, vediamo. Sì, si ottima, ferma. Ottima. E dunque conquista il punto. Adesso torna un pochettino indietro, ma insomma, boccia a bersaglio, 2 pezzi, tira la boccia del punto Marco Luraghi, tira, colpisce, la fa uscire. Ma l'hai vista come l'ha tirata Giorgio? Ancora? Sì, l'ho vista col giro, col giro. Un punto solo per lui, 3-2, e dal punto di vista balistico stiamo assistendo ad alcuni tiri, diciamo, veramente fantasmagorici, se mi permetti questo può dire aggettivo. Di alta scuola. Sì. Pallino posizionato nella zona canonica di Marco Luraghi, 1,5 metri, 2 metri passata la metà campo. Prima boccia in impostazione, stavolta discreta, insomma. Sì, assolutamente. Corta, ma è a un 30-35 centimetri, insomma, bisogna giocarla veramente bene. Luca Viscusi all'accosto. E anche vedi, a volte parliamo della difficoltà della nostra disciplina, no? E in effetti, allora, Luca, che adesso, se la giocata è regolare, ha avuto anche un pochettino di fortuna, se la giocata è regolare, perché ha impattato nel pallino. E se bisogna no, capire boccia... se ha fatto oltre 50. Sì, vediamo un attimo. La giocata è regolare, quindi un po' di fortuna per lui. Dicevo, aveva appena giocato una boccia a fondo tavola, quindi ai 28 metri, e adesso ti tocca andare in accosto ai 15-16 metri, e non è facilissimo. Assolutamente no. Ma ha tirato la sua boccia. Ma Giorgio, ricordiamoci che questo qua è, diciamo, è un gioco molto difficile, perché magari si dice, sai, c'è questo sempre detto che magari è il gioco degli anziani, ma sinceramente non è così, è un gioco molto difficile e praticarlo a certi livelli non è proprio così facile. Assolutamente. Tira il pallino Luraghi, lo pizzica a sufficienza per andare a fondo tavola e mette a terra 3 punti, e 2 di questi punti sono davvero molto molto vicini, uno addirittura forse a bersaglio, l'altro a una 50 di centimetri, forse meno.
Vediamo se questa volta questa sponda aiuterà Luca Viscusi. Sì, questa volta colpisce, strappa il pallino, lo porta al centro della corsia, ma il punto rimane a Marco Luraghi. È un punto ancora anche discreto. Sì, sì. Fra l'altro con la boccia corta sui 4 metri che un po' può essere, diciamo, di ostacolo nell'accosto, un pochettino. Potrebbe anche bocciare la boccia del punto. Sì, sì, assolutamente. Prendesse al verso potrebbe anche carambolare sul pallino e mettere a terra 2 punti. Sì, sì. Forse tira la sua, lo vedo posizionato dall'altra parte, vediamo, non abbiamo capito la direzione, no, tira alla boccia del punto, fa angolo, carambola sul pallino, ma vediamo se è riuscito sì a conquistare il punto. Beh, diciamo che lo meritava. Sì, assolutamente, lo meritava. ha fatto una bocciata nel lato giusto. Adesso alla boccia anche Marco Luraghi. Tiro lento per lui, tira, colpisce perfettamente e mette a terra 3 punti. Con Luca Viscusi chiamato ancora a un accosto difficile, la boccia è direzionata molto bene. Molto bene, bravo, riconquista il punto, bravo, ancora un accosto da manuale, sì, sì, da parte di Luca Viscusi. Queste sono le bocce che fanno la differenza. Andiamo sul 3 pari, ricordiamo che c'erano 3 punti a terra, esatto, per Luraghi e 2 erano molto stretti. Sì, sì, bravo, è stato bravo. Queste sono giocate da campioni, diciamo. Dunque 3 pari in questo secondo set, ci si è alzati di livello, attenzione perché mentre il primo set l'avevamo sottolineato, è partita insomma, un po' in sordina, sì, no? Nel gioco, invece adesso è stato giocato anche con un po' di sufficienza o comunque con uno spirito agonistico lieve. Questo set invece fino a questo momento sta parlando assolutamente in senso inverso e lo ribadiamo sempre in estrema amicizia e sportività, ma i due se le stanno dando di santa ragione, sportivamente parlando. Ha sbagliato il lancio del pallino Luca Viscusi, ha fatto in modo che il pallino oltrepassasse l'ultima linea, quella dei 24 metri, e dunque impostazione sul gioco corto da parte di Marco Luraghi e prima boccia però di Viscusi posizionata vicinissima al pallino. E adesso arriva con il volo Marco Luraghi, che dunque vuole cercare di fermare sul gioco la propria boccia. Attenzione, volo per lui, prende piena ma non come avrebbe voluto fermarsi. Ma il rilascio della tavola di fondo forse ha premiato Luca Viscusi, così dichiara anche Giampaolo Alonzi, l'arbitro giovanissimo Frusinate, che sta ben arbitrando questo set, questi 2 set tra Marco Luraghi e Luca Viscusi. Boccia di impostazione appunto di Marco Luraghi, un pochettino corta, una 60 di centimetri, e come sempre Luca Viscusi si affida alla tavola laterale, ma questa volta attenzione perché ha perso la boccia lunga, si è lasciato andare, non è rimasto in piena concentrazione e dunque non ha conquistato il punto. Errore piuttosto grave stavolta per Luca. A gioco così corto, diciamo, ai 14 metri, una boccia lunga 1 metro, insomma per lui è un errore abbastanza grave. Adesso ha chiesto anche di quanto deve toccare il pallino per realizzare 2 punti, ha giocato la sua boccia in quella direzione e il gioco non gli riesce per poco.
Beh, in ogni caso, anche se ci fosse un vantaggio, il punto rimarrebbe a Luca. Giocata regolare, punto preso, andrà al volo con ogni probabilità Marco. Sì. Al volo boccia del punto, dichiara Marco Luraghi, dunque traccia i canonici 40 cm, l'arco di 40 cm, l'arbitro Giampaolo Alonzi. Il pallino non è buono, allora Marco si posiziona dall'altra parte e colpisce perfettamente. La sua intenzione era di caricare anche l'altra, il terzo punto di Luca Viscusi. Sì. Ti ha messo proprio nella direzione giusta. E di nuovo Luca ad aiutarsi con la pendenza che proviene dalla tavola laterale. Questa volta forse gli riesce il giochettino di toccare il pallino, non sappiamo se sia riuscito a fare i 2 punti, forse no. Comunque la giocate molto bene tutte e due. Sì, assolutamente sì. Crediamo sia un punto solo. Ma tanto è... Sì, infatti non c'è bisogno. Per estremo scrupolo il giovane arbitro è stato costretto a spostare la boccia per... ma invece è una misura... sì, c'è poco, Sì, assolutamente. C'è poco. Avevamo un'altra sensazione, anch'io avevo un'altra sensazione, pensavo ci fosse veramente poco, ma a favore della boccia di Luraghi, e invece adesso vedremo cosa dichiarerà l'arbitro di partita. Sono 2 punti, attenzione, 2 punti per Luca Viscusi. E adesso vediamo se deciderà di andare sul pallino oppure viene a visionare da vicino il gioco Marco Luraghi. A fondo tavola tra l'altro ci sono 2 bocce di Luca e una sola per lui. Però ecco, anche da questo particolare si vede come questo secondo set si è cambiato dal punto di vista dell'atmosfera. Assolutamente sì. Primo punto, vediamo, deciso di affidarsi, tira, colpisce, si muove il pallino, attenzione, pian pianino, forse riesce a conquistare il punto, vediamo. Preso un punto e dunque giocata anche questa di grande fattura da parte di Marco Luraghi, che si porta in vantaggio per 4-3 nei confronti di Luca Viscusi. Grande tiro anche in questo caso e giocata, certo un pochettino affidata alla fortuna poi, perché è evidente, ma voluta. Sì, assolutamente sì. Assolutamente voluta dal capitano di MP Filtri Caccialanza di Milano, che va in impostazione e insomma boccia discreta, un pochettino corta, una 50 di centimetri. Per fortuna che l'arbitro dice che abbiamo sempre ragione sulla valutazione delle distanze, così non facciamo brutte figure. Buona questa boccia di Luca che passa di giustezza e va davanti al pallino. Tre centimetri, indeciso se tirare di raffa al volo Marco. Secondo punto, anche questo col giro.
colpisce e adesso bisogna portare in fondo il pallino. Tirerà un po' più forte, credo. Sì, ma tira sempre dalla parte giusta, sul lato destro. Vediamo, tira, colpisce, ma il pallino non si muove di tanto, si sposta solo lateralmente, però conquista il punto Marco Luraghi. Adesso deve essere bravo Luca a coprire il pallino. Credo che la sua intenzione sia proprio quella di coprire, se possibile, il pallino, perché Marco Luraghi andrà certamente sul pallino. Non l'ha coperto del tutto. Pallino per Luraghi che lo colpisce. Attenzione, carambola sulla boccia di Luraghi che si gira, rivolge un sorriso sarcastico a Luca, come dire, hai visto, sono riuscito a fartela anche in questo caso. Tira la corta. Adesso vediamo se Luca risponderà con un sorriso oppure no, anche lui. Però ha alzato molto il pallino. Sì. Dai 3 punti stretti che erano prima, adesso sicuramente. L'arbitro chiama subito l'aiuto della direzione di gara, si vede che i 2 punti sono veramente da misurare con attenzione. Intanto un punto viene concesso a sportivamente, Luca da Marco Luraghi e si misura per il secondo. Stavo per sottolineare un altro aspetto, diciamo, ecco, leva il pallino, quindi 2 punti forse. Aspettiamo, vediamo. Un punto solo, dunque si va sul 4 pari in questo secondo set. Dicevo, volevo sottolineare una differenza sostanziale anche nel carattere fra i 2 giocatori, perché naturalmente Marco Luraghi è un guascone, no? Indipendentemente dal fatto che giochi contro un suo compagno o contro un avversario di un'altra società. È un giocatore con un carattere veramente molto molto forte, di grandissima personalità, una personalità che comincia a non far difetto neanche a Luca Viscusi, che però è più introverso, rispecchia credo anche il suo carattere, la sua personalità umana, diciamo, e anche come giocatore è sempre piuttosto riservato nei confronti dell'avversario, molto rispettoso ma riservato. Credo di interpretare giustamente, sotto il profilo psicologico. Assolutamente sì. Intanto Marco dimostra anche in questo caso che se la sta giocando, vuole andare ai pallini, costringe al volo Luca Viscusi, ancora una bocciata ai 23 metri per lui, rincorsa, parabola, colpisce perfettamente. E Luraghi non ci pensa un secondo e dichiara il pallino. La boccia di Viscusi è uscita dal terreno di gioco. Tira, colpisce, gioca determinato. Molto. Gioca determinato. 2 punti a terra per lui. Vediamo se Luca andrà in accosto, tirerà la sua boccia corta. No, predilige l'accosto. Finora ha sempre risposto positivamente con gli accosti a fondo tavola. Vediamo, perché anche questa è la classica situazione in cui o si conquistano entrambi i punti o si lasciano tutte e 2. Questa boccia è un po' carente di forza e potrebbe lasciare 2 punti a Marco. Attenzione, situazione delicata per Viscusi, perché Marco ha a disposizione 2 bocce. Vediamo, attendiamo la dichiarazione di Giampaolo Alonzi. È un punto solo per
Marco Luraghi. Ma è giusto venire a punto, Adesso se è tocca giusto la venire a sua punto. può fare, perché se Fossero se stati riuscisse 2 punti, l'errore poi diventa difficile la situazione. Fossero stati 2 i punti, forse Luca Viscusi avrebbe potuto tirare anche alla sua corta, ma il punto a terra è uno solo per Luraghi, ancora corta però la boccia di Viscusi, un pochettino ancora corta, e rimane comunque, crediamo, un punto per Marco Luraghi. Aspettiamo comunque la dichiarazione dell'arbitro. Si sta facendo interessante questo certo. set, anzi lo è già da parecchio. Abbiamo sottolineato la diversità dei 2 set, non solo per il punteggio ma proprio per lo svolgimento e soprattutto per l'atteggiamento in campo dei 2 giocatori. Marco Luraghi è entrato in sintonia proprio con la partita. Sì. Anche perché, lo ricordiamo, la formula di questo master dice che chi si aggiudica uno dei 2 set può legittimamente aspirare a passare il turno attraverso i tiri al pallino, quindi certo. Marco ha perso il primo, ma se dovesse vincere il secondo potrebbe aggiudicarsi l'incontro. Tira alla sua, nell'altro lato, attenzione, no, caracolla giù, intanto viene chiamata la VAR, ma a questo punto no, la VAR cosa significa? Perché attenzione, tira questa volta al pallino, ma tocca la boccia corta, dunque naturalmente farà ricostruire Luca Viscusi. Un punto solo per Marco Luraghi, si va sul 5-4 per lui. Pallino questa volta posizionato quasi alla linea dell'Acchito, però non sulla destra ma proprio al centro della corsia. Anche Marco sfrutta la pendenza del campo, ma va un po' troppo lungo con la prima boccia di impostazione e consente a Luca di approfittare di questo punto largo. in questo momento è un po' contrariato, non so da che cosa Marco, ma lo vedo un po' contrariato. Sì, potrebbe anche essere stato il richiamo della VAR, però bravissimo, bravo. Come abbiamo detto prima, è un giocatore di carattere. Assolutamente sì. Guarda. Va sul pallino, deciso. Tira, colpisce, ma questa volta niente sorrisi per lui, perché il pallino va proprio lontanissimo dalla sua boccia. Adesso aspettiamo di vederlo inquadrato dalle nostre telecamere. Ringraziamo ancora una volta Avelia HD. Adesso una espressione di Luca Viscusi. Abbiamo visto il pallino dove è situato, boccia un pochettino corta, tira il secondo punto Marco Luraghi, tira, la colpisce perfettamente, le bocce tornano, ecco, va a fare una carambola, è proprio stile biliardo, e mette a terra 2 punti. Ribadisco che sotto il profilo balistico abbiamo visto delle cose interessanti. Sì, veramente belle, veramente. Perché è chiaro che
in certe occasioni la fortuna o la sfortuna svolgono un determinato ruolo, ma come in questo caso la giocata era stata prevista da... Lui ha tirato, hai visto come ha tirato, ha tirato Giorgio? Per quel motivo. Ha tirato anche a forte quella boccia per far sì che si potessero rialzare le tue bocce e andare a, diciamo, a fare il punto. Almeno una a fare il punto, esatto. Poi la fortuna è stata che una ha colpito ma quella di ci poteva di Luca. stare, perché lì ci poteva stare. Ancora piccolo siparietto fra i due, intanto Marco Luraghi al tiro, alza la parabola, colpisce la sua boccia, attenzione, c'è un vantaggio, regolare la giocata per Luca che ha l'opportunità sul virtuale 5 pari di inserire anche questa boccia ed andare sul 6-5 a suo favore. Vediamo se gli riesce la giocata, direi boccia ben indirizzata, e dunque andiamo sul 6-5 a favore di Luca Viscusi che, lo ricordiamo ancora una volta, si è aggiudicato il primo set per 8-0. Dunque siamo davvero alle fasi finali di questo secondo set agli 8 punti tra i due alfieri della Caccialanza di Milano, Luca Viscusi e il capitano Marco Luraghi, con Viscusi che per l'ennesima volta posiziona il pallino a una cinquantina di centimetri dalla linea dei 24 metri. Poi si sposta sulla parte destra del campo per giocare in diagonale la sua boccia che ci sembra ben diretta, forza assolutamente perfetta, si posiziona poco fuori il bersaglio, ottima boccia di impostazione. Parte sul pallino subito Marco Luraghi, tira, lo colpisce ancora una volta e se gli era andata bene in altre occasioni, adesso un paio di volte che si usa l'espressione il pallino gli dice male, si dice così, no? Sì, insomma, assolutamente comunque no, comunque il fatto che in questa partita ha fatto delle cose bellissime a bocciare, ha fatto sempre giocate difficili, non così facili. È molto difficile, sì. Il pallino si è posizionato a una cinquantina di centimetri, forse 60 dalla tavola di fondo e a una cinquantina di centimetri dalla tavola laterale destra. Ancora un'ottima boccia di Viscusi. Ancora sul pallino Luraghi, attenzione, ancora col giro e colpisce nuovamente Marco Luraghi, sta facendo vedere davvero delle giocate stratosferiche con questo carattere davvero incredibile che ha e con questa capacità insomma di colpire il pallino anche a fondo tavola. Intanto Viscusi chiamato adesso a conquistare un punto che insomma è discreto, a una cinquantina di centimetri, sembra buona anche questa boccia di Viscusi, vediamo se arriva, sì, arriva perfettamente, ancora ottima la boccia di Viscusi. Tira Luraghi, colpisce ancora una volta, 2 punti a terra per lui. Attenzione, attenzione perché conta 5 in tabella Luraghi. E potrebbe anche accadere, adesso vediamo l'esito di questa boccia, potrebbe anche accadere che Luca Viscusi giochi in questa tornata 4 bocce vicino al pallino e perda la partita. Attenzione perché ha tirato ancora bene. Tirato ancora bene, ha conquistato il punto e mette anche in difficoltà Luraghi perché non guarda. Ecco, con il sottomano a farla salire questa volta. Non riesce però. Vediamo se riesce a muoverla. No. E dunque 7 punti per Luca Viscusi, 5 per Luraghi. In questa maniera avrei tirato il pallino come aveva fatto prima. Se avesse avuto la fortuna di colpirlo pieno avrebbe fatto 5-3-8.
10 minuti di applauso se fosse successo. Già diciamo che ha fatto 2 tiri sotto il profilo balistico notevoli, anzi 3, chiedo scusa, anzi 3. Due pallini e la boccia, e poi ha sbagliato l'ultimo tiro con questo sottomano lento. E pallino sempre sui 24 metri, con prima boccia in impostazione da parte di Viscusi, anche lui insomma un grande spolvero. Sì, appunto è cresciuto molto, adesso sta giocando molto bene appunto. Ancora sul pallino Marco Luraghi, questa volta un po' più lento, colpisce però prima la boccia, il pallino si muove, dunque tiro regolare e punto preso. Ti faccio una previsione, del resto facile, se non copre il pallino riparte col pallino Luraghi. Sì. Sono d'accordo con te, Giorgio. Bella anche questa boccia di Luca che, vediamo, va giù e posiziona proprio vicino al pallino. Adesso vediamo se può colpirlo oppure no, perché la boccia forse prima. Allora per l'ultima volta può andare a visionare da vicino la giocata e è semplice capire il suo intendimento. Vuol cercare di comprendere se nel tiro può colpire il pallino oppure se debba dichiarare la boccia e cercare di farla carambolare sul pallino. Ha deciso che può colpirlo. Attenzione al giro, ecco, in effetti ha usato il giro, questa volta è passato molto vicino. Sì, è passato vicino. Attenzione. Questa era sbagliata. Questa no. Pallino al volo per Marco Luraghi, attenzione. Lo passa di poco e Luca Viscusi è il quarto semifinalista. Io direi che qualche applauso se lo merita anche Marco Luraghi. Assolutamente che sì. Ha fornito una prova notevole, ripeto, anche e soprattutto sotto il profilo balistico. Spazio adesso alle donne. Prima partita in programma per le 6 donne: Elisa Luccarini, Flaminio Roma contro Lea Morano, Osteria Grande, Bologna. A fra poco amici, linea alla regia. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Bene, di nuovo un cordiale saluto agli sportivi e soprattutto agli appassionati di bocce, di nuovo collegati con il bocciodromo di Boccaporco qui a Terni, dove si sta svolgendo il master maschile e femminile della FIB specialità Raffa. Stiamo assistendo, è cominciato proprio in questo momento, il primo set del primo incontro fra le 6 giocatrici che saranno protagoniste di questo master, insieme con i 16 migliori atleti maschi del ranking nazionale. In questo momento impegnate sulla corsia ci sono Elisa Luccarini con la maglia del Flaminio di Roma. Elisa Luccarini, ricordiamolo, campionessa mondiale in carica con il titolo mondiale conquistato a San Miguel de Tucumán nel marzo del 2019. Contro Elisa Luccarini c'è Lea Morano dell'Osteria Grande di Bologna. A seguire gli incontri fra Jessica Gelosi, Fontespina Macerata, Marina Bracconi, Osteria Grande Bologna, e ancora Chiara Gasperini della Lucrezia di Pesaro Urbino contro Chiara Morano, la gemella di Lea, Osteria Grande Bologna. Le 3 vincitrici accederanno alle semifinali, mentre le 3 perdenti si affronteranno con i tiri ai pallini per determinare quale fra di loro accederà alle semifinali con le altre 3 vincenti. Intanto stiamo osservando un bel tiro di Elisa Luccarini che conquista il punto con un tiro lento. E intanto presentiamo l'ospite accanto a me, dopo aver salutato Rodolfo Rosi che ci ha accompagnato nel commento nella giornata di ieri e nella giornata di oggi. Accanto a noi c'è Sergio Poggianti, elemento della Commissione Tecnica Nazionale. Buonasera a tutti. Benvenuto ai nostri microfoni. Siamo lieti di avere insomma ancora una seconda voce a supportarmi nel commento di questa altra giornata piuttosto impegnativa. Sì. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questi incontri, soprattutto nel settore femminile? Diciamo che il settore femminile purtroppo è ancora rappresentato un po' come la Cenerentola della nostra federazione. Ci tengo a precisare che non è così, nel senso che comunque sia le ragazze che sono in campo esprimono un livello di gioco importante e soprattutto danno lustro a un'attività che è nelle intenzioni della federazione di far crescere in maniera esponenziale. Quindi quelle che abbiamo qui sono forse le più rappresentative atlete d'Italia, quindi in attesa dell'emergere di nuove leve ci godiamo lo spettacolo che offrono queste ragazze. Sì, l'abbiamo detto, ci sono anche altre giovani rappresentanti che presto, con ogni probabilità, arriveranno al top della categoria femminile. Sto pensando ad esempio a Laura Picchio, a Gilda Franceschini e anche se attualmente era ancora in categoria C, ma io ho così una visione particolare per Ilaria Treccani, che secondo me ha buone possibilità di arrivare ad alti livelli se continuerà e lavorerà insomma ancora un po' per migliorare, fare un deciso salto di qualità, ne ha le potenzialità. Intanto stiamo ad osservare le nostre atlete di punta. Vediamo che Elisa sta avvicinandosi al pallino, passandolo di poco. Il punteggio per ora è di 1-0 per Elisa Luccarini. Sì, per Elisa Luccarini, che ha impostato il gioco abbastanza sul corto, fidando sulle proprie capacità balistiche, non solo per il tiro di Raffa ma anche per il tiro di volo. Certo. Insomma, è una delle poche rappresentanti femminili davvero che può fare la differenza con questo fondamentale.
Sì, Elisa ormai la conosco da tanti anni, noi avevamo avuto anche dei contatti tempo indietro per addirittura portarla a giocare un campionato maschile con noi qui a Perugia e diciamo, ecco, la cosa non è andata in porto, però la conoscenza tecnica su Elisa risale a ormai più di 10 anni. Ed ecco al tiro Lea Morano dell'Osteria Grande di Bologna. Ricordiamo fra l'altro Osteria Grande che è arrivata seconda nel campionato di massima serie femminile, dietro proprio allo Spello di Perugia, e con la vittoria che fra l'altro ha emozionato molti di noi, proprio perché nella squadra di Spello c'erano delle giovanissime rappresentanti. Insomma, è davvero stato un bellissimo messaggio quello di San Giovanni in Persiceto a luglio della vittoria della Spello, proprio in considerazione del fatto che c'era davanti davvero il futuro delle bocce femminili. Sì, no? sì, è stato un grande spot per le bocce femminili, avere 3 ragazze under 18 che facevano parte della squadra di Spello è stato, dal punto di vista dell'immagine, un passo importante. Certo. Intanto Elisa ha giocato 2 belle bocce a difesa, diciamo così, e con l'ultima boccia Lea Morano non è riuscita a inserire altri punti, dunque si va sul punteggio di 1-1, stessa formula anche per le donne, 2 set agli 8 punti, e in caso di parità si procede con il tiro ai pallini e dunque si determina la vincitrice dell'incontro. Vediamo l'impostazione di Lea Morano con il pallino che supera di poco la linea d'acchito, con Lea Morano che si posiziona verso la parte sinistra della corsia, a tagliare un pochettino il campi abbastanza veloci oggi, anche ieri, insomma, superfici abbastanza veloci e che determinano per i giocatori e le giocatrici un impegno considerevole quanto a concentrazione, alla capacità di appunto focalizzare il dosaggio della forza e quello della direzione da far intraprendere alle proprie bocce. Vediamo Elisa che accosta, non riesce a conquistare il punto, un pochettino corta davanti al pallino, però una discreta boccia, una 50-55 cm dal pallino. Credo che tirerà. Sì. Infatti va sul tiro di raffa Elisa che colpisce perfettamente. Chiedo scusa, volevo suscitare una tua considerazione, insomma, visto che fai parte della commissione tecnica, su questa novità che è stata rappresentata dall'utilizzo della VAR, no? Per il rispetto delle linee. Che cosa ne pensi? È un passo importante verso, diciamo, il rispetto del regolamento, che purtroppo è soggetto a essere violato spesso, diciamo, soprattutto sul discorso delle linee da parte degli atleti. C'è da fare una considerazione che purtroppo l'altezza media dei giocatori si è alzata negli ultimi 30 anni, da quando è nato questo tipo di regolamento, e questo ha comportato il fatto che si faccia sempre più fatica a rimanere all'interno delle linee, però purtroppo, come in altri sport dove bisogna rispettare delle misure sulle pedane, il lancio del peso non è che uno, perché è più alto, può uscire dalla pedana, così vale per il discorso delle linee del campo da bocce. Il fatto di aver introdotto il VAR è un deterrente importante, perché io ho seguito gli incontri di ieri e di oggi, e gli interventi della VAR decisivi per l'annullamento delle bocce si contano sulle dita di una mano. Quindi questo significa che comunque la presenza di questo strumento inibisce gli atleti nel superare le righe e rimanere all'interno di un
comportamento corretto. Sì, e soprattutto poi consente all'arbitro di partita, anche in caso di incertezza, di andare a utilizzare il mezzo tecnologico e dunque poi a valutare non sulla base di un'impressione o di qualcosa d'altro, ma sulla base di un dato reale e concreto che viene fornito dalle immagini. Intanto abbiamo visto un brutto errore da parte di Elisa Luccarini che lascia così il punto a terra a Lea Morano, che si porta in vantaggio per 2-1 in questo primo set di questo primo incontro tra le rappresentanti femminili. Ricordiamo sono presenti 6 atlete, anch'esse sulla base dei punteggi acquisiti al termine di un circuito di 13 gare nazionali organizzate da aprile a ottobre, dunque anche loro fanno parte di una sorta di ranking, insomma, e loro erano le prime 6 in classifica. Vediamo l'impostazione da parte di Lea Morano, con il pallino posizionato più o meno sulla linea d'acchito e con Lea Morano che prende in diagonale la corsia, si avvicina partendo dalla parte sinistra del gioco. Elisa sta cercando una traiettoria diversa, tirando dalla parte destra, sfruttando la pendenza del campo per potersi inserire, solo che gli esce una boccia un po' lunga. Sì, un po' troppo lunga, strada perfetta ma boccia troppo lunga. Ripete il tiro ancora una volta sfruttando la pendenza, diciamo, sulla tavola vicina alla tribuna, ma anche in questo caso la boccia è lunga. Scivola via, ovvero 2 brutti errori per Elisa nell'accosto. Ha un'espressione di disappunto a tal proposito. Sembra quasi non capacitarsi degli errori commessi, cerca adesso con questa sua terza boccia di aggiustare la forza, in effetti ci riesce, sì. Però insomma ci sono ancora 3 bocce a disposizione di Lea Morano, vediamo se l'atleta dell'Osteria Grande di Bologna riuscirà a colpire la boccia di Elisa Luccarini. Tira, colpisce perfettamente, ne rimpalla una anche davanti, sì. Però non è molto influente. È una di quelle che contavano poco. Sta facendo un pensiero sul pallino, credo, Elisa. Sì. Sì. In effetti ha le 2 bocce là a fondo tavola che le potrebbero permettere di inserire 3 punti, invece sbaglia il tiro e ne paga 3. Sbaglia il tiro, fa ricostruire il gioco naturalmente Lea Morano, che ha una ghiotta opportunità per incasellare 3 punti che le vengono sportivamente concessi da Elisa, senza farli ritirare. E dunque andiamo sul punteggio di 5-1 a favore di Lea Morano nei riguardi di Elisa Luccarini, che è partita un po' contratta. Sì, diciamo, soprattutto oltre che i limiti che qualche volta denuncia sul punto, sta bucciando anche non molto bene, perché il tiro precedente ha fatto un foro per raccogliere e ora ha forato il pallino, quindi diciamo quello che era finora sempre stato il suo punto di forza non la sta sorreggendo. Sì, certo. Vediamo Lea Morano come al solito senza allungare di troppo il pallino, sempre verso la linea dell'acchito, la linea di partenza, e imposta benissimo Lea Morano con una boccia che va a bersaglio. Ricordiamo però che sì, sono 2 pezzi, ma Elisa parte sul pallino subito e dunque si deve muovere
In ogni caso il pezzo dichiarato, ancora un errore abbastanza brutto perché la boccia è passata a una quindicina di centimetri sulla destra del pallino. Non sta tirando benissimo. Sembra quasi stia giocando poco convinta. Vediamo adesso. Si decide per l'accosto nella speranza di incastrare la propria boccia magari in appoggio a quella dell'avversario, ma insomma è una giocata difficile, boccia indirizzata bene, anche la forza è sempre buona. Anche la forza è buona, però attenzione. Oltrepassa il pallino. Il punto rimane, però diciamo, ecco, sta cercando di limitare i danni. Tanto chiede il permesso di visionare il gioco da vicino, insomma situazione abbastanza piuttosto complicata. Sì, complicata, potrebbe optare per un tiro di volo oppure anche di Rafa, però sulla boccia, resta il fatto che la sua avversaria ha comunque a disposizione ancora 3 bocce e lei deve giocare già la sua terza boccia, dunque sì. Che sta diventando fondamentale anche perché, lo ricordiamo, Lea Morano, lo vediamo anche dalla sovrimpressione, c'è un errore nella sovrimpressione, però Lea Morano è in vantaggio per 5-1 nei confronti di Elisa Luccarini, contrariamente a quanto segnato dalla nostra grafica, quindi preghiamo la regia di correggere la grafica. Morano 5 e Elisa Luccarini 1 punto. Gioca discretamente anche questa boccia, ma non riesce ad appoggiarsi, no. E dunque situazione direi quasi disperata per Elisa Luccarini, contando appunto il fatto che la Morano conta 5 punti in tabellino. Comincia a diventare una coperta corta, perché sì. Se gioca boccia in fondo per ripararsi dal tiro al pallino può perdere lì, se gioca lì può perdere col pallino, quindi diciamo è una situazione complicata. Tira cercando di fare la boccia pulita, decide di tirare la boccia del punto, tira, fa una grande bocciata perché comunque non ha mosso nulla e così può anche sperare di salvarsi. Sì, con ogni probabilità Lea potrebbe tirare la boccia del primo punto nella speranza di farla carambolare sull'altra boccia, oppure anche al pallino, vediamo. Non abbiamo sentito sinceramente, la dichiarazione, no? Vediamo. Ha preso boccia e pallino, quindi sì. No, tirato la boccia. Come si sta muovendo l'arbitro, la rimette a posto, quindi ha sbagliato la tirata. La boccia non era bersaglio, quindi viene ricostruito il gioco per legittima e ovvia decisione da parte della campionessa del mondo Elisa Luccarini. E adesso 2 bocce a disposizione di Lea Morano, che finora non ha approfittato di questa favorevole situazione. Vediamo ancora un pochettino perplessa, indecisa forse sul da farsi. Credo stia valutando se provare a vincere lo stesso tirando pallino. Sì, ha deciso di tirare al pallino. Andiamo. Certo, se dovesse colpirlo potrebbe realizzare i 5-3-8 necessari per aggiudicarsi il primo set. Vediamo come andrà questo tiro. Si raccoglie, tira, purtroppo per lei sbaglia e adesso diventa complicato raccogliere, perché comunque il punto di Elisa è un punto stretto, sì. Sì, anche poco fuori bersaglio. Sì, anche il secondo comunque è una cinquantina di centimetri, ma insomma non è agevole da parte di Lea Morano, che però finora ha giocato molto molto bene, appunto. Ci hanno suggerito di parlare più bene. E rimane un punto di Noi Elisa. dobbiamo fare ancora più attenzione quando i giocatori sono da questa parte, vicino alla nostra postazione. Quando sono lontani là possiamo anche permetterci, come dire, di commentare in modo più sciolto. Siamo stati redaguiti. Intanto ha raccolto un punto Elisa, sì. E va sul 2-5. Ringraziamo anche la grafica che è stata corretta, ringraziamo Avelia HD, come sempre ricordiamo alla regia Andrea Colognese e Pablo Tarocco.
vediamo che Elisa ha sbagliato il pallino e Lea Morano ha riposizionato nella stessa zona di campo in cui hanno giocato finora, insomma. Sì, l'ha posizionato al centro, mentre Elisa voleva naturalmente cercare la tavola laterale per difendersi maggiormente nel punto. Tanto gioca una prima boccia di impostazione un pochettino corta, una 60 di centimetri. Vediamo Lea che si è posizionata un pochettino sulla destra del campo, ma ci sembra buona comunque questa boccia. Sì, come forza è buona. Togliere il punto. Di nuovo in accosto Elisa Luccarini nel tentativo di togliere il punto a Lea Morano, cercando di farla tirare il più possibile. Passa dall'altra parte, ma si allarga forse un po' troppo la sua boccia. Stecca in orizzontale, punto che rimane al rappresentante di Osteria Grande di Bologna. Credo che ora tiri, ecco. Elisa porta via, continua a difendersi da Lea, che sta giocando meglio di lei, soprattutto a punto. Sì, soprattutto a punto. Anche in questa tornata, come sempre è accaduto, 3 bocce a sua disposizione contro una sola di Elisa. Questa volta ne approfitta per il momento Lea Morano, che riconquista il punto, e dunque ultima boccia a disposizione di Elisa Luccarini. Tiro rischioso. Tira, colpisce, la fa pulita per sua fortuna e mette a terra 2 punti, con Lea che ha a disposizione ancora 2 bocce per cercare di riconquistare il punto. Penso che abbiamo interpretato male la bocciata di Elisa. Allora ha tirato sul pallino. Sì, è stato rimesso a posto il gioco, non me ne ero accorto neanch'io. No, la dichiarazione, avevamo frainteso la dichiarazione. Sì, avevamo frainteso la dichiarazione. Dunque 7 punti a terra virtuali per Lea Morano, che se dovesse inserire anche questa sua boccia si aggiudicherebbe il primo set. È un pochettino larga, forse anche corta, vediamo, forse solo 2 punti. Attendiamo la dichiarazione dell'arbitro, credo che stia misurando giustamente per correttezza e per verificare concretamente quanti punti siano a terra per Lea Morano. Sono solo 2 punti. Boccia giocata in maniera perfetta di forza, ha leggermente allargato la traiettoria e non è riuscita a entrare dentro la distanza del punto di Elisa, e si rigioca sul 7-2. Sì, match ball a disposizione di Lea Morano, che questa volta per questa volta ha fallito ancora una ghiotta occasione per aggiudicarsi il set. Aveva fallito anche nella tornata precedente in realtà, ma era una giocata un pochettino più difficile, sì, è complicata. Adesso aveva giocato le altre 3 bocce molto bene, invece con l'ultima non è riuscita ad entrare. Pallino questa volta posizionato sulla linea del volo opposta, quindi un pochettino più lontana. Sì, quasi sull'ultimo quadrante. Prima boccia di impostazione che se ne va via un pochettino. La boccia non è brutta, è a 45-50 cm dal pallino, però oltre. Va un pochettino verso la tavola laterale
Elisa per fare poi uscire la propria boccia nel canale verso il pallino. Non sappiamo se abbia forza a sufficienza per conquistare il punto. Sembra di no dal vivo, però serve la misurazione dell'arbitro per avere la certezza. Sono 2 punti da misurare con molta attenzione. No. Il punto non è fatto. Basterà Elisa toccare la propria boccia per fare il punto, però non ci riesce. Attenzione, al limite anche questa boccia che potrebbe essere scivolata via. Vediamo, attendiamo anche in questo caso la dichiarazione di Luca Casinelli, Frusinate, arbitro di partita. Misura con molta attenzione. Il punto è preso. Il punto è preso stavolta, toccherà a Lea Morano. Ha chiesto informazioni e giustamente per capire se vicino alla tavola laterale riesca a fare comunque il punto, ma lì si staccano e la sua boccia è praticamente perfetta. Va sul pallino. Attenzione, giustamente un'altra misurazione per capire se ha fatto 2 punti, se i punti siano uno solo oppure 2. Un punto solo preso. Potrebbe muoversi il pallino, potrebbe muoversi anche in senso laterale verso sinistra. Vediamo dopo il tiro di Elisa che cosa succederà. Tira Elisa, colpisce perfettamente, sì, e conquista il punto nonostante stia tornando l'altra boccia. Ecco, lo rivediamo dal replay fornito dalla regia di Avelia HD. E Lea Morano costretta a cercare di rifare il punto, la gioca ancora bene come direzione, vediamo la forza, rimane un pelo corta. Sì, carente, non è scesa perché insomma è mancata proprio un grammo di forza, sono mancati almeno 2 giri di boccia per conquistare il punto. Ultima boccia a disposizione di Lea Morano e ultima boccia per Elisa Luccarini. Vediamo arrivare questa boccia della bolognese Lea Morano che conquista il punto. Oltrepassa pallino, però diciamo la boccia è bersaglio con lo stesso. 2 pezzi, ultimo tiro per Elisa che sbaglia nuovamente e dunque set che se ne va a favore di Lea Morano, che si aggiudica questo primo set per 8-2. Bene, allora a fra poco amici per il secondo set dell'incontro fra Lea Morano, Osteria Grande Bologna, che si è aggiudicata questo primo set, e la campionessa del mondo Elisa Luccarini della Flaminio di Roma. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Bene, un cordiale saluto di nuovo agli appassionati di bocce da Giorgio Macellari, in compagnia con uno dei responsabili della Commissione Tecnica Federale, Sergio Poggianti. Per questo secondo set dell'incontro fra Elisa Luccarini, che sta proprio giocando in questo momento con le bocce verdi, e Lea Morano dell'Osteria Grande Bologna, che ha le bocce arancioni. Fa rimettere a posto il pallino Lea Morano, naturalmente a proprio vantaggio, perché la boccia di Elisa Luccarini aveva compiuto più di 50 cm, dunque c'era una regola di vantaggio a favore proprio di Lea Morano. Adesso conquista il punto la campionessa del mondo e costringe con ogni probabilità al tiro la stessa Lea Morano. L'arbitro sta controllando se Elisa, nello spostare il pallino, abbia messo in terra 2 punti. Bocciata. Un punto solo per Elisa. Bocciata complicata. Colpito pallino? Sì, regolare però, perché era bersaglio. Perfetto. Era bersaglio, si è mossa anche la boccia, dunque sì, tiro regolare. E punto che rimane a Elisa Luccarini in fondo tavola, con il pallino proprio al centro della corsia, incollato più o meno alla tavola di fondo, mancheranno pochi centimetri. Con Lea Morano che gioca questa boccia da tavola a tavola alla ricerca del punto. Ci sembra buona sia come direzione sia come forza, si avvicina notevolmente al pallino e conquista il punto senza rischiare di andare alla tavola di fondo. Avete sentito la dichiarazione della campionessa del mondo, tira il secondo punto, riesce la giocata, ha raccolto, diciamo così, il pallino e dovrebbe aver conquistato il punto. Adesso attendiamo, perché dalla nostra postazione, anche dalla videata, spesso ci sono delle illusioni ottiche. Sì, delle illusioni ottiche. Vediamo, infatti sta misurando l'arbitro di partita, Luca Casinelli di Frosinone, e approfittiamo di questo momento. Infatti il punto è prima, ecco. Punto è prima e Elisa decide per un tiro lento alla boccia del punto, tira, colpisce perfettamente e realizza almeno 2 punti. Attendiamo la dichiarazione dell'arbitro. Forse guardava il terzo. 2 punti per Elisa. Elisa ha assistito alla partita di Marco Luraghi prima. Lo sta si è emulando. lasciata ispirare, non col sottomano però il tiro lento, ma col sopramano, però sì. Attenzione, è un po' lunga questa boccia di Lea Morano, se la fa annullare. Dunque andiamo sul 2-0 a favore di Elisa Luccarini in questo secondo set. Stavo dicendo che sarebbe anche giusto sottolineare l'opera dei tanti volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Naturalmente, a parte le menti direttive, poi c'è sempre bisogno, non solo nel nostro mondo ma nello sport in genere, del volontariato, di coloro che prestano la loro opera con molta generosità e che consentono all'intero movimento boccistico di preparare questi grandi eventi. Sì, perché noi, essendo
purtroppo uno sport povero, abbiamo bisogno di manovalanza non retribuita e quindi c'è da farne un plauso comunque a tutti quelli che si sono adoperati. Pallino poco dopo i 14 metri per Elisa Luccarini, che va vicinissima al pallino e costringe al tiro Lea Morano, che colpisce bene. C'è una carambola sul pallino che si avvicina alla tavola di fondo, si avvicina anche la boccia di Lea Morano, che conquista il punto. La Elisa Luccarini a tagliare tutta la corsia nel tentativo di conquistare il punto della Morano, che comunque dista a 1,5 metri e non dovrebbero esserci molte difficoltà. Ci sembra buona la boccia di Elisa, non dovrebbe toccare la tavola di fondo, in effetti è così, e conquista un punto, un bellissimo punto per Elisa. E infatti vediamo che Lea Morano si è già disposta per il tiro alla boccia del punto. Tira, colpisce, non la colpisce al verso, però c'è una carambola sul pallino che si rialza e attenzione, il punto rimane ad Elisa, però insomma si è allargato il gioco e adesso la Morano non dovrebbe avere difficoltà nel conquistare il punto. Il pallino si è rialzato di 1 metro circa rispetto alla tavola di fondo e si trova a una 60 di centimetri, forse poco meno, rispetto alla tavola laterale sinistra. Giocata già la boccia da parte di Lea Morano, ci sembra una buona boccia che arriva a conquistare il punto e si posiziona a una 40 di centimetri davanti al pallino stesso. Dunque ottima davvero la giocata di Lea Morano. E al tiro di nuovo la campionessa del mondo Elisa Luccarini. Tira, colpisce, attenzione, rimpallo sul pallino. È stata una tirata sfortunata. Sì. Diciamo che ancora 2 punti per la Morano, attenzione, 2 punti per la Morano. Avete sentito da Luca Casinelli, l'arbitro di partita, che il punto della Morano è situato a 90 centimetri dopo il pallino. La posizione non è difficile, è solo questione di forza. Attenzione, perché ci sembra un pochettino lunga la boccia di Elisa, passa il pallino, attenzione, per sua fortuna si appoggia nella boccia di Lea Morano e conquista il punto. Un tiro abbastanza arrischiato, perché ha rischiato di annullare sul pallino e avrebbe tralasciato 3 punti all'avversario praticamente fatti. Sì. Intanto cerca di rispondere Lea Morano, di conquistare a sua volta il punto. Ci sembra ben giocata anche come forza la boccia della rappresentante di Osteria Grande di Bologna, che conquista il punto e conquista il suo primo punto e si va sul punteggio di 2-1 a favore di Elisa Luccarini. E riprende a impostare la giocata la Lea Morano, sempre più o meno verso la linea del volo opposta, allunga un pochettino la giocata Lea Morano. E probabilmente confida in una miglior qualità punto e quindi tende ad allungare il pallino. Certamente, vediamo questa sua prima boccia in impostazione che si allarga leggermente verso sinistra a una 40-45 centimetri, l'arbitro dice 50. Rispetto al pallino gioca più dritta per dritta la boccia Elisa Luccarini. E rimane probabilmente corta. Sì, fa un po' fatica ogni tanto a trovare la forza giusta, anche nell'ultima tornata era lunga la boccia che aveva giocato. Sì.
questa ci sembra sicuramente tirata molto meglio. Il punto questa volta penso che lo prenda. Sì, assolutamente, buona. Si ferma e va a conquistare il punto con Lea Morano, indotta credo al tiro. Questa boccia di Elisa Luccarini molto molto bella. Concentrata la Lea Morano, tira, colpisce e allontana la boccia avversaria, dunque riconquista il punto. Di nuovo l'accosto, dritta per dritta Elisa Luccarini, direzione ancora buona e ci sembra anche che abbia indovinato di nuovo la forza, dunque ha sentito forse le nostre critiche e ha risposto sul campo, come è giusto che sia. Esatto. Ci ha detto che dovevamo parlare più piano, che sentiva, quindi evidentemente ha sentito. Attenzione perché il pallino guarda sulla destra. Vediamo come colpirà la Morano, che colpisce dritto per dritto. Attenzione, una serie di carambole, arriva anche la boccia della Lea Morano e forse conquista il punto, ma chi lo sa. Attendiamo la dichiarazione di Luca Casinelli. Sono 3 bocce proprio vicine al pallino. Facciamo davvero fatica a comprendere, noi abbiamo un'angolazione che non ci consente proprio di valutare la giusta distanza tra le bocce e il pallino. Una delle bocce della Luccarini dovrebbe essere fuori, dovrebbe misurare solo una boccia. Boccia ha conquistato il punto la Lea Morano, è proprio la boccia arancione che vedete in mezzo alle 2 bocce verdi, è quella che tiene il punto e va a osservare da vicino la giocata Elisa Luccarini per capire che cosa fare. È una bocciata, cioè una giocata che il tiro sulla boccia del punto potrebbe essere pericoloso, perché c'è il rischio che possa rimpallare tutte le sue. Ricordiamo che ci sarebbe anche l'opportunità di tirare alla boccia corta, e l'abbiamo già detto e ridetto, insomma viene attuato il regolamento che poi sarà in vigore dal 1 gennaio 2022 e quindi la possibilità di tirare alla boccia corta, eventualità che peraltro in tutte le partite finora non è che sia stata attuata in maniera insomma così attenzione, tira il punto, tiro lento ancora una volta da parte di Elisa che tira la boccia del punto, ci sembra buona la direzione, la spela e forse non riesce a cambiare, a togliere il punto alla Morano. Vediamo. L'ha proprio spelata, un bel tiro comunque, ecco, lo rivediamo, ha presa proprio un pizzichino e non è riuscita a spostarla, avrebbe messo a terra 3 punti. Come ho detto prima, l'Uraghi Docet, quindi. Ha preso il punto. Il punto è preso. E adesso tocca a Lea Morano andare a visionare da vicino la giocata. A proposito, abbiamo sottolineato più volte insieme con Rodolfo Rosi che soprattutto nel secondo set tra Marco Luraghi e Luca Viscusi, insomma, abbiamo assistito a delle giocate fantasmagoriche sotto il profilo balistico, perché per carità, senza ombra di dubbio. Poi sulle scelte di gioco sono state opinabili, però diciamo che dal punto di vista spettacolare Marco ha dato in là a una serie di giocate. Sì, poi pallini a go-go. Sì, assolutamente. Tira credo alla boccia del punto, vediamo. Sì, indubbiamente ha tirato la boccia del punto, l'ha colpita, c'è un rimpallo sul pallino. Conquista il punto. Il punto è preso, sì. E dunque 2 pari in questo secondo set, dopo che, lo ricordiamo, Lea Morano si è aggiudicato il primo set per 8-2. E riallacciandoci al discorso di prima riguardo al tiro sulla boccia corta, probabilmente o ancora non è stato metabolizzato bene dai giocatori, perché comunque sia una novità dell'ultimo minuto, nel senso che fino ad oggi hanno giocato col vecchio regolamento, quindi non avevano quel tipo di opportunità.
oppure ci può essere proprio una scelta a priori in cui i giocatori di questo livello, se devono andare a togliere i punti a tavola, preferiscono tirarcela con le mani piuttosto che affidarsi a un colpo sulla corta. È certamente così. Intanto imposta non male Lea Morano, boccia è corta davanti al pallino, ecco, adesso la vediamo e purtroppo per lei Elisa Luccarini ancora una volta non trova la forza giusta e lascia punto a terra per Lea Morano. Vedete la sua espressione un po' assorta, ci riprova sempre a tagliare un pochettino la corsia dal centro del gioco verso destra. Sembra corta anche questa. È ancora corta la sua boccia, non riesce proprio a autoregolarsi, insomma a dosare un pochettino, a trovare la meglio. spinta giusta. Sì. Vedete, adesso non sa che fare, no? Perché è diventata una tirata complicata, perché sì, è difficilissima la bocciata e è complicato anche andare a punto senza far nulla sulle sue. Vediamo se riesce a fare. Adesso può darsi che cerchi di giocare la sua boccia, penso che a cercare di conquistare il punto forse da un'altra posizione. Ecco, vediamo. Credo che provi a passare fra tavola e boccia, sì, e potrebbe essere risolutiva per lo ecco, si è riaperta fuori. È diventata una bocciata, no, è comunque complicata. No, complicata. È comunque complicata. Crediamo che la veda un pochettino la Lea Morano, ma non è semplice. Lei fra l'altro è destra, quindi certo, non è semplice per un destro questa raffata. Infatti colpisce corto. Naturalmente fa ricostruire il gioco Elisa Luccarini, si era spostato anche il pallino e naturalmente bocciata sbagliata da parte di Lea Morano, che non so se abbia, qui mi devi aiutare, non so se abbia fra le sue caratteristiche anche il tiro di volo. Personalmente l'ho vista poco. No, diciamo che non è uno dei suoi colpi migliori. E poi magari a metà campo. Esatto, sì, comincia a essere una distanza abbastanza importante per tirare al volo. Comincia a essere una distanza importante per gli uomini, figuriamoci anche per le ragazze. Sì, sono poche le specialiste, insomma, le specialiste, quelle che si arrangiano e riescono a tirare al volo in un certo modo. Adesso è stata anche abbastanza fortunata in questo caso, infatti chiede scusa sportivamente all'avversaria Lea Morano perché ha smezzato la boccia corta della Elisa ed è andata a fare il punto. Sì, è passata in maniera molto vicina al dar 2 punti a Elisa, e invece si è sistemata in una posizione di vantaggio nello scatto. Sì. Situazione davvero complicata, potrebbe tirare di volo Elisa perché lei sì che ha nelle corde questa cosa. Questa possibilità non è facile, non è una bocciata facile, c'è comunque la possibilità di scarico sulla sua anche al volo, possibilità di scarico sul pallino, ma no, credo che opti per il punto. Tira di volo. Sì, alla fine si decide per il tiro di volo. Attenzione, sono buone entrambe le bocce della Morano, però ricordiamo che deve muoversi sempre il pezzo dichiarato. Al volo, alta da parte della campionessa del mondo. E dunque punto a terra per Lea Morano, che se lo tiene stretto non gioca la boccia a disposizione, e dunque si prosegue con il punteggio di 3-2 a favore di Lea Morano, che già si è aggiudicata il primo set per 8-2.
Sì, ci sembra, onestamente, almeno questa è la mia considerazione, puoi naturalmente anche controbattermi, mi sembra di poter dire che Elisa Luccarini non mi sembra in splendide condizioni di forma, né in accosto e neanche nel tiro. Ha sbagliato anche questa bocciata, l'ha sbagliata anche di parecchio, con un'alzata un po' esagerata, eccessiva. Sì. Esatto. Diciamo che i due campioni del mondo, lei e Gianluca Formicone, non sono arrivati a questo appuntamento nella forma migliore. E vediamo se verrò smentito. E vediamo se anche questa volta magari prova a smentirci sul campo. Noi ne saremmo lieti naturalmente per lo spettacolo, lo diciamo sempre, non perché noi tifiamo per l'uno o per l'altra, ma tifiamo per il gioco. Esatto. Intanto conquista il punto Elisa, va leggermente oltre il pallino, ma comunque gioca una bella boccia, e toccherà adesso a Lea Morano cercare di incastrare la propria boccia tra quella di Elisa e il pallino. Sempre a sfruttare un pochettino la pendenza del campo da questa parte vicino alla tribuna, quasi colma anche oggi, bella la boccia di Lea, vediamo se è sfuggita via o se ha conquistato il punto. È proprio scappata via, seppur di poco, e dunque terza boccia per Lea Morano, punto a terra per ora ancora di Elisa Luccarini. Ancora una volta in accosto Lea Morano, buona anche questa sua boccia, vediamo, potrebbe questa conquistare il punto se non si allarga troppo. Sì, stecca in verticale da parte dell'arbitro Luca Casinelli. Boccia del punto per Elisa, che colpisce, ma c'è uno scarico sulla sua boccia, e dunque 3 punti a terra per Lea Morano, 2 abbastanza stretti. Adesso vediamo. Io penso che in altri momenti avrebbe tirato il pallino. Elisa Luccarini con la doppietta avrebbe tirato il pallino, sicura di colpirlo con una o con l'altra boccia. È in fase conservativa, però lascia 2 punti a terra per Lea Morano. Non vuol lasciare andare via la partita, però ha fatto la scelta probabilmente più difficile per come sta giocando. Sì, forse attenzione perché anche questa se ne potrebbe andare via, potrebbe lasciare 2 punti a terra sempre per Lea Morano, che ha la possibilità, l'opportunità di sta pensando a tirare alla verde, ma io penso che con 2 punti a terra, insomma, che vada a punto. C'è solo da cercare di inserire il terzo punto, anche perché era eventualmente una scelta di gioco difficilmente comprensibile. Sì, no? Certo. Attenzione, vediamo un po', carente di forza, dunque 2 soli punti, si va comunque sul 5-2 a favore di Lea Morano, con Elisa Luccarini che, dico la verità, personalmente non mi ha convinto con questa scelta, non perché abbia sbagliato le bocce a punto, ma proprio concettualmente non mi è piaciuta, nel senso che non stai giocando tanto bene, sei la campionessa del mondo, hai 2 bocce a disposizione, a mio parere, mi permetto di dirlo, poi naturalmente con tutto il rispetto dovuto, tiri al pallino, hai 2 bocce in fondo, tiri al pallino, cerchi di fare gioco e mettere in difficoltà l'avversario. Anche perché per raccogliere in questo tiro avrebbe dovuto giocare 2 bocce di una difficoltà altissima. Esatto. Col rischio comunque di fare massimo un punto. Certo. E quindi la scelta di tirare il pallino, se giochi
una tirata sul pallino, poi hai anche la possibilità di giocarti una bocciata importante alle tavole per realizzare. Sbaglia di nuovo Elisa Luccarini. Sì, non si sente, ecco, adesso a sua, come dire, scusante, no? Lei stessa probabilmente non si sente centrata e allora fa una scelta di gioco, e quindi ha operato questa scelta che appunto noi non abbiamo condiviso. Lo ribadiamo ancora una volta, lo diciamo con tutto il rispetto per i giocatori e le giocatrici che sono in campo. Ecco, anche da queste cose, no? Denotano un certo nervosismo, comprensibile, comprensibile. Guarda, ha giocato invece una ottima boccia l'Elisa dopo il suo sbaglio. Secondo me fa fatica a rimanere in partita, sì, perché quando uno gioca e sente tutti i rumori fuori vuol dire che con la concentrazione non è al massimo. Vediamo se ne approfitta Alea Morano, ne approfitta, sì, c'è una carambola sul pallino, ma è sempre in vantaggio di boccia, sì. Lea Morano, non dimentichiamolo. Un punto solo per lei, credo, sì, un punto lo conferma anche l'arbitro frusinate Luca Casinelli. Elisa Luccarini all'accosto con Lea Morano in vantaggio di boccia su Elisa. Dovrà cercare di colpire un paio di volte per realizzare il suo punto. Tanto bella questa boccia di fianco al pallino, sola, indotta al tiro, ancora una volta Lea Morano. Tira, colpisce, ne prende un pizzico, attenzione, forse riesce a conquistare il punto. Il punto è comunque preso. Si dispera un pochettino Elisa. Sì, diciamo che non l'ha aiutata la fortuna in questa partita finora e ne avrebbe avuto bisogno, certo. Perché comunque sia non è centratissima, quindi. E fra l'altro anche in questo caso a fondo tavola la sua avversaria ha due bocce, lei una sola, e quindi è un po' costretta ad affidarsi al possibile errore dell'avversaria per cercare di raccogliere il punto. Sì, perché poi quando non sei centratissimo e devi navigare contro vento è complicato. Tanto gioca comunque una bella boccia e adesso Lea Morano sta pensando alla possibilità di tirare anche al pallino. Però il pallino senza impallare la boccia di Elisa davanti. Boccia del punto, boccia del punto, ha deciso alla fine. Tira, colpisce, fa un punto. Aveva anche l'intenzione di andare a carambolare sull'altra e comunque intanto ha raccolto un altro punto, si porta sul 6-2, comunque un buon vantaggio agli 8. A poco si avvicina alla conclusione anche di questo set. Vediamo se Elisa ritroverà, diciamo, la concentrazione, la forza mentale, quello che i napoletani definiscono cazzimma per rientrare in partita, no? Lo spirito agonistico, diciamo così. Andiamo abbastanza sconsolata. Intanto Lea Morano imposta il gioco poco dopo la linea d'acchitto. Questa sembra un po' bassa di traiettoria, la boccia. Questa stavolta era perfetta di forza, ma laterale, a una 70 di centimetri dal pallino. Gioca dritto per dritto Elisa Luccarini, ci sembra buona questa sua boccia. Sì. Si sta avvicinando al pallino. Diciamo che in queste ultime due tirate si è abbastanza stretta a punto. Vediamo se fosse il preludio a una possibile rimonta.
Intanto vediamo Lea Morano che sbaglia, attenzione. Adesso una boccia sbagliata a punto, un tiro sbagliato. Le soluzioni sono o stringere oppure avere il coraggio di tirare ancora sperando in una carambola favorevole sul pallino. Ma io penso che vada a punto, vada a chiudere. No, tira. Io al posto suo tirerei, sai perché? Perché comunque poi l'Elisa tirerebbe comunque sulla sua boccia, quindi tira, colpisce, intanto la fa pulita, eleva un punto e si copre il fondo. E anche se Elisa conquista il punto, come probabilmente farà, ha ancora la boccia per stringere, cercare di impedire alla campionessa del mondo di fare troppi punti. Vediamo. È vero, però così lascia a Elisa 2 bocce in mano per poter decidere quello che col gioco aperto adesso questa è quella decisiva per l'esito del tiro. Si può capire. Ha tirato molto bene. Ha tirato molto bene, ha proprio posizionato la sua boccia lì davanti. Come dico sempre io, l'avrei messa lì con le mani, proprio in quella posizione. Se uno avesse potuto scegliere dove metterla, quella era la posizione. E credo che se Elisa non tiri, deve rischiare questo tiro, cercare di farla pulita e vedere se rientra a fondo tavola la sua boccia. Tira di volo, tira di volo Elisa al secondo punto. Tira, colpisce perfettamente. Non esce. La sua boccia, però può giocare per 2. Ha l'opportunità di raggranellare 2 punti in accosto e se fosse così andrebbe comunque sul 4-6, riaprendo concretamente il set. E entrando in partita. Bocciata decisiva, bella anche per Elisa che gioca bene, anche questa boccia a punto, dunque segni di ripresa per la campionessa del mondo che si porta sul 4-6, è davvero una bella giocata di volo, finalmente, insomma l'abbiamo un po' evocata, e le abbiamo dato una mano in questo senso. Diciamo che i 7 all'8, il fascino dei 7 all'8 è questo, che in una tirata può rovesciare la partita, quindi uno quando entra in bazzica, come si suol dire, ha un tiro da una possibile vittoria, perché a 4-6 ha un tiro dalla possibile vittoria, diventa interessante. Guarda, proprio nella giornata di ieri, non so se tu abbia avuto modo di vedere, nell'incontro fra Fabio Palma e Mattia Visconti, Palma si era aggiudicato il primo set, il secondo set era davanti per 7-4 e con una giocata, diciamo, di grande abilità, condita da un pochettino di fortuna, ma con grande abilità, Mattia Visconti è riuscito a fare 4-4-8, quindi poi a cercare di aggiudicarsi l'incontro ai pallini. Per fortuna Fabio Palma poi ha vinto, ha passato l'incontro, ma praticamente aveva quasi perso una partita già vinta, no? Quello che dicevi tu, insomma, no? A 4 si è in partita. Adesso Elisa di nuovo ha impostato piuttosto male, però Lea Morano le ha lasciato un pochettino di spazio, di spazio per oltre il pallino. Per potersi incastrare. Gioca bene Elisa, che è rientrata, ci sembra. In questa è una bella boccia, può diventare una bocciata complicata perché ha la sua sotto rimpallo, quindi deve fare una gran bella bocciata per non muovere la sua. Penso che cercherà di andare in mezzo per colpire anche il pallino. Tiro, Lea Morano colpisce la boccia, ma
carambola sulla Sì, sua sì. e riconquista il vantaggio di Boccia e Elisa. Vantaggio di boccia di nuovo per Elisa Luccarini e dunque vediamo Lea Morano di nuovo in accosto a cercare di riconquistare il punto qui poco dopo i 14 metri. Oddio, sembra. Sì, no, No, arriva, passa. Sì, No, arriva. sembrava che andasse in boccia sulla boccia di Elisa, invece è Arriva passata. tranquillamente, lascia ancora 65. Elisa adesso è un po' indecisa se tirare di volo oppure venire in accosto. Alla fine si decide per tentare anche magari se possibile di fermare una boccia e mettere un po' in difficoltà la Lea Morano. Vediamo innanzitutto se riesce a prendere, perché comunque non è una bocciata semplice, bocciata complicata. Colpisce perfettamente, brava Elisa. Bravissima. Davvero tornata in partita, abbiamo già visto, tornata in partita, mette a terra 2 punti. Si è svegliata la campionessa. Sì. Lo sai, prima quando c'era in svantaggio Nanni, no, a un certo punto nel secondo set, quando ho visto che stava recuperando, ho fatto un paragone con Francesco Totti, no, quando avevano definito che aveva gli occhi da tigre, quando tirò il rigore contro l'Australia, no, nei campionati del mondo di calcio. Ecco, in questo momento mi piacerebbe osservare da vicino gli occhi di Elisa per vedere se c'ha l'occhio da tigre. Ma qui non c'è bisogno però di avere gli occhi da tigre, perché Lea Morano questa volta ha sbagliato. La sua boccia è andata lunga, attenzione perché l'arbitro deve fare una misurazione più accurata, perché potrebbe avergli addirittura lasciato tutti e 2 i punti. Attenzione, misurazione importante anche in questo caso. Comunque credo che Elisa verrà comunque a punto, perché anche se fosse un punto solo, toccando la sua può fare 3 potrebbe fare 3 punti ugualmente. Attenzione, intanto sentiamo la dichiarazione dell'arbitro, che è molto importante. Vediamo, un punto solo. Ecco, ormai Elisa è partita. Sì. Vuole scaldarsi e vuole scaldare la platea con il volo. Scelta che non condivido, ma fa niente. Speriamo che colpisca. Colpisce e fa 2 punti. Elisa fa 2 punti. Forse ha tirato di volo perché ha attentato ai cronisti. Ha tentato i cronisti, sì, è ufficiale, adesso glielo diremo. Adesso davvero di nuovo mi piacerebbe vedere, vedi, questo sguardo. Sì, è più serena, è meno tirata. Comunque vada a finire, è tornata in partita e noi siamo contenti di questo, ribadiamo, non perché tifiamo per Elisa o per la Lea Morano, ma perché tifiamo proprio per lo spettacolo e naturalmente con la campionessa del mondo tornata in auge possiamo assistere a delle belle giocate. Anche perché vederla giocare come aveva giocato fino a un quarto d'ora fa era, voglio dire... Intanto siamo sul 6 pari e la prima boccia in impostazione da parte di Elisa Luccarini non è affatto male, e questa di Lea Morano se ne scivola via molto lontana dal pallino. Forse ha accusato il colpo. Dopo qualche esitazione tira, non sappiamo se alla boccia. Penso il pallino tiri. Al pallino, sì. Il pallino si mette in direzione anche della sua boccia. Tira, colpisce perfettamente, bravissima Lea Morano. Ottimo gioco il suo, e adesso vediamo se Elisa magari con una tirerà la sua boccia corta, probabilmente.
tira la sua corta. Terzo punto per Elisa che colpisce, attenzione, va proprio vicino al pallino, e si appoggia appoggia sulla boccia della Lea Morano e conquista il punto. Si è scaldata la partita. Sì, infatti vediamo il pubblico più attento. Prima abbiamo intravisto anche un'espressione di Jessica Gelosi presente qui, che sarà una delle giocatrici impegnate, anzi numero 1 del ranking, dobbiamo dirlo, quest'anno. Grande talento anche lei. Sì, sì. Beh, Jessica aveva sospeso l'attività per diverso tempo. Al tiro Lea Morano, attenzione. Tira alla voce del punto. E sbaglia e colpisce la sua. Fa ricostruire il gioco. Ma francamente forse si sarebbe potuto fare un pensiero a lasciare buona la giocata. È vero che una volta i miei antichi maestri dicevano una boccia quando è nulla bisogna tirarla fuori. Non gioca più, è fuori dal campo, non gioca più. Però adesso, al di là delle battute, quantomeno una riflessione si poteva fare. Decide per l'accosto con l'ultima sua boccia Lea Morano. Ricordiamo, punteggio recita 6-6 e a terra c'è il 7° punto per Elisa Luccarini. La bocciata adesso per lei era complicata, perché avesse carambolato la sua gli avrebbe lasciato una prateria per vincere, quindi così comunque deve mettere il secondo su 50 centimetri. Quindi. Doppia opportunità per Elisa Luccarini, che ha per terra il 7° punto virtuale. La direzione è perfetta, dobbiamo solo vedere la forza. Sembra anche la forza se buona. Inserisce questa boccia, vince il secondo set. Finisce questa partita. È tornata Elisa. Sì, è tornata Elisa Luccarini. E vediamo adesso questo spareggio ai pallini. Spareggio ai pallini, ricordiamo ancora una volta 9 tiri ai pallini, 3 sui 14 metri, altri 3 con il pallino posizionato sui 19 metri e altri 3 tiri con il pallino posizionato nella parte centrale sui 24 metri. Dopo i primi 9 tiri, in caso di parità, si riposizionerà il pallino sulla linea di acchito e si andrà ai tiri a successione, uno per giocatrice, e la prima che sbaglia è fuori. Ricordiamo anche un'altra particolarità di questa formula, l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo a beneficio di coloro che si sono collegati magari da poco in diretta streaming. Le 3 vincitrici di questi 3 incontri del femminile accederanno direttamente alle semifinali, mentre le 3 perdenti si affronteranno proprio ai pallini per determinare la quarta semifinalista. Poi ci sarà, credo, il sorteggio per le semifinali del femminile. Credo che sia così. Sì, no, l'accoppiamento non è predeterminato nel femminile, al contrario invece del tabellone maschile. E approfittiamo di questo momento per ricordare che i semifinalisti maschili sono Francesco Santoriello, Giuliano Di Nicola, Alfonso Nanni e Luca Viscusi. Intanto è partita Elisa Luccarini, sbagliando il primo. ha sbagliato il primo tiro. Sta cercando la posizione. Tira e colpisce. Evidentemente dovrebbe aver valutato qualcosa sul campo che l'abbia. Vediamo il terzo Tiro per Elisa, altro colpisce. centro, dunque 2 punti per Elisa Luccarini con questi primi 3 tiri. Adesso toccherà a Lea Morano tirare
al pallino ai 14 metri, 3 tiri a sua disposizione, 2 centri per Elisa Luccarini. Parte la Morano, ma è basso il tiro, alzata la mano da parte del giudice di linea. Sì, giudice di linea, dunque pallino non valido, ancora 2 tiri a disposizione per Lea Morano. Tira e sbaglia. Attenzione. Ancora un tiro a sua disposizione. E sbaglia anche sbaglia nuovamente, dunque 3 brutti errori per Lea Morano e vantaggio già considerevole per Elisa Luccarini. E questa è la formula, con questo tipo di formula di gioco il tiro al pallino diventa fondamentale, perché quando giocano giocatori o giocatrici di livello molto vicino spesso si va allo spareggio. Adesso attenzione, perché se mai per caso Elisa Luccarini dovesse colpire 2 o 3 pallini, metterebbe in grande difficoltà Lea Morano e colpisce il primo. Colpisce il primo, andiamo già sul 3-0 a suo favore. Dunque altro centro per Elisa Luccarini. Attenzione, secondo tiro per la campionessa del mondo, questa volta sbaglia abbastanza nettamente sulla destra del pallino, a una quindicina di centimetri, boccia che le è uscita proprio male. Terzo tiro a sua disposizione con il pallino posizionato ai 19 metri. E sbaglia anche sbaglia questa. Nettamente, allarga un po' le braccia, un po' sconsolata, anche scordinata per il modo in cui ha sbagliato. È arrivata abbastanza scordinata sulla bocciata. Vediamo se Lea Morano riesce ad avvicinarsi a Elisa. Lea Morano tira, colpisce, quindi si va sul 3-1 a favore di Elisa Luccarini, però 2 tiri ancora a disposizione per Lea Morano. Si raccoglie, lancia la boccia, colpisce nuovamente, quindi 2 centri per lei, 3-2 a favore di Elisa Luccarini, e sarebbe molto importante per Lea Morano adesso colpire il terzo pallino e per andare alla pari, insomma, no? Sì, allo spareggio all'ultima riga. Sì. Attenzione, tira, lo sbaglia. Dunque 3-2 a favore di Elisa Luccarini. Un pallino di vantaggio all'ultimo segno non è poco. No. Anche perché se Elisa dovesse toccarne uno la metterebbe in seria ambush, nel senso che sarebbe costretta praticamente per vincere a colpirli tutti e per salvarsi almeno 2. Sì. Vediamo, pallino all'ultima linea. Cambia posizione Elisa. Tira, c'è passata molto vicino stavolta. Infatti era convinta di averlo colpito dall'espressione che ha avuto. Sì, stavolta va veramente molto vicino al pallino. Ci riprova, ancora 2 tiri per lei, è comunque in vantaggio 3-2. Tira, lo colpisce, potrebbe essere il pallino decisivo. Sì. Usiamo il condizionale naturalmente. Assolutamente sì, perché poi rispetto anche per la sua avversaria. Poi su questo tiro al pallino abbiamo visto delle sorprese incredibili. Ultimo tiro per Elisa, bello anche questo. Questo è pesantissimo. Sì, questo è pesante perché si porta sul 5-2. Lea Morano è costretta a colpire 3 pallini su 3 per andare 24 a oltranza. Sì. Attenzione, se dovesse sbagliare un pallino, Elisa Luccarini passerebbe in semifinale. Attenzione, tiro della Lea Morano che sbaglia il primo e dunque Elisa Luccarini è in semifinale. Insomma, tirando fuori davvero gli artigli
nel secondo set è riuscita a recuperare il set di svantaggio e poi ai pallini ha dominato l'avversario. Dunque Elisa Lucarini, prima semifinalista del tabellone femminile. A fra poco amici per la partita tra Jessica Gelosi e Marina Bracconi. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Di nuovo un cordiale saluto agli appassionati di bocce da Giorgio Macellari, di nuovo collegati con il bocciodromo di Boccaporco di Terni, in occasione del Master maschile e femminile della FIB sezione specialità Raffa. State osservando la seconda partita del settore femminile. Infatti il Master era riservato ai 16 migliori atleti del ranking nazionale e alle 6 migliori giocatrici del ranking nazionale. Impegnate in questo momento sulla corsia Marina Bracconi dell'Osteria Grande di Bologna, quella che vedete inquadrata e che ha le bocce sul colore azzurro, mentre di fronte a lei c'è Jessica Gelosi, prima nella posizione del ranking della Fontespina di Macerata, che ha le bocce, come vedete, gialle e rosse. Accanto a me sempre Sergio Poggianti, membro della Commissione Tecnica Nazionale. Salutiamo di nuovo. Di nuovo, buonasera a tutti. Mentre osserviamo Jessica Gelosi effettuare questo tiro sulla boccia del punto della Marina Bracconi, c'è un rimpallo sul pallino subito che va a fondo tavola e il punto che rimane a Marina Bracconi. Una partita che si preannuncia abbastanza interessante sotto il profilo tecnico. Sì, perché sono due giocatrici che comunque anche loro nella bocciata hanno un ottimo riscontro. Giocatrici soprattutto imprevedibili, hanno dei colpi, possono sforare dei colpi importanti, quindi si assisterà comunque, sono convinto, a un incontro di alto livello. Intanto gioca una prima boccia importante da tavola a tavola Jessica Gelosi, conquistando subito il punto, e Marina Bracconi impegnata in questo tiro di raffa a fondo tavola. Non colpisce. Intervento del VAR comunque, sì. Intanto chiamata la VAR e l'arbitro Giampaolo Alonzi di Frosinone che viene ad osservare il monitor. In ogni caso la bocciata è nulla e intanto però c'è la visione da parte di Giampaolo Alonzi, chiamato dalla VAR a determinare se la giocata fosse in origine valida oppure no, e c'è un cartellino bianco di avvertimento nei confronti di Marina Bracconi. Ricordiamo, se non vado errato, Sergio, che c'è un cartellino bianco di avvertimento, poi c'è un cartellino giallo, ma sul terzo cartellino diventa rosso, c'è l'espulsione praticamente del giocatore o delle giocatrici dal campo. Questo è molto importante. Stessa cosa avviene per l'introduzione di questa nuova regola, per cui quando si gioca l'ultima boccia, se in accosto non si può passare la terza linea, tanto per essere chiari, e se si gioca con il tiro l'ultima boccia non si può passare la metà campo prima che l'arbitro ti dia il permesso che si siano posizionate le bocce. Diciamo che lì tanto abbiamo assistito a due giocate di gran pregio, prima da parte di Marina Bracconi, poi da parte di Jessica Gelosi. Due bocce tagliate dalla parte giusta a tavola di fondo con punto preso tutte e due le volte con la propria bocciata. Quindi qui vediamo Jessica Gelosi che si è accorta di aver infranto la regola di cui stavamo discutendo. Sì, oggi viene applicato in modo blando, in questo senso che si dà prima un avvertimento verbale, in considerazione del fatto che molti anni, per molti anni l'abitudine è stata quella di seguire la boccia, e dunque si ha un occhio di riguardo in attesa che venga applicato il regolamento. Poi diciamo che è in fase di discussione la sanzione da applicare, perché comunque sia ci sono delle distonie per quanto riguarda l'applicazione della sanzione, perché il vecchio regolamento prevede l'eventuale annullamento della boccia seguente quella incriminata, ma nelle partite di coppia significherebbe
togliere la boccia al giocatore che deve ancora tirare. Quindi adesso ci si vedrà, insomma, per poter cercare di avere scusate l'interruzione, ma aspettavo che, essendo vicino alle atlete, effettuasse il tiro a punto. Ci sarà una riunione per cercare di trovare una soluzione per quanto riguarda appunto l'applicazione della sanzione su quanto detto prima. Bene, intanto vediamo l'impostazione del gioco nell'ultimo riquadro da parte di Jessica Gelosi, che ha raccolto il primo punto di questo primo set. Con Marina Bracconi che sceglie un'altra strada, sì, dalla parte esattamente opposta. Ci sembra piuttosto vivace la boccia giocata da Marina Bracconi. Vediamo se si fermerà, comunque dovrebbe conquistare il punto. Atlete, tutte e due marchigiane, perché anche Marina Bracconi è di origini marchigiane, quindi è un derby. Un derby, sì. Anche se giocano per società diverse. Insomma, ci sono 3 atlete su 6 dell'Osteria Grande, e ci sono 3, Chiara Gasperini è marchigiana, Marina Bracconi è marchigiana, Jessica Gelosi è marchigiana, e abbiamo 3 emiliani e 3 marchigiani. Sì. Quindi per il momento il boccismo femminile recita Centro Italia. Centro diciamo, Italia, insomma. sì. Beh, vabbè, anche se l'Emilia. Sì, insomma, centro nord, via. Si raccoglie Jessica Gelosi, che sbaglia di poco questo tiro e potrebbe essere costretta di nuovo a tirare la boccia del punto per coprire il fondo. Vediamo se sarà così. Penso di sì. No, anzi. Decide invece per l'accosto la Jessica Gelosi, con la boccia che potrebbe anche appoggiarsi in quella della Marina Bracconi, ma non conquista il punto. Attenzione però, perché ora è costretta a giocare la boccia. Sì, per coprire il fondo tavola. Per coprire il fondo tavola, sì. È vero che questo è un gioco fatto di sensazioni, perché non esistono regole scritte su come vada sviluppata la giocata, perché si usa dire che tutte le giocate sono valide se l'esecuzione è corretta. Quindi ora però, diciamo, è l'uopo di dover giocare a boccia in fondo. Vediamo, sì, ci sembra che no. Non credo che abbia spinto per il pallo per andare in fondo, no, è tornata lì. È tornata lì, ha deciso di rischiare. Si appoggia sulla sua boccia, la giocata è regolare. Beh, in effetti adesso, anche se colpisse il pallino Maria Bracconi, farebbe 3 punti. 3 punti, non più 4, però lì 3 punti risultano difficili da realizzare, quindi vediamo. Pallino. E allora potrebbe stare anche un pochino più. Attenzione. Sbaglia la bocciata. Sbaglia, poi c'è un rimpallo e dunque farà ricostruire il gioco sicuramente Jessica Gelosi. Tiro sbagliato da parte di Marina Bracconi, che per la verità ha anche rischiato di rimpallare di prendere la propria voce, o comunque di rimpallarla. Adesso ha la possibilità di eventualmente inserire un secondo punto. Ha giocata bene, vediamo la forza com'è, ci sembra piuttosto vivace, un po' lunga. Attenzione, tocca il pallino ma non sortisce effetti. Con una battuta diciamo che non riesce nell'impresa di vendere il punto. Va bene, noi come spesso facciamo scherziamo, anche perché
siamo reduci davvero da una maratona che ci è tenuta impegnati ieri e anche oggi, però con molto piacere, perché abbiamo visto almeno di tanto in tanto scampoli di gioco davvero di grandissimo livello. E qui andiamo sull'1 pari tra Marina Bracconi Osteria Grande Bologna e Jessica Gelosi Fontespina Macerata. Gioco corto appena dopo i 14 metri da parte di Marina Bracconi, che imposta la sua prima boccia in accosto, anche lei come molti altri giocatori a fidarsi della pendenza assicurata dalla tavola vicino alla tribuna laterale. Un pochettino lunga, anche se non malvagia la sua boccia, ma insomma è lunga una cinquantina di centimetri, lascia un bel po' di spazio a Jessica Gelosi. Giocatrice di grande talento, che è stata lontana dalle bocce per qualche periodo, credo per motivi di studio, di lavoro, e poi si è riavvicinata al nostro sport cogliendo subito una serie di ottimi risultati, tanto appunto da risultare prima nel ranking nazionale nel corso del 2021. Intanto però sbaglia la boccia in accosto Jessica Gelosi ed è costretta di nuovo a tentare di incastrare la propria boccia, a conquistare il punto di Marina Bracconi. Jessica Gelosi, che fa parte di una famiglia di bocciofili, perché anche il fratello Luca è un giocatore di categoria A. Ho avuto il piacere, l'onore di incontrarlo in campionato, perché giocava per Montesanto, e ci considero una persona, un amico, perché è una persona estremamente gradevole. Intanto boccia quasi a tocco con il pallino, vediamo dopo il tiro di Marina Bracconi, sì, c'è una carambola, il pallino che va a fondo tavola, vediamo a chi rimarrà il punto. Forse alla Bracconi, sì, conquista il punto Marina Bracconi, ma il suo punto si posiziona a una distanza di circa 1,20 m, 1,30 m da pallino. Non dovrebbe essere difficile per Jessica Gelosi conquistare il punto. Vediamo questa boccia, si avvicina molto bene verso il pallino. La pendenza è quella giusta, la forza anche leggermente corta, ma insomma una bella boccia a 40-45 cm dal pallino. Sentiamo adesso l'arbitro, Giampaolo Alonzi, 40. Boccia del punto per Marina Bracconi, vediamo se prenderà ancora il verso, come è capitato nel corso ancora nel pallino e prima tornata. Vediamo adesso, rimane a Jessica il punto, un punto solo per Jessica Gelosi, e potrebbe di nuovo forse tirare la boccia del punto. Vediamo quante bocce ha a disposizione. Una sola, una per una, una sola. Vediamo cosa decide di fare. Tirando e sbagliando sarebbe un po', insomma, a rischio di perdere un po' troppi punti, infatti sì. Decide per l'accosto. Si aiutano molto con le tavole laterali. Sì, moltissimo. Questa era giusta di direzione, ma è leggermente carente di forza. Chiede informazioni e poi Jessica Gelosi senza colpo ferire. Tiro al secondo punto, tira, aia, colpisce, ma c'è una carambola sul pallino e paga 2 punti. 2 punti. Non si era neanche accorta di aver fatto una carambola sul pallino, e dunque 2 punti per Marina Bracconi, che si porta in vantaggio per 3-1. È giocata rischiosa, aveva anche preso bene, ma c'era questa possibilità. Era messo in una maniera che era possibile rimparlarlo, e così è stato. Sì, intanto vediamo Marina Bracconi che proprio
gioca dalle nostre parti, si dice al Bindellino. Al Bindellino. Ai 14 metri, sì. Posto che vai, usanze che trovi, chi lo chiama al minimo, chi il Bindellino, chi il righino. Sì, il righino, sì, è vero, anche da noi il righino. Comunque imposta bene, sì. Subito con un bersaglio. E Jessica parte subito sul pallino. Sbaglia. È poco propensa ad accettare, a subire il gioco. Attenzione, primo errore per Jessica Gelosi, di nuovo sul pallino. Stavolta lo colpisce, sì, vediamo. Si rialza. Si rialza un pochettino. Ovviamente conquista il punto, ma c'è molto spazio per Marina Bracconi. Il pallino si è rialzato di, pensiamo, almeno 1,5 metri sì, rispetto alla tavola di fondo. Gioca diametralmente la Marina Bracconi, sempre a seguire un po' la pendenza della corsia di gioco, di quello che abbiamo definito il centrale, come si usa nel tennis. Nel tennis, sì, sì, oggi c'è il centrale, dove viene focalizzata l'attenzione di tutti gli spettatori. Con questo è il punto. Comunque questo è un format molto interessante. Adesso non sta a me dirlo, perché faccio parte in causa nella cosa, però diciamo ho dei riscontri con degli amici, dei soci della società nostra che seguono, e ha avuto un notevole seguito. Parlavo prima con Sergio Ripamonti, mi ha parlato di 40.000 contatti ieri, quindi parliamo di numeri importanti. Infatti io, scherzando, gli ho detto: abbiamo riempito uno stadio. Perché esattamente così. E non esattamente così. E non è poco per il nostro movimento. No, intanto ho giocato una bellissima boccia Jessica Gelosi, che non solo ha messo a terra un punto bellissimo, ma ha realizzato 2 punti perché ha toccato il pallino. Sì. Dunque un po' in difficoltà adesso Marina Bracconi, vedremo che cosa deciderà di fare. Potrebbe tirare la sua. No, tira nettamente il punto. Intanto se la prende, la allontana dal pallino, allontana quella più vicino. Sì. E poi vedremo. Tira Marina Bracconi, la colpisce, era obbligata a prenderla così. E un punto. Con la sua ritorna. Con la sua ritorna. C'è da vedere, misurerà l'arbitro per l'assegnazione. Sì, attendiamo la dichiarazione di Giampaolo Alonzi per capire di chi sia il punto. Il punto è preso, stecca in verticale. Un'altra giocatrice, tutte e due, estremamente decisa. Sì, sono... Cioè, belle pimpanti, diciamo, nel gioco. Non tendono a subirlo. No. Non amano subirlo. Sì, opta per il costo. Jessica Gelosi. Sarà sufficiente muovere la propria boccia per conquistare il punto, addirittura per farne 2. Attenzione, l'ha presa però in pieno, credo che la giocata sia regolare, vediamo, attendiamo però. 2 punti. 2 punti, altra boccia perfetta, giocata da Jessica Gelosi. E Marina Bracconi decide di andare a osservare da vicino la giocata per capire che cosa sia meglio fare, se magari tirare al secondo punto nel tentativo di
fare rimpallare una delle due bocce sull'altra, oppure se andare in accosto, insomma tante sono le opzioni, tirare la sua corta, insomma. Vediamo che fra il pubblico c'è anche Giuliano Di Nicola che nonostante sia stato impegnato fino a poco tempo fa è comunque tornato per seguire il femminile. Ecco inquadrato dalla regia. Eccolo qui Giuliano Di Nicola, anche lui in grande spolvero. Sì. Grande spolvero Giuliano. Ecco, infatti ha optato per il tiro sul secondo punto Marina Bracconi. E abbiamo anche un'altra spettatrice di eccellenza, abbiamo la Luisa, aspettiamo che tiri Marina Bracconi, campionessa italiana di categoria C nella bocciofila Sant'Angelo, che è originaria della città di San Gemini, qui vicino a Terni, quindi è qui a seguire l'evolversi degli avvenimenti con le sue colleghe. Sì, è quella ragazza con la mascherina che sta seduta in seconda fila. Bene, quindi parterre de roi, si dice così? Sì, parterre de roi. E anche delle regine, non solo esatto, dei re. Esatto. Come regine sono in questo caso le partecipanti femminili di questo master, che appunto non è solo maschile ma anche femminile. Ecco inquadrata la campionessa italiana di categoria C, che è quindi quella che ha battuto Ilaria Treccani. Esatto. Sì. Due bei talenti. Sì, assolutamente sì. Due bei talenti, anche questa ragazza molto decisa nel gioco. Imposta bene questa volta Jessica, e Marina risponde con un altro accosto. Pallino posizionato, lo vedete di qui un po', lo vedrete posizionato sulla linea del volo opposta. Ecco, boccia di Jessica laterale a una ventina di centimetri e accosto perfetto da parte di Marina Bracconi, che va a bersaglio e toglie il punto alla rappresentante di Fontespina di Macerata. Tiro di raffa per Jessica, tira, però c'è un rimpallo, il pallino si sposta dall'altra parte. Rimangono 2 punti di Jessica Gelosi, ma molto larghi. Molto larghi, e dunque per ora vantaggio di boccia per Marina Bracconi. Il punteggio dice che ci troviamo sul 3-3. Intanto vediamo questo accosto di Marina Bracconi, direi molto buono, prima del pallino una quarantina di centimetri, 45 per la precisione. Questa è la dichiarazione di Giampaolo Alonzi, ma con Jessica costretta a tentare l'accosto, cercare di inserire la propria boccia, di incastrarla fra la boccia avversaria e il pallino. La gioca in alto, attenzione alla sponda, attenzione anche alla forza. Questa volta prende un pizzico la boccia della Marina Bracconi, si ferma e conquista il punto. Sta solo misurando l'arbitro per determinare se ci sia un vantaggio oppure no. Giocata regolare, e punto preso. Tiro sul pallino per Marina Bracconi, che sbaglia. Sai che in questi giorni abbiamo visto numerosi errori, soprattutto sotto questa tavola, quindi vuol dire che la pendenza non è così, non è uniforme, no, abbiamo visto fatto da diversi giocatori, alcuni anche piuttosto perplessi dopo il tiro, quindi trattandosi di campioni, insomma, di una certa levatura, ok, magari uno
dici magari è lui certo. che, ma in realtà invece abbiamo visto diverse espressioni di perplessità da parte di numerosi giocatori proprio sotto questa sponda, sotto la nostra postazione, quindi di fronte alla tribuna laterale. Tanto gioca una bella boccia, Marina Bracconi Che non conquista il punto, ma si posiziona molto bene. C'è un piccolo spazio per Jessica Gelosi per inserire il secondo punto. Vedremo se sarà così brava anche in accosto. Vediamo se sale questa boccia. La traiettoria sembra buona, Sì, dipende sale, la forza potrebbe toccare il pallino, forza perfetta. Due grandi complimenti davvero a Jessica Gelosi, che si porta sul 5-3 in questo primo set della Master femminile. Ricordiamo, le 3 vincitrici di questi 3 incontri andranno direttamente in semifinale, mentre le 3 perdenti si giocheranno l'accesso alla semifinale attraverso il tiro al pallino. Intanto ancora una volta l'impostazione di Jessica Gelosi nell'ultimo riquadro. Una tattica di gioco diametralmente opposta, sì, tra le due giocatrici, con la Gelosi appunto che gioca nell'ultimo riquadro, mentre la Marina Bracconi predilige, o comunque in questa partita cerca di imporre il gioco ai 14 metri. Probabilmente Jessica Gelosi è convinta di riuscire a gestire appunto meglio la partita appunto meglio di Marina Bracconi. Vediamo adesso questo primo accosto di Marina Bracconi, se riuscirà a conquistare il punto di Jessica Gelosi. La direzione è buona, non sappiamo la forza. Sì, è arrivata, conquista il punto, stecca in verticale e di nuovo l'accosto Jessica Gelosi. Sempre un pochettino a sfruttare, come sottolineavi anche tu, le pendenze sì, della corsia. Va verso la propria boccia, attenzione perché se la tocca non sappiamo se infatti non riesce a conquistare il punto. Forse se fosse passata sarebbe arrivata, ma non è stato così. Situazione adesso abbastanza critica, terza boccia giocata da Jessica Gelosi. È anche vero che se dovesse azzeccare una boccia di calata perfetta potrebbe anche nascondersi con le sue corte. Sì, questa intenzione però se ha giocato a regolare. Ha giocato a regolare, ha spinto la sua, dovrebbe aver preso il punto coprendo il tutto. Con ogni probabilità Marina Bracconi deciderà per tirare indietro a una delle due bocce della Gelosi, oppure anche andare in accosto. In accosto può provare a toccare la sua deve sì e no muoverla per cambiare il punto. Avete sentito? Un punto di circa 30 centimetri. Alla fine decide per un volo Marina Bracconi, attenzione. Sembra per un gioco spettacolare. Non sono sparagnine nel gioco. No, assolutamente. Volo per Marina Bracconi. È l'ultimo riquadro, quindi siamo a distanze importanti. Tirata neanche male, forse un pochettino storta. Sì. Forse sì. Adesso credo che lo vedremo dal replay proposto da Avelia HD, ancora una volta
Sì, un pochettino lunga ma storta anche, insomma, però non tirata male assolutamente. Ancora una volta ringraziamo Andrea Colognese, Pablo Tarocco alla regia. Per le immagini di questo Master che si avvia alle fasi della semifinale che ci saranno domani e le finali che sono in programma domenica. Ricordo ancora una volta che domani il microfono sarà affidato per il commento alla voce storica delle bocce, cioè a Francesco Ferretti, che sarà qui domani, appunto nella giornata di domenica, a gestire le fasi finali della manifestazione quanto al commento tecnico. Intanto buona giocata anche da parte di Marina Bracconi. Francesco Ferretti è il nostro Bruno Pizzul sì. delle bocce. Non so, se non si offende Francesco può essere un buon paragone. Sì. Perché finora la voce storica delle bocce era Bruno Pizzul, quindi... Tiro per... Attenzione, grave errore da parte di Jessica, ancora una volta questa sponda è traditrice nei confronti dei giocatori e delle giocatrici. Era comunque una bocciata sì, difficile perché doveva comunque passare molto vicino alle sue. Sì. E Marina forse è rimasta corta. Sì. Sbagliato. Non riesce ad inserire. Ha sbagliato un punto su un facile, infatti se ne sta rammaricando. Il secondo punto, un punto solo per lei, dunque 5 Jessica Gelosi, 4 Marina Bracconi in questo primo set. Bruno Pizzul, che fra l'altro ha davvero una ottima conoscenza non solo della specialità Raffa ma anche della specialità del volo, perché lui viene da una zona dove il volo è predominante, è praticato e dunque conosce entrambe le discipline. Ha davvero una grande conoscenza, sì, infatti, già da anni, insomma, che ha avuto modo di commentare il nostro sport e che ama in modo profondo. Sì, c'era stata qualche giorno fa una trasmissione in cui a Rai Play ha partecipato Giunio De Santis, il nostro presidente, e fra gli ospiti in video c'era Bruno Pizzul, che infatti ricordava che lui si era avvicinato al nostro sport seguendo il volo. Sì. E ha fatto anche un paio di osservazioni, insomma, molto interessanti sulla difficoltà della disciplina sportiva delle bocce, sottolineando il fatto che appunto è una disciplina sportiva, come sappiamo, praticabile a tutte le età, ma che a livello agonistico assolutamente pretende una preparazione fisica e una capacità di concentrazione assolutamente importante da parte di tutti i giocatori. Tanto inserisce la propria boccia Jessica Gelosi dopo una boccia di impostazione da parte di Marina Bracconi assolutamente buona, a 45-50 cm dal pallino. E adesso va ancora all'accosto Marina Bracconi, anche lei nel tentativo di inserire la propria boccia là in mezzo. Non è facile, anche perché ci sono anche dei punti dove le bocce corrono un pochettino di più. Sì, forse c'è qualche avvallamento sulla corsia di gioco. Avvallamento, potrebbe essere buona questa boccia della Marina Bracconi. Sì, dovrebbe aver preso. Si è fermata là in alto, lei sorride e dice: come mai non è scesa la mia boccia almeno di ancora un paio di centimetri, avrei fatto sicuramente il punto. Vediamo, il punto l'ha fatto. Ha fatto lo stesso. Diciamo che è rimasta meno complicata la giocata per Jessica Gelosi. Tira, colpisce perfettamente e copre il fondo. Dunque per il momento giocata ancora abbastanza complicata per Marina Bracconi, perché il punto di Jessica Gelosi è veramente stretto. Sì. Bisogna proprio giocarla alla perfezione, sia come direzione, ma non è tanto difficile quanto come forza. Proprio. Attenzione, perché si va davvero vicinissima e questa volta alla scende. Tavola laterale, questa volta scende.
E si copre. Sì, va a coprirsi e vediamo se io ricordavo comunque la Jessica Gelosi in grado anche di tirare al volo almeno alla corta e media distanza. Sì, quello. Ma è comunque una bocciata impegnativa per chiunque. Perché... Non solo, diciamo che il rischio è alto perché se rimane sul basso c'ha la sua e rischia dopo di andare sotto di parecchi punti, vista che la partita si sta sviluppando e oltretutto c'è anche da dire una cosa, che la bocciata tira di volo comunque, che la bocciata di volo, se dovesse muoversi il pallino, non è che a tavola sia messa benissimo. Vediamo come vediamo un po', vediamo come sviluppa. Ecco, io già per tirare al volo mi metterei esattamente da tutta l'altra parte, invece colpisce perfettamente. Bravissima Jessica in questo fondamentale che non ci aveva ancora mostrato, ma invece, che ha nelle sue corde. Io ricordavo appunto di averla vista tirare di volo, ripeto, almeno fino alla media distanza. Due giocatrici interessanti. Sì, assolutamente. Se la giocano punto a punto. Sì. Questa un pochettino rimane un più po' corta, andrà conto. Attenzione però, vedi, ecco, c'era l'avvallamento lì, ma non è riuscita a entrare. C'è da dire che le ragazze stanno offrendo comunque uno spettacolo degno della manifestazione. Sì, assolutamente, ma direi, a parte il primo set bruttino per colpa, tra virgolette, della campionessa del mondo, che poi si è ripresa alla grande, sia il secondo set che il set che stanno giocando set loro, che stanno giocando queste due atlete davvero di buon livello. Ecco, vedi questa boccia giocata benissimo, se ne scivola via, insomma, non tanto per colpa della Gelosi, ma proprio perché lì è difficile mantenerla. La campionessa del mondo che ci ha redarguito in maniera bonaria perché sentiva i commenti. Ma noi, secondo me, abbiamo fatto in modo che riprendesse quella cazzimma di cui avevamo parlato. Elisa è simpaticissima, e soprattutto una persona che dice pane pane, lui lo viene. È una ragazza solare, quindi è nella retina degli appassionati di bocce. Continua a rimanere l'ultima giocata dei 4 punti del campionato del mondo, che credo sia lo spot più bello dello sport delle bocce che abbiamo mai visto. Sì, io. E tutte le volte che la incontriamo gli chiedono, quelli che sono magari con me in compagnia, come ha fatto. E lei dice, io sono messa lì, ho tirato. E ci ho provato. Intanto impostazione ottima. Ottima, perché penso che stanno valutando due pezzi sole. Due pezzi. Boccia del punto per la Marina Bracconi, questa volta sbaglia nettamente, ha buttato via malamente la boccia, ha fatto un movimento brutto con le spalle in questo caso. Insomma, può capitare. E infatti si è coordinata adesso, ha colpito, però attenzione perché si è rialzata la boccia di Jessica, dunque doppio vantaggio, terza boccia per Marina Bracconi e 3 bocce a disposizione di Jessica. Doppio vantaggio, serve giocare subito una boccia buona. Lo ricordiamo, siamo sul 6-4 per Jessica Gelosi in questo primo set piuttosto interessante sotto il profilo
tecnico ma anche sotto il profilo tattico. Scivola un po' via, ma non è bruttissima questa boccia della Bracconi. E ha oltrepassato il pallino, quindi e certo per Jessica sarebbe importantissimo conquistare il punto. La vedo un po' lunga. Sì, sembra veloce anche questa di Jessica. Vediamo un po' se si ferma oppure se ne va via. Lì è come su tutti i campi, normalmente l'uscita della pedana di 4 metri è sempre abbastanza veloce. Un po' perché si consuma più il sintetico, un po' perché comunque si crea l'avvallamento con lo strisciare dei piedi. Terza boccia per Jessica, che questa volta conquista il punto, e dunque attenzione perché ha 6 punti in tabella Jessica, all'ultima boccia a disposizione Marina Bracconi. Non può tirare la boccia del punto perché se dovesse saltare sulla sua, esatto, con la carambola perderebbe subito la partita. L'unica speranza è conquistare il punto. No, sembra bassa. È fuori direzione. Fuori direzione, sì, ha sbagliato. Fuori direzione. Sbagliato in questo momento. Vediamo se Jessica sfrutta il set ball. Jessica Gelosi ha a disposizione la boccia per conquistare l'8° punto, viaggia bene secondo il nostro parere, sì. E arriva giusta a conquistare i 2 punti necessari per la vittoria in questo primo set. 8-4 per Jessica Gelosi. Vediamo con un sorriso di soddisfazione. Sì, ripreso dalle telecamere di Avelia HD. E dunque fra poco per il secondo set fra Jessica Gelosi e Marina Bracconi. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Bene, amici appassionati di bocce, siamo di nuovo collegati con il bocciodromo di Boccaporco di Terni, dove è in corso di svolgimento il secondo set del quarto di finale tra Jessica Gelosi Fontespina Macerata, che si è aggiudicata il primo set, contro Marina Bracconi Osteria Grande Bologna. Dicevamo dunque Jessica Gelosi vincitrice di questo primo set per 8-4. Adesso rivincita, vedremo se Marina Bracconi riuscirà a conquistare il set che le permetterebbe di andare ai pallini per accedere poi alle semifinali. Primo set ad alto tasso tecnico. Ancora una volta diamo il benvenuto accanto a noi a Sergio Poggianti della Commissione Tecnica Federale, che ci ha accompagnato in questi ultimi set del femminile, e stavo dicendo che abbiamo visto insomma un paio di set davvero ad alto contenuto tecnico e con buone giocate da parte delle giocatrici che si stanno disputando il Master femminile. Sì, se lo stanno giocando alla grande, quindi sono venute qui cariche e voglioso di portare a casa il risultato. Jessica è impegnata con la sua terza boccia, con il punto a terra a fondo tavola per Marina Bracconi. Attenzione alla forza per questa boccia buona di Jessica, che però si ferma proprio vicino al pallino. Molto presumibilmente andrà al tiro Marina Bracconi. Dovesse prenderla al verso metterebbe in grande difficoltà Jessica Gelosi in questa prima tornata del secondo set. Tira, colpisce bene dalla parte giusta, prende al verso, si stacca un po' la sua boccia. Adesso attendiamo la dichiarazione dell'arbitro di partita Giampaolo Alonzi per capire se la Bracconi abbia già messo a terra due punti oppure un solo. Vediamo. Non è facile. Procede a una misurazione molto attenta il giovane 25enne di Frosinone. I punti sono due. Già due. Sono 2 punti per Marina Bracconi. L'unica speranza per la Gelosi è di giocare una boccia con cui innanzitutto conquistare il punto, in secondo luogo magari sfruttando la pendenza, coprirsi e evitare alla Bracconi di fare tanti punti. Purtroppo per la Gelosi però non riesce uno a dovrebbe averne punto. tolto forse. Sì, tolto forse un solo punto. Procede alla verifica. Sì, giusto che sia così, bisogna stare attenti, sempre concentrati anche da parte degli arbitri. Comunque abbiamo notato dei ragazzi giovani che stanno facendo gli arbitri e sembrano comunque finora all'altezza del compito. Sì, non dimentichiamo che quello che vale per i giocatori e le giocatrici, cioè avere addosso gli occhi di tutti, vale anche per l'arbitro in questo caso. Anche perché poi incolpare l'arbitro di qualsiasi cosa è lo sport nazionale, in tutti. Bene, un solo punto per Marina Bracconi, che però ha a disposizione ben 2 bocce per incrementare il suo tabellino già fin dalla prima tornata. Vediamo se arriva questa sua boccia. Attenzione, sì. Potrebbe arrivare, sì. Sono 2 i punti per lei in questa prima tornata del secondo set, dopo che Jessica Gelosi è riuscita ad aggiudicarsi il primo set con il punteggio di 8-4, e ricordiamo anche che nel primo incontro Elisa Luccarini ha superato ai pallini Lea Morano. Elisa Luccarini, che veste la maglia del Flaminio Roma, ha sconfitto appunto Lea Morano dell'Osteria Grande di Bologna. Sembra buona anche questa ultima boccia giocata da Marina Bracconi.
che si porta a condurre subito per 3-0. Parte subito alla grande. Sì, questo secondo set, una buona partenza per lei, 3-0. Insomma, dobbiamo dire che anche nel primo set non possiamo certo affermare che la Marina Bracconi abbia sfigurato, tutt'altro. Qualche piccolo errore in accosto, qualche cosina, ma insomma diciamo male, che Jessica Gelosi ha giocato ha tenuto alto il livello. Alto livello, sì, soprattutto sul punto che non abbiamo visto neanche fra i senior maschili delle grandi prestazioni a punto, tolto un paio di giocatori, Giuseppe D'Alterio o Giuliano Di Nicola, che sono stati veramente stretti. Gli altri qualcosa hanno. Ecco, avete visto, si è spostata dal centro verso la tavola sinistra per puntare decisamente la propria boccia verso l'altra tavola e impostarla in modo, direi, quasi perfetto. Sì, diciamo che questa è infatti viene subito bocciata dalla Gelosi. Che però sbaglia. Sì. Boccia su una boccia bella, iniziare la tirata con un foro. Sì, questa boccia pulita, ma insomma, errore per lei. Pochi gli errori che abbiamo visto, molto pochi. Assolutamente. E dunque adesso anche lei, partendo dalla tavola sinistra, attraversare tutto il campo, lunga, cerca di inserire la propria boccia, però scivola via pesantemente, direi a un'ottantina di centimetri. Probabilmente, come ci faceva notare prima Elisa Luccarini, dovrebbe essere, facciamo tirare Jessica, dovrebbe essere una tavola con una scorrevolezza diversa dal resto del campo. Un pochettino più scorrevole, quindi avendola praticato poco ci può essere che intanto pone una sorta di guardia davanti alla boccia della Marina Bracconi, però ultima boccia a disposizione di Jessica Gelosi e 3 bocce a disposizione di Marina Bracconi. E qui siamo alla famosa coperta corta. Perché Marina Bracconi, vediamo come gioca questa boccia Jessica Gelosi, avrebbe la possibilità di tirare sul secondo punto, scoprire pallino per poi avere una giocata da 4. Però diciamo che vediamo, attenzione perché la boccia di Jessica Gelosi si è messa bene, nel senso che allora sai, c'è anche da fare un'altra considerazione. Marina Bracconi ha cominciato questo set e si è portato subito in vantaggio per 3-0. In questo momento ha il 4-0 virtuale a terra. Punto probabilmente forse anche in accosto, sai, anche solo se inserisse una boccia o 2, certo si porterebbe molto. La forbice si allargherebbe in maniera importante. E in effetti segue quest'idea, questo concetto. Vediamo, boccia giocata bene di direzione, vediamo se non scivola via. Sì, lì se ne va, pian pianino, attenzione, se ne va via piano e rimane un punto solo.
una cosa è certa, dopo aver scelto questa strategia non si può tornare indietro in questa giocata. No, ormai c'è solo da cercare di ottimizzare. Sì. Questa è buona. Se tocca pallino può fare parecchi danni, comunque 2 sicuri. Due punti sicuri. E intanto, come dire, virtualmente è sul 5-0, quindi l'arbitro sta anche misurando per il terzo, attenzione. L'idea è che non siano 3, però 2 punti. 2. Due punti a terra per Marina Bracconi, e con quest'ultima boccia vedremo se riuscirà ad inserire anche il terzo. Buona. Sì, se non scende prima. Sempre attenzione, 3 punti per la Marina Bracconi e siamo sul 6-0. Sta prendendo una piega importante il set a favore di Marina Bracconi. 2 tornate, 3-3-6, insomma un buon viatico per Marina Bracconi. Lo ricordiamo per l'ennesima volta: se la giocatrice dell'Osteria Grande di Bologna si aggiudicasse questo set si andrebbe al tiro dei pallini per entrare nella semifinale del Master femminile. Intanto la Bracconi stavolta allunga un pochettino il tiro tra la linea d'acchito e la linea del volo opposta. Gioca con l'aiuto della tavola. Sì, va all'impostazione, sembra che buona, abbia giocato una buona boccia. Poi sul 6-0 è ancora più bella questa boccia. Poi c'è una cosa da notare, che le riprese televisive fanno sembrare distanze più importanti rispetto alla realtà delle distanze. Jessica è andata sulla boccia e pensavo potesse partire subito sul pallino, e fra l'altro l'ha sbagliata. Sì. E adesso parte ovviamente sul pallino Jessica Gelosi. Tira, colpisce. Gioca largo. Sì, pallino da una parte, la sua boccia dall'altra, e dunque anche in questo caso 3 bocce per Marina Bracconi contro 2 di Jessica Gelosi, punto largo per la Gelosi. E se Marina dovesse indovinare una prima boccia bella metterebbe davvero in grande difficoltà la sua avversaria. 6-0 per la rappresentante di Osteria Grande Bologna in questo secondo set. Ad attraversare tutta la corsia Marina Bracconi, con il pallino che si è un pochettino rialzato, ma non molto, dalla tavola di fondo, una 60 di centimetri, forse meno. Sembra buona. È buona questa boccia della Marina Bracconi, è molto buona, arriva proprio vicino al pallino, una 30 di centimetri. Decisa comunque Jessica, tira alla boccia del punto, tira piuttosto forte, tira, colpisce al verso, ma certo non può realizzare un grande punto. Chiama il metro estensibile l'arbitro di partita, forse per misurare il secondo punto, credo. Il punto non dovrebbe esserci misura, probabilmente guarderanno il secondo. Sì. È anche vero, a volte può sembrare, diciamo così, incomprensibile, no? Ma occorre sempre misurare anche perché i poi punti, perché se poi si muovesse un pezzo, esatto. Insomma, ci sarebbero poi delle possibili contestazioni o discussioni, magari non in questo caso e non in questo ambito, ma noi parliamo in linea generale. Sì.
vantaggio anche psicologico per Marina Bracconi, che gioca quest'altra boccia, sempre buona come direzione e crediamo anche buona come forza. Sì, arriva anche questa abbastanza vicino al pallino. Qui occorre giocare una cinquantina di centimetri, forse poco di più. Secondo me deve giocare una gran boccia a punto per sperare di salvarsi. Vediamo, boccia della speranza per Jessica Gelosi, che sta perdendo per 6-0. E Marina Bracconi ha un punto molto molto bello. Forse l'ha fatta entrare un po' troppo presto. Vediamo se passa oppure passata. Passata, ha conquistato il punto e adesso toccherà alla Marina Bracconi cercare di levare questo punto della Jessica Gelosi. Va a vedere per sincerarsi più che altro della eventualità di una carambola sul pallino. Potrebbe essere pericoloso per lei con le bocce della Jessica Gelosi sulla parte destra. Un'altra opzione potrebbe essere quella di tirare alla boccia corta qui, ma anche questo rappresenterebbe un rischio. Un rischio per lei, anche perché Jessica ha delle bocce sull'angolo che potrebbero essere carambolate, quindi lì alla fine credo la boccia del punto. La boccia del punto, se la taglia dalla parte buona. Ma anche prendendo al contrario scivolerebbe via. Sì, quello sì, no, dico, per vincere potrebbe essere la soluzione. Infatti la tira piano. Piano. Alla fine decide di tirare alla boccia del punto. Anche per lei questa alzatina lenta. Ha presa, attenzione. Si è salvata Jessica Gelosi. Prima il punto, dunque brodino caldo per Jessica Gelosi, che raccoglie un punto, si va sul 6-1 a favore di Marina Bracconi. Col 7-8 non c'è mai da dire nulla. Mai. La partita finisce quando l'arbitro posa la stecca, quindi dobbiamo dire, insomma, in questo caso davvero un pochettino sfortunata la Marina Bracconi. Ha effettuato un tiro molto bello. Osserviamo un evidente cambio di strategia da parte di Jessica Gelosi, che gioca sui 14 metri, d'altronde in svantaggio. Si è invertito quello che era l'impostazione iniziale dell'altro set. Gioca una prima boccia leggermente lunga. Marina in accosto nel tentativo di conquistare il punto. Ottima la boccia della Bracconi, che conquista il punto proprio davanti al pallino, nasconde il pallino. Tira, colpisce, esce però con la sua boccia da fuori dal campo. Sì. Ed ecco il nuovo accosto con la seconda boccia da parte di Marina Bracconi. Sembra buona ancora. È ancora buona. Sì. Va a conquistare il punto. È diventato complicato per Jessica Gelosi, perché non ha neanche la boccia a tavola di fondo. O cerca di tirare forte sul pallino per cercare di farlo volare fuori, oppure in accosto nel tentativo di appoggiarsi. Anche perché se dovesse fare pallino e boccia rischierebbe di dare un paio di punti diretti all'avversario. Infatti tira, sperando di annullare il pallino.
tira ma sbaglia, ha forzato un pochettino il tiro, giustamente, per andare sul pallino e cercare di farlo schizzare sulla boccia della Bracconi e magari annullare la giocata. Ultima boccia a disposizione per Jessica Gelosi. 6-1 il punteggio a favore di Marina Bracconi. E qui solo se il pallino torna indietro sotto la metà campo, perché laterale è davvero complicato, è troppo vicino alla tavola laterale. Niente, sbaglia il tiro Jessica Gelosi, quindi si conclude questo secondo set, questa volta a favore di Marina Bracconi per 8-1. Sì, Marina, sì, stavamo aspettando. aspettando il nulla praticamente. Sì, sto scherzando naturalmente, insomma, no, stavo aspettando che gli desse il via Jessica Gelosi, ma Sì, il vantaggio l'aveva lei, quindi assolutamente. e anche questo incontro va uno spareggio ai pallini, quindi estremo equilibrio finora. Sì. E dunque per l'ennesima volta dobbiamo ricordare 3 tiri sul pallino ai 14 metri, altri 3 sui 19 metri e altri 3 tiri al pallino posizionato sui 24 metri, 9 tiri complessivi per ognuna delle 2 giocatrici. Al termine dei 9 tiri, se sussistesse condizione di parità, si riposizionerebbe il pallino sulla linea di acchito e ogni giocatrice avrebbe a disposizione un tiro, così per colpire il pallino in successione, e la prima che sbaglia sarebbe naturalmente fuori dai giochi. Parte Jessica Gelosi. Tira, colpisce, e anche qui potrebbe essere abbastanza interessante, sì, anche perché questi tira i pallini. Sì, sono 2 che sulla bocciata sono presenti. Ecco, abbiamo chiamato la benedizione del telecronista. Errore per Jessica Gelosi. Tira, colpisce, un brivido per lei, ma insomma 2 centri su 3. Adesso vediamo come risponde Marina Bracconi. 2 punti intanto per Jessica Gelosi in questa prima tranche di tiri al pallino ai 14 metri. Colpisce Marina Bracconi, un tiro, un centro per lei, ancora 2 tiri a sua disposizione. Cala il silenzio, sono 2 tiri e 2 centri per Marina Bracconi, 2 pari il punteggio, ma ancora un tiro a sua disposizione sui 14 metri. Tira ma sbaglia Marina Bracconi, dunque 2 pari. Si svolta sul 2 pari e si arriva con il pallino che viene posizionato ai 19 metri sulla linea d'acchito e ripartirà Jessica Gelosi. 3 tiri a disposizione per lei e 3 tiri naturalmente poi a disposizione di Marina Bracconi. Parte la rappresentante di Fontespina di Macerata. Tira e colpisce, quindi 3-2 per Jessica Gelosi.
Questo l'ho sbagliato abbastanza nettamente, Sì, sulla sinistra, uscita proprio male Sì, dalla sì, mano. l'uscita dalle mani è stata non come le altre volte. Ultimo tiro per Jessica Gelosi, che però sbaglia. È in vantaggio comunque per 3-2, ma adesso Marina Bracconi avrà a disposizione 3 tiri con il pallino sempre posizionato sulla linea d'acchito dei 19 metri. Tira, un brivido per lei, ma poi alla fine lo colpisce. Dunque 3 pari il punteggio, e adesso sarebbe importante per Marina Bracconi colpire almeno ancora un pallino per avvantaggiarsi su Jessica Gelosi. Colpisce. Tira, lo colpisce, dunque siamo 4-3 per Marina Bracconi. Ultimo tiro per lei ai 19 metri. Sbaglia, e però è in vantaggio Marina Bracconi per 4-3. Per pareggiare i conti Jessica Gelosi deve almeno colpire una volta il pallino sui 24 metri, che è comunque sempre un'impresa, perché sì, ricordiamo il pallino poi a 24 metri è veramente piccolo. Abbiamo visto grandi campioni sbagliare anche 3 tiri. Ieri sera Cappellacci. Sì, ieri sera Cappellacci, ma tanti altri, Sì, insomma, in passato, per cui dunque Jessica deve assolutamente colpire un pallino almeno per andare a pari in questo momento. Buono, colpisce, pari. e quindi siamo in parità, e a questo punto facciamo lo stesso discorso: se colpisse almeno una volta ancora il pallino metterebbe comunque sotto pressione la Marina Bracconi. Colpito. Buono anche questo tiro, dunque 2 centri su 2 ai 24 metri, e in questo momento Jessica Gelosi in vantaggio per 5-4. Ha ancora a disposizione un tiro ai 24 metri. Colpito. Buono ancora, 3 su 3 ai 24 metri. Grande performance. Grande performance del talento dei Fontespina di Macerata, e siamo 6-4. Dunque per andare ad oltranza deve colpire almeno 2 pallini Marina Bracconi, e per vincere deve colpirne tutti e 3. Tira, questa lo sbaglia nettamente sulla destra, quindi per lei c'è solo la possibilità del pareggio. 2 bocce per lei, deve colpire entrambi i pallini. Attenzione, sbaglia Marina Bracconi. Dunque Jessica Gelosi in semifinale nel femminile dopo i tiri ai pallini. E adesso breve pausa per noi, ci attende l'ultimo incontro tra Chiara Gasperini della Lucrezia di Pesaro Urbino, che avrà di fronte Chiara Morano dell'Osteria Grande di Bologna. A fra poco, amici. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo!
Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Di nuovo un cordiale saluto agli appassionati di bocce da Giorgio Macellari, di nuovo collegati dalla bocciofila Bocca Porco di Terni, dove si sta svolgendo il meeting maschile e femminile della FIB specialità Raffa, impegnate in questo primo set nell'ultimo quarto di finale per quanto riguarda il femminile. Chiara Gasperini della Lucrezia di Pesaro Urbino, la vedete inquadrata in questo momento, che ha scaricato la sua prima boccia in accosto contro Chiara Morano dell'Osteria Grande di Bologna. Chiara Morano che è sorella gemella di Lea Morano, che ha perso però ai pallini contro la campionessa del mondo Elisa Luccarini, mentre nell'altro incontro Jessica Gelosi, sempre ai pallini, ha superato Marina Bracconi. Il tiro, Chiara Morano che colpisce, si sposta però il pallino, ecco lo vedete, dunque si allarga il punto della Morano. Vogliamo ricordare ancora una volta la formula del femminile. Le 3 vincitrici di questi incontri approdano direttamente alla semifinale, mentre le 3 perdenti si affronteranno immediatamente dopo questo incontro con i tiri ai pallini per determinare la quarta semifinalista. L'accoppiamento delle semifinali sarà poi sorteggiato dalla commissione tecnica organizzativa di questo master maschile e femminile.
Domani vi ricordiamo a partire dalle 10 del mattino in programma le semifinali femminili e maschili e poi domenica in programma le finali sempre femminili e maschili di questo master che attribuiranno appunto questo titolo prestigioso a un giocatore, a una giocatrice di quelli che erano ai nastri di partenza. Intanto ci sono stati parecchi rimpalli, molte carambole e adesso ritorneremo ad osservare da vicino il gioco, non senza prima aver ricordato che a partire da domani il microfono del commento sarà affidato a Francesco Ferretti, voce storica delle bocce, che prenderà il nostro posto e condurrà appunto il commento per quanto concerne le semifinali e le finali di questo prestigioso torneo che qui a Terni sta incontrando davvero un grande successo per quanto riguarda anche la partecipazione del pubblico. Intanto diamo nuovamente il benvenuto a Sergio Poggianti, membro della Commissione Tecnica Federale, e dunque siamo arrivati a quest'ultimo incontro del femminile, impegnate Chiara Gasperini e Chiara Morano, la gemella di Lea. Da notare che fino a questo momento Osteria Grande aveva in campo appunto 3 rappresentanti, 2 hanno per il momento perso, si giocheranno la semifinale ai pallini. Esatto, ma possiamo dire che una di loro sicuramente entrerà in semifinale. Beh, comunque sia. Sì, comunque vada, sì. Sì, comunque vada. Intanto ha sbagliato il tiro Chiara Morano e raccoglie questo primo punto Chiara Gasperini, un tiro importante, fra l'altro ha sbagliato la Morano perché se avesse preso al verso avrebbe potuto anche realizzare 3 punti, ma comunque parte con il vento in poppa Chiara Gasperini, rappresentante della Lucrezia di Pesaro Urbino, che realizza questo primo punto in questo primo set dell'ultimo quarto di finale per quanto concerne le donne, le rappresentanti del femminile. Impostazione con il pallino poco dopo la linea dell'acchito, poco prima della linea del volo opposta, con Chiara Gasperini che imposta il gioco molto bene, va proprio diretta sul pallino e costringe al tiro Chiara Morano. Sì, Gasperini della società bocciofila Lucrezia fa parte di una squadra di ragazze giovani. Vediamo al tiro Chiara Morano. Colpisce pieno e sì, con la sua si avvicina al pallino e a tavola di fondo toglie il punto. Sì, stavi dicendo appunto della Lucrezia, una società storica, sì. Soprattutto per i giovani. Soprattutto, sì. Ha generato diversi ragazzi, ma neanche con la collaborazione di Giuseppe Pallucca che gravita all'interno di quella società, quindi si è creato un vivaio importante. Forse il rappresentante più famoso è Andrea Cappellacci, che viene da quella società. Andrea Cappellacci anche lui un grande talento, ha perso i pallini contro Marco Luraghi. Pur essendo stato in vantaggio sulle prime 2 tirate, poi si è perso un po' sulla terza tirata, quella ai 24 metri. Andrea Cappellacci, che ricordiamo lo scorso anno ha aiutato in modo positivo Ecos Fossombrone ad arrivare alle Final Four a San Giovanni in Persiceto, e l'anno prossimo giocherà invece per Vigasio Villafranca. A Verona. Sì, penso mi sembra che abbia riformato la coppia con Federico, con Patrignani, e sono andati su a Vigasio al posto di Giacomo Lorenzini e Nico Bassi, che sono tornati
vicino a Toscana, casa, no? Sì, in a Toscana. Pievanievole. Intanto la Chiara Morano ha giocato una boccia piuttosto corta dopo che la Gasperini aveva conquistato il punto. Adesso gioca una boccia sicuramente più lunga, rischia di impattare nella sua corta, però per sua fortuna riesce a passare e non sappiamo se abbia conquistato il punto. Attendiamo la dichiarazione dell'arbitro, che è Domenico Mascia di Roma. Sì, ha conquistato il punto, non ha neanche misurato. Va al tiro Chiara Gasperini. Tira, sbaglia questo primo tiro da tavola a tavola. Chiede un po' di informazioni. E poi opta per un accosto. Tonde aveva giocato bene la sua prima boccia. Questa ci sembra un pochettino troppo veloce, anche scende verso la boccia corta. Dovrebbe aver fatto Morano. un gioco nullo. Sì, ci sarà un vantaggio per la Chiara Morano, che potrebbe anche pensare di lasciare valida la giocata, perché così facendo si è aperta un pochettino la strada. L'intenzione sarebbe proprio quella di passare là in mezzo. Vediamo, ma mi sembra corta. Sì, credo che l'abbia vista anche lei subito. È corta, troppo corta questa boccia, e dunque si passa sull'1-1 dopo questa seconda tornata del primo set fra Chiara Gasperini e Chiara Morano. Vedremo adesso l'impostazione di Chiara Morano, dove deciderà di lanciare il pallino. Decide per l'ultimo riquadro di gioco. Sì. Pallino che si avvicina un pochettino verso la tavola laterale sinistra. E adesso a tagliare il campo anche lei dalla parte destra. Ci pensa su un po', poi cambia direzione e la gioca a sfruttare la pendenza di quella tavola laterale che abbiamo visto davvero sfruttare da molti giocatori, anche appunto del settore maschile. Boccia buona. Sì, davanti al pallino a una trentina di centimetri, costringe al tiro Chiara Gasperini. La sfiora, prende un pallino che quasi non si vedeva. Si ha l'impressione che Chiara Gasperini sia un pochettino tesa, forse anche l'impatto un po'. Forse è la prima manifestazione importante a cui partecipa come finalista. Sbaglia anche la seconda tirata, sì. Attenzione, 2 errori per lei in questa terza tornata, e adesso obbligata a cercare di stringere il gioco e cercare di impedire all'avversario di fare troppi punti. Gioca anche lei con una buona direzione. Attenzione, perché potrebbe anche fare il punto. Sì. Se non ha fatto, comunque sì. Si è messa una buona guardia. Pensiamo abbia realizzato il punto. Stecca in verticale, così è.
Voce del punto per Chiara Morano. Che però, attenzione, colpisce la sua, era bersaglio ma non si muove, la boccia è dichiarata e dunque tiro nullo salvo regola, e naturalmente fa ricostruire il gioco immediatamente Chiara Gasperini. Insomma, errore sì, anche un po' di sfortuna, perché le bocce erano molto a vicine, 1 centimetro, certo. Non si è neanche mossa. Molto simile nell'impostazione della bocciata alla gemella. Sì, sono praticamente identiche. Sì, sono identiche. Adesso colpisce, sì. Spacca in mezzo e mette a terra un punto, credo. Sì, attendiamo la dichiarazione dell'arbitro, un po' più avanti la boccia di Chiara Gasperini, ma il punto è fatto, sì. Giocata ancora in bilico. In accosto la Gasperini. Vedremo che cosa deciderà di fare Chiara Morano. Intanto questa buona, è buona. Davanti a 55 centimetri, potrebbe andare in accosto o chissà tirare al pallino, ma vediamo che opta per l'accosto Chiara Morano. Punteggio attualmente di 1-1, quindi vediamo chi passerà in vantaggio dopo questa boccia della Morano, che dovrebbe arrivare, e in effetti è così. Bene, 2-1 per Chiara Morano su Chiara Gasperini. Avete visto, anche lei si è fermata con un sorriso. Sì, che ormai sono terrorizzate dai cartellini bianchi. Sulla terza linea, lo ricordiamo. D'altronde, adesso, a prescindere da quello che ognuno possa pensare sul nuovo regolamento, c'è da dire oggettivamente che si tratta di un'abitudine che perdura da anni, il fatto di seguire l'ultima boccia, dunque insomma si può capire, no, che non ci sia la volontà di andare contro il regolamento, ma sia proprio una abitudine dei giocatori che è ormai radicata, no, nel corso degli anni. Nei comportamenti. Sì. Vediamo questa espressione assorta della Morano, che imposta perfettamente davanti al pallino, costringe ancora una volta al tiro la Chiara Gasperini. Vediamo se si rilassa un po' la giocatrice di Lucrezia Pesaro Urbino e se è capace di ritrovare la positività nel tiro. Una serie di rimpalli, vediamo, forse sì, crediamo sia riuscita addirittura a conquistare il punto. Almeno. Questo campo lungo, vediamo, altro che assolutamente sì. Boccia bersaglio per la Gasperini, con la Morano che però la vede, decide di andare a vedere da vicino il gioco. Sinceramente non ne vedo molto la necessità. Probabilmente vorrà vedere la posizione del pallino rispetto alla boccia da colpire, ma se fosse quella avrebbe potuto chiedere all'arbitro. Anche chiedere, sì. Ma insomma lì non c'è molto da decidere, secondo me c'è solo da tirare e colpire. Poi, come si diceva con Rodolfo Rosi, qui dalla nostra postazione non sbagliamo una boccia. No, assolutamente. Sono anni che non riesco a sbagliare da fuori, quindi. Vediamo, tira per traverso. E colpisce solo pallino. Colpisce solo il pallino, quindi è sbagliata di poco. Sì. Sbagliata di poco. Ma è pur sempre una boccia sbagliata. Anche qui ricordiamo che fino a poco tempo fa, bersaglio 2 pezzi, tu potevi dichiarare e colpire qualsiasi pezzo dei 2 pezzi o 3 a bersaglio.
mentre adesso deve muoversi il pezzo dichiarato. Questo lo diciamo anche a beneficio, adesso fa una bellissima raffata. Però la boccia di Chiara Gasperini è rimasta sul gioco, quindi potrebbe essere ancora suo. Ogni tanto spieghiamo delle regole che per gli appassionati sono ormai di routine, no? E conoscono la perfezione, ma noi dobbiamo anche pensare, credo, a coloro che magari si sintonizzano sulle nostre dirette, hanno visto ogni tanto giocare a bocce, magari non conoscono le pieghe del regolamento, e quindi quando è possibile è giusto anche spiegare, dice ma come ha colpito e perché va tutto a posto, è per quel motivo lì. Sì, diciamo che gli italiani sono un popolo di bocciofili, perché credo che siano pochi gli italiani che non abbiano mai giocato a bocce, o in spiaggia o in campagna o in un momento di sano divertimento. Però diciamo con le regole il gioco è molto più articolato, è molto più complicato. Sì, dobbiamo dire che proprio questa specialità, la raffa, si differenzia dalle altre due, sono il volo e la pétanque, perché facciamo tirare le regole sono un po' più articolate e complicate, no? La pétanque addirittura, insomma, è veramente molto molto semplice, c'è da andare vicino al pallino e colpire le bocce e non uscire dal cerchio, fondamentalmente tre regole, ed è finita lì. Sì, questo è vero. Tanto sta corta la Morano, e dunque Chiara ha 2 bocce a disposizione, potrebbe anche raccogliere 2 o 3 punti. Vediamo un po' se avrà la forza di arrivare questa boccia, ci sembra leggermente corta, ma lì c'è una piccola discesa, un avvallamento, potrebbe aiutarla, attenzione, al limite no, non arriva, era giusta la nostra primaria sensazione di una boccia corta. Vediamo se è in grado di correggersi e dosare la propria forza con questa boccia, che se scende dovrebbe entrare e realizzare 2 punti. Sì, realizzati. Esatto. Dunque 3 per Chiara Gasperini e 2 per Chiara Morano. 2 per Chiara Morano, e si parte con la quinta tornata. Senti, scusa se approfitto della tua presenza, ma volevo chiederti davvero una cosa tecnica, un tuo parere. Volentieri. Poco tempo fa sono andato a commentare un meeting internazionale a Bergamo, fra Italia, Svizzera, Austria, San Marino e un'altra nazione che adesso l'esagonale, sì, l'esagonale che poi è diventato pentagonale perché la Slovacchia non ha potuto partecipare, ma la cosa importante è legata al fatto che la formula della competizione prevedeva delle partite ai 12 punti sì, ma con un massimo di 8 tornate di gioco. Sì. Ecco, come vedi in futuro per un certo tipo di manifestazioni, naturalmente, non dico per lo sport, per tutti o per tutte le manifestazioni, come vedi questa possibilità di introdurre un numero massimo di tornate? Io la vedo in maniera positiva, tant'è vero che è nelle intenzioni della federazione cercare di ottimizzare i tempi di gioco, nel senso che per rendere questo sport più fruibile televisivamente e renderlo più avvicinabile ai tempi televisivi, perché comunque sia sono tempi sempre abbastanza contenuti, il riuscire a ridurre i tempi di gioco è una delle cose fondamentali, e il fatto di comunque cambiare la tipologia di punteggi dai 12 alle 8 tornate, quindi poi si può scegliere anche un punteggio che non sia il 12 ma il 10, l'8, quello che uno vuole.
fa sì che comunque sia si esca da una standardizzazione del gioco che ormai è imperniata su determinati canali, perché se uno può entrare nell'ottica di cercare di forzare le giocate se l'avversario è a una distanza tale che col numero di tornate rimaste da giocare non è più raggiungibile se non facendo determinate giocate, cambia completamente il panorama di quello che è lo svolgimento, e secondo me lo rende più spettacolare, perché comunque aumenta il rischio della giocata. Perché... Sì, poi c'è da considerare anche un altro aspetto, proprio in virtù di una possibile ripresa televisiva, magari anche da parte della RAI o di qualche network importante, o anche delle nostre stesse riprese, quelle fornite da Veglia HD o da altri service. Il fatto che se ad esempio nelle fasi finali di una manifestazione viene introdotto questo numero massimo di tornate, io ho visto naturalmente, e poi è facile calcolarlo, con 8-9 tornate, poi si può discutere su tutto, e sappiamo che una partita al massimo finisce in 50-60 minuti, non si scappa, oppure finisce prima, ma non dopo. No, questo è importante. Sull'ottimizzazione dei tempi è importantissimo. L'altra strada da percorrere, che si è provata a percorrere, è quella del tempo, cioè però lì è complicato. Più complicato, più complicato da gestire, sì. È anche più complicato da controllare, se magari qualche giocatore può approfittare del tempo a suo vantaggio, insomma. No? Quindi... Non solo, ma poi sulle manifestazioni così, voglio dire, è gestibile, perché comunque potresti creare il cronometrista, ma sulle manifestazioni domenicali, dove giochi in diverse corsie, diversi bocciodromi, una partita inizia prima, una inizia dopo, diventa complicatissimo, non complicato. Quindi è impossibile da gestire, perché noi dobbiamo... Intanto Chiara Gasperini, mentre noi stavamo dissertando sulle 8 tornate, ha colpito un pallino all'ultimo riquadro, importante, perché ha messo a terra 2 punti, anche se il punto più bello è naturalmente distante, ma ha a disposizione ancora 2 bocce, mentre ne ha a disposizione solo una Chiara Morano, perché aveva sbagliato il primo tiro in questa tornata, e dunque vediamo questa ultima sua boccia che arriva, crediamo, appena proprio al limite, attenzione. Sì, forse sì. Sì, ha fatto il punto, ma appena. E quindi, tornando su quel discorso, penso che sia l'unica strada percorribile, quella del numero di tornate fisse. Un po' imitando il curling, che quello è il numero di tornate fisse e punteggi attribuiti su quel numero di tornate. Bene, grazie intanto per questa tua risposta, che insomma, per quello che può contare mi trovo assolutamente d'accordo. No, ma è importante avere consenso su questa cosa, perché se il futuro va lì bisogna governarlo, il futuro, il crearlo futuro e governarlo. E governarlo, esatto. Perché io ho sempre detto e affermato che i regolamenti sono un falso problema, perché sono uguali per tutti, però far digerire cambi regolamentari ai praticanti di questo sport è sempre complicato, perché per tanti anni si è giocato in una certa maniera, e quindi qualsiasi tipo di innovazione uno porta trova sempre delle resistenze. Certo, intanto diamo conto del fatto che Chiara Gasperini ha realizzato 2 punti abbastanza facili con questa giocata, con questo bel tiro sul pallino che ha portato a fondo tavola, e dunque ha approfittato di questo spazio lasciatole da Chiara Morano per inserire 2 punti. Si è portata sul 5-2 a suo favore in questo primo set di questo ultimo incontro. E vale la pena ricordare ancora una volta che accedono in semifinale direttamente le 3 vincitrici di questi incontri, mentre le 3 perdenti si affronteranno con i tiri al pallino per determinare la 4ª semifinalista. Attenzione purtroppo per Chiara Gasperini, la sua boccia incrocia nel pallino, era leggermente lunga, non tantissimo, una 60 di centimetri, ma con ogni probabilità questa boccia sarà nulla, perché ha fatto spostare il pallino per più di 50 centimetri, e dunque attendiamo la dichiarazione dell'arbitro, ma
non ci sono storie, la boccia è nulla, viene ricostruito il gioco da parte del suo avversario. Questa è una di quelle cose che stiamo valutando sulla modifica dello spostamento del pallino, perché comunque sia 50 centimetri sono pochi, quindi vediamo insomma se si può ripristinare la vecchia distanza dei 70, adesso verrà discusso in sede di commissione tecnica, anche perché poi vi sono superfici di gioco talmente veloci che dove basta toccarlo il pallino per fargli fare 50 centimetri, quindi insomma. Beh, diciamolo chiaramente, scusami se mi permetto, che stiamo parlando ovviamente solo di ipotesi. Sì, sì, assolutamente, no, è al vaglio, non è che... No, perché sai... No, a capire... Si scatena subito. Tam tam. Allora hanno detto che... Hanno detto che, adesso vediamo subito su Facebook i commenti. No, è una cosa al vaglio alla valutazione, insomma. Intanto poi Chiara Gasperini aveva impostato abbastanza bene, ma aveva comunque superato di nuovo il pallino. Chiara Morano leggermente corta, ma ha la possibilità, toccando la propria boccia, di fare il punto. E riparte sempre dalla sponda sinistra, puntando in alto la propria boccia. Vedremo se ha la forza sufficiente per spostare la propria boccia quel tanto che basta per fare il punto. Crediamo di no. In effetti stecca in orizzontale da parte dell'arbitro di partita, il romano Domenico Mascia, e dunque punto che rimane a Chiara Gasperini. E c'è anche da dire che a un certo punto la Chiara Morano potrebbe anche decidersi a tirare la boccia del punto e a costringere la Gasperini, insomma, sì, a cercare di conquistare il suo punto, che non è niente male davanti al pallino. Per la seconda volta, a mio modo di vedere, insomma, in modo abbastanza incomprensibile. O è un modo per esorcizzare sì, un magari po' di anche nervosismo. Per rilassarsi, sì, certo, questo noi non lo sappiamo, è anche vero quello che tu dici, insomma, perché la giocata è abbastanza chiara, le opzioni sono due: o decidi di andare ancora in accosto o tiri la boccia del punto, insomma, non... Sì, anche perché si vedono anche abbastanza bene le distanze. Il tiro sulle sue non produce nessun tipo di carambola su pallino o su altro, quindi non... vabbè. Ribadiamo, almeno voglio ribadire, insomma, un concetto molto importante, che noi naturalmente esprimiamo il nostro parere, ma lo esprimiamo sempre con molto rispetto per i giocatori e le giocatrici che sono in campo, no? Noi osserviamo, valutiamo e diciamo la nostra, ecco. Ma anche perché, come dicevo prima, ho affermato prima, tutte le decisioni sono giuste se l'esecuzione è corretta. Esatto, è proprio così. Un po' quasi mollato la Chiara Morano, ha proprio sbagliato 4 bocce, fra l'altro dopo una prima boccia annullata di Chiara Gasperini. Per quello che dicevo, hai giocato le 2 bocce corte, ma non sono malissimo, tira la boccia del punto. Ma poteva tirare direttamente con la seconda. Esatto, addirittura. E far passare lei, perché quello è comunque un punto complicato, perché lì scivano, una volta che sei passato dietro poi per fermarsi non è facile, però vabbè. Adesso la Chiara Gasperini con ogni probabilità cercherà di passare da sotto, credo. Anche perché da sopra la boccia corta di Chiara gli chiude il tiro abbastanza. E infatti è tirata da sotto. Sì, abbiamo capito bene, in effetti è così. La giocata anche mi sembra piuttosto bene quanto direzione e credo anche come forza. Credo che possa arrivare, attenzione, al limite. Forse sì, di quelle corte sì, non so di quella lunga. Opera una misurazione, sì, ma da qui noi non possiamo dirlo perché abbiamo già notato in diverse occasioni che è veramente falsa come prospettiva l'immagine che abbiamo, no? Sì, questa mi sembra... Vediamo un po', attendiamo cosa dice Domenico Mascia, che è l'unico che può dire
2. La realtà sono 2 punti. 2 punti e comunque la differenza di distanza da quello che abbiamo percepito dall'immagine alla realtà è completamente diversa. Attenzione, registriamo il fatto che se dovesse inserire anche questa boccia, il primo set sarebbe a suo favore. Attenzione, perché marcia bene questa boccia, però se si fermasse dietro non farebbe il terzo punto. Attenzione, si sposta un po'. Sono comunque 2 punti sicuri, quindi 7-2 virtuale. Da controllare il terzo. Vediamo. Sorride in attesa del responso, diciamo, e poi è ferma. Ferma sulla linea. Sulla linea, come dicevano quello, non si muove. 3 punti. Bravo. Dunque set per Chiara Gasperini, 8-2 a suo vantaggio questo primo set. Viene complimentata anche sportivamente da Chiara Morano, che le ha dato una pacca sulla spalla, ha detto brava, hai giocato 3 belle bocce. La cosa che c'è da sottolineare è il comportamento degli atleti estremamente corretto, rispettoso anche degli avversari. Io fra gli incontri che ho visto ieri e questi delle ragazze di oggi non c'è stato un segno di nervosismo. No, assolutamente, anzi frequenti gesti di sportività. Anche questa mattina Luca Santucci ne ha fatto uno bellissimo, l'ho già spiegato più di una volta, ma insomma davvero sono atleti che si conoscono bene, sì. Hanno rispetto l'uno dell'altro, perché come dicevano i grandi giornalisti di una volta, lo dicevano ad esempio di Coppi e Bartali, no? E dicevano che quanta più era la considerazione dell'avversario e tanto più era la considerazione di se stesso come campione, no? Esatto. E quindi questo porta naturalmente a un rispetto nei confronti degli altri giocatori. Insomma, ognuno conosce la forza degli altri, sa che può vincere o perdere, per cui si incontrano ormai da parecchio tempo sulle corsie, chi più chi meno. Poi con Luca Santucci stamattina mi pregio di dire che siamo amici da tanti anni, perché è stato socio da noi per tanti anni. Io sono arrivato qui che aveva già giocato e mi hanno detto appena arrivato che aveva giocato non bene, sì. Ma appena l'ho incontrato gli ho chiesto se era rimasta a letto stamattina e lui mi ha detto sì, infatti non mi sono alzato, sono rimasto a letto. E dopo stavamo scherzando con la moglie, col figlio. Certo. Ha giocato discretamente il secondo set, nel primo non è proprio entrato in campo, e voglio ricordarlo perché poi ci sono anche molti che si saranno collegati dopo. Voglio proprio ricordare il fatto che nel primo set è partito 4-0 per il suo avversario. Nella seconda tornata lui ha sbagliato 2 tiri sulla prima boccia dell'avversario, poi è andato a stringere e ha giocato 2 bocce di fianco al pallino, una a 30 cm, l'altra è andata di fianco e ha conquistato il punto, ma il suo avversario, che era Francesco Santoriello, non ha capito che il punto era stato conquistato, pensava fosse il secondo punto, quindi ha tirato in questo suo bersaglio, nel bersaglio di Luca Santucci, dichiarando secondo punto con l'intenzione di mandare via le bocce dell'avversario. Giustamente dal punto di vista dell'arbitro, l'arbitro ha chiamato regola del vantaggio perché lui ha dichiarato il secondo punto, ma Luca Santucci, avendo compreso benissimo che c'era stato un errore sulla dichiarazione, aveva tirato alla sua boccia, ha detto figurarsi, è buona, e ha perso 3 punti, l'ha mandato 7-0. Quindi gesto comunque sportivo in ogni caso. Luca è una persona splendida da questo punto di vista. Bene, intanto è ricominciato il secondo set ed è ricominciato un po' come era finito il primo, almeno con questa prima boccia naturalmente. Sì, vediamo che Chiara si è un po' disunita, Chiara Morano. Sì, la Morano si è un po' disunita, vediamo se recupera perché ha tutti i mezzi per poterlo fare. Aveva cominciato anche discretamente la partita, fra l'altro. Sì. Vediamo se passa, potrebbe anche conquistare il punto, attenzione. Si allarga però la boccia e non conquista il punto. No. Va al tiro adesso
Chiara Morano, una bella raffa, attenzione, sbaglia però, c'era davanti il pallino e non riesce a colpire la boccia del punto. Attenzione perché dovrà tirarla ancora e colpire. Potrebbe subire subito un break importante. Sì. Vediamo immediatamente com'è questa situazione. Di nuovo al tiro, come ipotizzavamo, la Chiara Morano, che deve assolutamente colpire per cautelarsi, e stavolta colpisce, copre il fondo. Vediamo che cosa deciderà di fare la Chiara Gasperini. Potrebbe tirare al secondo punto, tirare al pallino, venire in accosto. Tu che cosa faresti, ad esempio? In questa situazione si potrebbe tirare il punto e poi fare 2 comodi. Adesso vediamo. Ha deciso, optato per l'accosto. Per l'accosto, vediamo se. Ma te l'ho detto. Un po' allegra, sì. Bella di direzione ma allegra. Attenzione perché potrebbe anche. Non aver fatto nulla, ma forse no. Forse no. Però c'è sempre un vantaggio di mettere a posto comunque. Se non ha fatto nulla. Sì. La seconda volta consecutiva. Sì. Brutto errore di Chiara Gasperini. Silenzio assoluto adesso nel bocciodromo di Boccaporco, qui a Terni. È molto meglio questa terza boccia giocata dalla Gasperini, della Lucrezia di Pesaro Urbino, che riconquista il punto e adesso ha la possibilità di incrementare il proprio punteggio, giocando sempre dalla parte sinistra del campo, a sfruttare almeno per un po' la pendenza di questo campo. Questa volta gioca con un po' di paura. È un punto per lei. Diciamo che sono stati limitati i danni. Sì. I danni collaterali sono stati pochi. Sì, io avrei tirato o al primo punto o al secondo punto, avrei comunque fatto un tiro. Il primo punto, anche perché poi avevi 1,5 metri di posto per poter giocare, 1,5 metri no, ma forse 1,20 metri sì, e quindi giocavi con più tranquillità. Bene, intanto. Fermo restando che c'era anche la considerazione che a tavola la boccia dentro era quella di Chiara Gasperini, quindi potevi fare una valutazione di tirare 2 volte per fare anche più punti. Valutazione diversa. Intanto registriamo anche l'arrivo del presidente Marco Giunio De Santis, che è arrivato qui e sarà presente sicuramente domani e dopo nelle fasi finali di questa manifestazione fortemente voluta dalla FIB come evento principe della stagione, per dichiarare quale sia il miglior giocatore e la miglior giocatrice del 2021 in questo Master. Sì, diciamo che è una manifestazione da riproporre sicuramente, come ce ne sono state altre che causa Covid sono saltate, come magari la Regional Cup, che altro, che aveva avuto a Sondrio un successo importante perché comunque sia metteva insieme atleti senior, atleti junior, donne, quindi c'era. Sì, una formula intrigante, io ero là ed è stata davvero una formula molto intrigante. Era una bella manifestazione, purtroppo questo maledetto Covid si è messo di mezzo e quindi ci ha un po' tarpato Sì, oltre a tarpare le ali dobbiamo dire che non ha solo tarpato le ali, ha tarpato il paese. Sì, insomma, diciamo che dal punto di vista sportivo, per quanto riguarda le bocce, ha colpito molto, ci sono state numerose vittime anche nel nostro mondo, non dobbiamo dimenticarcelo. E c'è da dire però che questo tipo di manifestazioni rappresentano un po' anche un momento di speranza, di ripresa dello sport e della vita nei confronti di questa pandemia che sembra non allontanarsi più. Intanto ritorniamo in cronaca diretta con Chiara Gasperini che conquista un bellissimo punto su una boccia di Chiara Morano ancora molto molto corta. Dichiarazioni sul boccia, sul pallino. L'abbiamo sentito, dobbiamo dire la penso verità. che da lì la boccia non la veda. Sì, quindi ha tirato il pallino, sì. E credo che stia per
percependo il fatto che le stia sfuggendo di mano l'incontro. Si sta rendendo conto di non essere tanto centrata. Ecco, ci ho pensato su un po', poi ha deciso di accostare nuovamente. Devo dirti la verità, è una decisione che mi ha lasciato un po' perplesso, perché mostra un po' l'insicurezza. Sì, sta perdendo il filo della partita. Di questo momento, vediamo se ne approfitta Chiara Gasperini. Questo potrebbe essere lo scarto del KO, se realizza al massimo i 3 punti che ha possibilità di... forse l'ha fatta salire un po' troppo presto. Attenzione, ha rischiato un bel po'. Molto. Ha rischiato un bel po', c'è qualche sorriso anche sulle tribune. Diciamo che è stato un tiro abbastanza fortunato, ha rischiato di comprometterlo. Questa mi sembra tirata meglio. Sì, se sale, vediamo se sale però, perché non l'ha puntata proprio in alto, infatti non è tirata passa, meglio, 2. Non passa, quindi sono solo 2 punti per Chiara Gasperini, andiamo comunque sul 3-0. Sta lasciando un po' troppo, nel senso che in un paio di tiri poteva aver messo un sigillo sulla partita, invece sta ancora solamente 3-0 quando ne poteva avere 5/6 dei punti, perché non erano tiri impossibili per poter realizzare. Comunque ricordiamo che innanzitutto la Gasperini si è aggiudicata il primo set. Sì, no, assolutamente. Adesso conduce comunque per 3-0, rifà il pallino nell'ultimo riquadro a una 50 di centimetri dalla tavola laterale sinistra e va in impostazione. Sempre a tagliare un pochettino la corsia, questa volta però non la taglia del tutto, gioca abbastanza dritto per dritto. È buona questa sua boccia in impostazione, forse leggermente proprio buona. Laterale rispetto al pallino, ma buona boccia. Ha preso la spinta in maniera tornata indietro la boccia. Sì, avevamo osservato anche ieri, insomma, in alcune occasioni c'è qualche piccolo avvallamento che determina questi spostamenti. In accosto la Chiara Morano, indotta appunto da questa boccia laterale, bella ma comunque laterale, che mi sembra abbastanza corta, della Chiara Gasperini. Sì, non brutta ma non arriva. No, sembra... Mancano ancora 60 centimetri per fare il punto. Sembra che abbia, come dicevo prima, perso un po' la spinta. Vediamo se riesce ancora. È posizionata in maniera da poter risolvere la tirata, se gioca una boccia interessante a punto che può coprirsi. Vediamo, adesso attraversa un pochettino di più la corsia proprio per fare montare la boccia verso la tavola laterale vicina alle tribune affollate di un discreto pubblico, ma monta troppo la boccia, va a incocciare contro la sua boccia corta, era corta anche questa comunque, e lascia il punto a Chiara Gasperini. Ancora una tornata favorevole alla rappresentante di Lucrezia Pesaro Urbino, che ha 3 bocce a disposizione, mentre Chiara Morano è costretta adesso a giocare la sua terza boccia e con ogni probabilità la giocherà ancora in accosto nel disperato tentativo di incastrarla là in mezzo e di coprirla in modo da mettere in difficoltà la Chiara Gasperini. Vediamo ancora di incrociare la Morano. Questa come spinta sembra meglio. Sì, indubbiamente migliore come spinta, si passa, potrebbe fare il punto, attenzione. Sì, finalmente gioca una grande boccia Chiara Morano, applaudita da alcuni fan. Certo, ha fatto una giocata importante, era quella che stavo illustrando prima, che gli avrebbe permesso di provare a cambiare
Gli è stato suggerito Sì. un tiro di volo. Ti lascio indovinare chi le ha suggerito di tirare al volo. Forse Marco che- Loraghi, dalle tribune. Infatti si è messo a ridere. Tanto decide di tirare al bersaglio dietro, vuol dire che non vede il pallino. No, tutto coperto, credo. Sì. Tira il bersaglio dietro, attenzione perché sbaglia. Questo è un errore grave, perché doveva assolutamente colpire la boccia dietro con 3 bocce a disposizione. Adesso è pericoloso tirare dietro, no? Sì. Perché se carambola sulla sua può andare sotto di diversi punti. Anche perché la bocciata dietro non è risolutiva, perché se non carambola sul punto, E infatti decide, gli andare a punto. secondo me razionalmente, di andare in accosto, comunque in vantaggio di 3-0. Troppo presto. Sì, l'ha fatta montare prima, però ha la fortuna che passa dall'altra parte e dunque Non fa danni. no, non fa danni. Vediamo dove posizionerà questa sua ultima boccia Chiara Gasperini, dopo che la Morano è riuscita con la terza boccia a, diciamo così, risolvere a suo favore questa tornata, ponendo quella boccia vicino al pallino coperta. Questa potrebbe essere buona se passa, ma non passa. Non passa perché secondo me si è aperta troppo poco per passare sopra le bocce della Morano. E dunque virtualmente c'è il 3-1 a terra e la possibilità per la Morano di incastrare eventualmente un'altra boccia, anche se è molto difficile. È molto difficile perché la boccia deve arrivare praticamente quasi morta là in alto per poi cadere, ed entrare dentro. Insomma, vediamo, sembra corta questa. Sì, è corta. Sembra corta questa, non fa danni neanche questa. E dunque no, un punto. 3-1. E andiamo sul 3-1. Ha risolto comunque la Morano questa giocata con la terza boccia. E dobbiamo registrare un sorriso scambiato anche dalla Chiara Gasperini nei riguardi di Marco Loraghi, che le aveva suggerito di fare una bocciata di volo. Suggerimento. E adesso, oltre alla distanza, come dire, ragguardevole, c'era anche il pericolo della sua che era davanti veramente a pochi centimetri. Cambia strategia anche la Morano, riduce la distanza del pallino. Sì, perché comunque si è resa conto che sta, diciamo, soffrendo appunto nei confronti di Chiara Gasperini, quindi cerca di rendere il gioco più facile. Sì. Vediamo, prima boccia in impostazione, un pochettino lunga, una quarantina di centimetri, non è brutta, però si può fare. Rilascia la boccia la Gasperini. Sembra buona. Attenzione, vediamo se si ferma, forse si appoggia. Ecco, esatto, va proprio vicino, più che appoggiarsi, va vicino. La boccia di Chiara Morano. La boccia dell'avversario, dunque la mette sotto. Probabilmente tirerà pallino. Penso anch'io, sia l'unica giocata da effettuare. No, ci smentisce, va a punto. No, ci ripensa, tira pallino. Se no, tira la boccia del punto. Boccia del punto, una bocciata complicata perché per uscire dal rimpallo tira e, come era prevedibile, insomma, c'è stato un rimpallo sul secondo punto. È una bocciata che va tirata in maniera diversa, si vuole evitare il rimpallo, alzata, la tua. Di nuovo in accosto la Gasperini, che non avrà certamente difficoltà nell'aggiudicarsi il punto, gioca ancora una bella boccia davanti al pallino. Questa volta si è messa a fare sulle prime posizioni, quindi la costringerà a tirare di nuovo probabilmente. Vediamo, anche qui ci potrebbe essere l'opzione del pallino. Pallino sì, gioca 2 contro 1,
Ma secondo me tira la boccia sperando di poter incastrare l'ultima. La boccia, la colpisce tutto in fondo, conquista il punto, forse addirittura 2 o 3, ma insomma non ha importanza. Gasperini deve stare attenta a non oltrepassare il pallino per evitare incastri. Solo quello. In effetti gioca quasi dritto per dritto e certamente è un pochettino corta, ma era giusto così, sì. Buona comunque, ha una quarantina di centimetri, forse 45 dal pallino, buona la boccia di Chiara Gasperini e la Morano chiamata ad incastrare la propria boccia. Vediamo se scende a sufficienza per fare il punto, potrebbe non essere così. Attenzione, rimane forza giusta, ma rimane un po' laterale. No. Punto di Chiara Gasperini, che ha il 4-1 virtuale in terra, con la possibilità di spingersi a 5. Sì, di andare sul 5-1. Sarebbe insomma anche questo un colpo ragguardevole per se non muove pallino. Ha mosso pallino. 1. Un punto solo per Chiara Gasperini. 1 ne ha fatto, non ne ha tolto. E dunque 4-1 in questo secondo set, dopo che, lo ricordiamo, lo vedete anche dalla nostra sovrimpressione, ringraziamo sempre la grafica di Avelia HD, la Chiara Gasperini si era già aggiudicata il primo set per 8-2 nei confronti di Chiara Morano. E in questo momento dobbiamo registrare che le 3 ragazze con la maglia dell'Osteria Grande stanno rischiando di giocarsi uno spareggio ai pallini, lo spareggio per arrivare in semifinale, ma naturalmente non vogliamo anticipare nulla, ci mancherebbe, lo ribadiamo, noi non tifiamo per nessuno, tifiamo per il bel gioco se possibile, e dunque registriamo questa impostazione di gioco da parte della Gasperini con il pallino che si posiziona appena dopo la linea del volo opposto. Gioca una splendida boccia in impostazione davanti al pallino. Sta giocando veramente bene, appunto, Chiara. Sì, ed è quello che sempre fa la differenza. Assolutamente. Al tiro la Morano che colpisce, però il pallino rimane lì e vediamo il rilascio della tavola di fondo, che cosa dirà. L'arbitro dice che... Arbitro molto deciso, misura poco, quindi e probabilmente la misura è molto evidente. Ha conquistato il punto a fondo tavola la Morano e dunque di nuovo all'impostazione con la sua seconda boccia. La Gasperini stavolta osserva ancora con molta attenzione la sua boccia. Non è male, perché sulla strada è una boccia fastidiosa. Sì, quella sì, bisogna passar lì. Sì, stiamo parlando di un punto che è di circa 60-65 centimetri e con ogni probabilità la Morano dovrà cercare di conquistare il punto passando sotto la boccia della Chiara Gasperini e non tra quella della Gasperini e la tavola laterale. Invece mi sconfessa perché spinge decisamente la propria boccia verso la tavola laterale, ma incoccia nella boccia della Gasperini, avevamo detto una boccia fastidiosa davanti al pallino, sì. E non riesce a passare, dunque punto che rimane alla Gasperini. 4-1 per lei in questo secondo set e terza boccia da giocare per la Morano. Vediamo se cambia strategia o tira ancora a passare dietro la boccia sì, non so se sia stata una grande scelta. Stavolta è stata anche un pochettino fortunata. Diciamo che per recuperare il tiro era il posto dove bisognava tirare per nascondersi.
dopo la fortuna l'ha aiutata, però diciamo, ecco. Io se fossi al posto di Chiara Gasperini lascerei stare, andrei a punto. Sì, perché c'è la strada spianata adesso. Aperta. E anche se dovesse incocciare nelle due bocce, la boccia della Morano praticamente tocca con quella della Gasperini, quindi potrebbe mandare avanti la propria boccia. Infatti lascia stare. Gioco regolare, punto preso naturalmente dalla Morano, ma la Gasperini ha ancora a disposizione due bocce per cercare di incastrare questa sua boccia, fare il punto. Vediamo. L'ha alzata poco. Sì, ma potrebbe. Forse un po' lunga. Attenzione, non viene giù a sufficienza per fare il punto. Non era poi così lunga, è andata via proprio di un soffio. Vediamo con l'ultima boccia se la Gasperini della Lucrezia di Pesaro Urbino riuscirà a conquistare il punto. Marcia bene, marcia molto bene la boccia della Gasperini, che conquista di forza il punto, e adesso le castagne del fuoco dovrà toglierle la Chiara Morano. Bocciata impegnativa, se deciderà di tirare, ma potrebbe fare un disastro col tiro, e d'altronde non ci sono tante alternative. Potrebbe anche venire a punto, magari con l'idea di farla passare in alto, toccare il pallino e chissà anche realizzare due punti. Stiamo parlando di fantabocce, di ipotesi, ma sono tutte ipotesi percorribili. Sì. Vediamo. L'unica cosa che conta sarà la decisione di Chiara Morano, che è quella di andare in accosto. Dunque l'idea è proprio quella di giocare la propria boccia e andarla a incastrare lì in mezzo, addirittura, se possibile, toccare il pallino e realizzare due punti a sua volta. La spinge bene verso la tavola laterale, lì rientrano. Però mi sembra lunga. Attenzione. No, attenzione. È buona. Fa il punto di forza, e dunque complimentata anche da Chiara Gasperini. L'abbiamo detto e ridetto, ma è giusto sottolinearlo, ad avere un clima di grande sportività, grande fair play. Sì, grande fair play qui al Master maschile e femminile voluto dalla FIBA per la specialità Raffa alla Bocciofila Boccaporco di Terni. (4-2) in questo secondo set, con il pallino che si posiziona a una sessantina di centimetri dopo la linea d'acchito. Chiara Morano all'accosto, ad attraversare un pochettino la corsia e fare scendere la propria boccia verso il pallino. Ce la fa relativamente, insomma la boccia non è male, è di fianco al pallino a una quarantina di centimetri. La Gasperini decide di tirare, colpisce proprio in pieno. Sì. È una delle rare bocciate che ha fatto Chiara Gasperini, perché in due set penso che abbia bocciato 4-5 bocce in tutto, quindi vuol dire che il predominio a punto è stato... Infatti mi ha un po' stupito, no? Pensavo che andasse a punto, no? Perché la boccia dell'avversario era di fianco, era bella, ma era di fianco al pallino, e invece ha deciso subito di tirarla. È proprio vero che il nostro sport vive anche da parte di chi gioca di sensazioni, no? Assolutamente. Di intuito, no? Di emotività, e quindi ecco, avesse giocato così avrebbe fatto il punto, ma insomma un conto è giocare a campo vuoto, in conto con le bocce degli avversari. Quanto conta davvero la psicologia nel nostro sport? Assolutamente. Non abbiamo idea.
al tiro la Morano che colpisce a sua volta. Adesso vedremo se tornano le bocce della Gasperini, 2, una rientrata di parecchio, sì. Ma insomma la giocata è ancora aperta, foriera di evoluzioni per ora imprevedibili. Di nuovo in accosto la Morano, ci sembra possa essere buona questa sua boccia, un pochettino corta, ma insomma davanti al pallino a una 50 di centimetri. Decide di tirare giustamente questa volta, certo, la Gasperini. Tira, colpisce, ma comunque è un gioco da 1. E ritorna questa volta la boccia della Morano, ritorna veramente tantissimo, un po' troppo direi. Sì, diciamo che sorridono perché comunque fanno anche un balletto, abbiamo visto, le due ragazze, insomma, che loro si conoscono bene, certo, e sorridono di questi aspetti. Ecco, lo rivediamo, sorridiamo anche noi come sorride la Chiara Morano per questo rilascio della tavola di fondo davvero insomma notevole. Intanto alla misurazione il direttore di gara Claudio Angeretti, il punto credo di aver capito sia della Morano, sì. Adesso sentiamo Domenico Mascia, sì, è della Morano il punto. All'accosto Chiara Gasperini, cercare di avvicinare il più possibile la propria boccia al pallino e a far tirare la sua avversaria, che colpendo dovrebbe realizzare un punto, ma non è detto, perché ci potrebbero essere delle carambole, dei rimpalli oppure dei ritorni dalla tavola di fondo. Se alla fine decide di tirare la boccia del punto, tira, sbaglia, attenzione, non succede nulla e dunque 5-2. Sì, un punto per la Gasperini, 5-2 per lei in questo secondo set. Chiara Morano ha fallito la bocciata per riagganciare Chiara Gasperini da un break che può risultare pericoloso a questa altezza. Sì. L'idea è che fra qualche istante tu dovrai lasciare il microfono a una persona. Ma molto volentieri. Facciamo una sorpresa, non diciamo nulla, non diciamo chi sia. Intanto imposta nell'ultimo quadro, nell'ultimo settore del campo, la Gasperini il pallino, va in accosto con questa prima boccia in impostazione, che stavolta è un pochettino lunga, se ne va via a una 50 di centimetri, certo non fuori gioco, ma ha superato il pallino e dunque è sempre sotto rimpallo comunque nel caso la Morano conquistasse il punto. Siamo sul 5-2, lo ricordiamo, per Chiara Morano, no, per Chiara Gasperini nei confronti della Morano, che gioca una buona, bella boccia buona. Sì, conquista il punto e dunque vediamo che Chiara Gasperini decide di tirare. Sbaglia la Gasperini, così come aveva sbagliato prima la Morano nella tornata precedente, e adesso ancora 2 bocce per riassestare la situazione. Vediamo che sta pensando di tirarla nuovamente, è un po' indecisa sul da farsi, ci sta pensando, poi alla fine opta per
l'accosto questa volta si posiziona sulla parte destra della corsia di gioco e infine rilascia la propria boccia, ma questa volta fuori traiettoria. Sì, che l'abbia giocata veramente male, sia come forza sia come direzione. Un momento di sbandamento. Sì, si è un po' disunita in questa tornata la Gasperini, che conduce per 5-2, ma adesso dovrà assolutamente stringere il più possibile con l'ultima boccia per evitare che la Morano approfitti di questa situazione e riesca a recuperare la giocata. Buona questa ultima boccia della Gasperini che conquista il punto. Un gioco doppio, ha coperto pallino, ha preso il punto. Attendiamo il tiro della Morano. Attenzione, giocata importante. Tira, colpisce, vediamo, si muove il pallino e rimane di Chiara Gasperini. Sì, rimane di Chiara Gasperini, con la possibilità però per la Morano di realizzare un paio di punti, perché la boccia della Gasperini si trova a 1,20 m circa dal pallino, dunque la Morano potrebbe, realizzando 2 punti, portarsi davvero sotto sul 4-5 e dunque recuperare una buona parte di questo secondo set, portarsi comunque in partita, lo dicevamo prima, 7 agli 8 punti. Attenzione, è un pochettino corta, ma dovrebbe arrivare. Attenzione però, un pochettino corta la boccia della Morano, che forse non ha realizzato il punto. Non si pronuncia giustamente l'arbitro che misura i 2 punti. Stiamo parlando davvero di 2 bocce a 1,10 m circa, forse anche qualcosa in più. Il punto non è fatto, brutta boccia della Morano, che ha l'ultima sua boccia a disposizione per cercare di incamerare almeno un punto, ma anche sotto il profilo psicologico, insomma, sì, no? Questo lasciare un errore sul largo, su spazi così importanti, punti cosiddetti facili, sì, alla fine pesa. Attenzione, non è lunga neanche questa. Forse ce la fa, perché non so quanta differenza c'è. Attenzione, perché non è lunga neanche questa, e dunque potrebbe aver lasciato il punto, averne fatto uno, addirittura due, chi lo sa. Vediamo. 2 è difficile. Forse neanche uno. Brutto errore in questo caso. Sì. Brutto errore comunque, anche se avesse fatto il punto, ma se non altro avrebbe la soddisfazione. No. Non ha fatto il punto con 2 bocce e dunque 6-2 per Chiara Gasperini. Brutto errore per... Questa potrebbe essere anche dal punto di vista psicologico una mazzata importante. Vediamo come reagisce. Devo dire la verità, adesso non vorrei santificare le giocatrici, ma devo dire che dall'espressione della Gasperini c'è rimasta quasi male, no? per la sua avversaria, nel senso che è chiaro che è contenta di aver realizzato il punto, certo. Ci mancherebbe, no? Però le è dispiaciuto sicuramente per la tipologia di errore, no? Sì. Perché insomma davvero brutto questo errore con 2 bocce. Poi sai, una boccia può anche capitare, ma 2 sono veramente tante. E adesso imposta il pallino poco prima della linea del volo opposta la Gasperini. Un bel punto comunque laterale, ma a 30-35 centimetri dal pallino. Gioca diametralmente dalla sponda sinistra la Morano, che si rifà subito. Ha reagito. Sì, ha reagito.
Abbiamo visto, voi non l'avete vista ma noi sì, dall'altra parte della tribuna la sorella gemella a non capacitarsi insomma dell'errore fatto dalla Chiara. Intanto tira, attenzione, errore per Chiara Gasperini che non approfitta di questo momento positivo per lei ed è costretta di nuovo al tiro. Sì, vediamo. Tira, colpisce, Sì, questa male, volta carambola sulla sua. Sì, carambola sulla sua e adesso sul 6-2 a suo favore dovrà decidere, con ogni probabilità andrà a punto per cercare di limitare i danni. Sì. Perché certo potrebbe tirare al pallino ma in caso di errore tira al pallino. Sì, tira al pallino, attenzione, tira però lo colpisce e il pallino salta fuori, quindi si rifà il tiro. Giocata. Questo è stato comunque un buon colpo, adesso al di là del fatto che il pallino sia saltato fuori, un colpo coraggioso. Avesse sbagliato la partita sarebbe arrivata in parità, 6 pari. 6 pari. Quindi è stato un tiro fortunoso per l'esito. Sì. Però è stato coraggioso da parte della Gasperini, non ci ha pensato neanche troppo. No, assolutamente. Come dire, io prima ho sbagliato, adesso per rimediare devo colpire il pallino e in effetti l'ha fatto, poi il pallino è uscito dal campo, con ogni probabilità almeno un paio di punti forse avrebbe potuto perdere, però diciamo comunque ha premiato il coraggio. Sì, certo. E di nuovo imposta più o meno nella stessa zona la Chiara Gasperini. Gioca questa volta partendo dal centro della corsia, sempre a sfruttare sembra buona pendenza della tavola laterale destra. È certo un pochettino più scorrevole quella parte vicina diciamo alla tribuna, tanto per capirci. Intanto gioca quasi invece dritto per dritto la Morano, che fa scorrere la boccia anche lei vicino alla tavola. Adesso uscirà un pochettino, vediamo se si mantiene, la forza è quasi perfetta, forse no, forse si è aperta troppo. Comunque buona la boccia della Morano. Diciamo che è una peculiarità strana, perché normalmente i campi sotto le tavole laterali scorrono sempre leggermente meno, invece questo è un po' in controtendenza. Sì, almeno da quella parte. E prima il punto. Adesso si è staccata leggermente di più rispetto alla tavola tiro laterale. precedente. Sì. Adesso questa scenderà anche questa, ma non così tanto, però attenzione alla forza un pochettino eccessiva. E forse no. Sì, quel tanto che basta per non conquistare il punto. Vale però tirare. La pena di dire che anche dopo la prima boccia si può tirare, perché si poteva tirare. La sua è comunque boccia che fa 30 centimetri, quindi insomma. Ricordiamo il punteggio: 6-2 per la Gasperini in questo secondo set, 2 bocce solo a disposizione per Chiara Morano. Punto in terra per Chiara Gasperini. Tira la boccia del punto la Morano. Tira, la colpisce, adesso ecco c'è una carambola su una delle sue due bocce. È facile dire per noi che se l'avesse tirata subito non ci sarebbe stata quella carambola e avrebbe avuto ancora una boccia a disposizione. Situazione ancora questa favorevole. È la boccia decisiva, perché se Chiara Gasperini dovesse togliere subito il punto sembra marcia bene, attenzione alla forza, vediamo se si ferma. Sì, conquista il punto. E dunque ultima boccia a disposizione per la Morano, 2 ancora per la Chiara Gasperini. Settimo punto
in terra. A terra per la Gasperini, che si è aggiudicata anche il primo set, e dunque lo ricordiamo, se si aggiudicasse anche questo secondo set sarebbe l'altra semifinalista del settore femminile. Ritorna un pochettino sconsolata la Chiara Morano. Quali sono le opzioni secondo te? Appunto, cercare di incastrarla. Incastrare. L'unica opzione secondo me praticabile è questa. Cioè una boccia giocata in maniera impeccabile. Vediamo mi se sembra ha forza per arrivare. Sembra buona. Non ce la fa, non ha valicato. Tanto non conquista il punto. Però è lì. Sì, è lì. 2 bocce per la Gasperini che conta 7 in terra. 7° punto a terra per Chiara Gasperini. A sua volta chiede la possibilità di andare a visionare da vicino questa giocata che potrebbe essere quella decisiva per lei e naturalmente in negativo anche per la Chiara Morano. Potrebbe giocare da fuori, perché se dovesse appoggiarsi sulla boccia laterale sarebbe comunque dentro, invece che rischiarla sotto. Adesso vediamo quello che decide, che opzioni sceglie. La gioca senza troppa paura. Sì, la gioca sotto. Tra la boccia dell'avversaria e la tavola. Mi sembra anche buona. Sì, può passare. Attenzione se scende. Forse non è scesa a sufficienza. Vediamo se tiene la boccia a lato della Morano, se tiene quella corta oppure se ha inserito il secondo punto che sarebbe l'8° e quella decisivo. Corta non credo, dovrebbe essere quella laterale. Attenzione, dichiarazione dell'arbitro. Prende 2 punti, partita per Chiara Gasperini e dunque abbiamo l'altra semifinalista, direi con pieno merito nell'ambito dei 2 set. E adesso allora sentiremo ecco, intanto sentite dalla direzione di gara che cosa succederà. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Effettuiamo dei tiri di riscaldamento per gli atleti che hanno giocato nel pomeriggio. Bene, di nuovo collegati con il bocciodromo Boccaporco di Terni. Attenzione, stanno per avere luogo i tiri ai pallini delle 3 giocatrici che hanno perso le 3 partite. Stiamo parlando di Lea Morano, Marina Bracconi e Chiara Morano, tutte e 3 della Osteria Grande di Bologna, e si aggiudicheranno appunto il posto di ultima semifinalista proprio attraverso i tiri ai pallini. A fra poco, adesso ci sono i tiri di riscaldamento, dopodiché partiremo con i tiri ai pallini e vedremo chi sarà la quarta giocatrice che si aggiungerà a Elisa Luccarini, Chiara Gasperini e Jessica Gelosi nelle semifinali femminili. Arbitri in posizione, cortesemente il pubblico si sistemi in tribuna. Un po' di silenzio. Attenzione, di nuovo collegati con il bocciodromo di Boccaporco di Terni. Stanno per avere inizio i tiri ai pallini. Impegnate Lea Morano, Marina Bracconi e Chiara Morano. Tiro per Lea Morano che colpisce ai 14 metri
Primo tiro e primo centro per lei, 3 tiri a disposizione sui 14 metri per Lea Morano. Colpisce anche il secondo pallino, dunque 2 punti per Lea Morano. Sbaglia l'ultimo, dunque 3 tiri e 2 centri per Lea Morano. Toccherà adesso alla sorella gemella Chiara Morano. Ha saltato primo tiro, ha saltato di netto il pallino, quindi errore per la Chiara Morano. Avete visto, si è posizionata in modo un pochettino diverso rispetto alla sorella. Adesso cambia leggermente posizione. E di nuovo un errore per lei. 2 tiri, 0 punti per Chiara Morano. Colpisce con l'ultimo tiro e dunque 2 punti per Lea Morano, 1 per la sorella Chiara Morano. Toccherà adesso a Marina Bracconi. Sbaglia con il primo tiro, pallino vedete posizionato sui 14 metri. Colpisce, quindi 1 punto per lei, ancora un tiro a disposizione. Sbaglia nuovamente, dunque per ora in vantaggio Lea Morano, che adesso va al tiro con il pallino posizionato sui 19 metri. Avete sentito dal direttore di gara Claudio Angeretti la situazione, avevamo anticipato. Lea Morano 2 punti, Marina Bracconi 1 punto e Chiara Morano 1 punto. Adesso i 3 tiri sono sul pallino posizionato alla linea d'acchito sui 19 metri. Parte Lea Morano. Colpisce, si porta a 3 punti. Ricolpisce e si porta a 4 punti. Ancora un tiro a sua disposizione. Sbaglia questa volta e comunque incasella 4 punti in totale dopo le 2 tranche di tiro. E adesso la sorella Chiara Morano con il pallino sui 19 metri. Colpisce, e dunque un altro punto per Chiara.
secondo tiro per lei, anche una leggera scivolata, un errore. Per ora in testa Lea con 4 punti, 2 punti per Chiara Morano, ultimo tiro a sua disposizione. E colpisce anche con quest'ultimo tiro, dunque 3 punti per Chiara, 4 per Lea Morano, un solo punto per Marina Bracconi, che però ha a disposizione adesso 3 tiri con il pallino posizionato ai 19 metri. Sbaglia il primo tiro. Sbaglia anche il secondo, attenzione. E sbaglia anche il terzo. C'era stato anche il richiamo della VAR, ma insomma comunque poi non è stata effettuata la verifica, proprio perché comunque il tiro era nullo in ogni caso. Ha preso l'ultimo. Attenzione, pallino posizionato ai 24 metri, Lea Morano al tiro. E colpisce. Grande prestazione di Lea Morano, che è sui 5 punti adesso, e mette pressione alle avversarie, alle compagne di squadra fra l'altro. Scivola un pochettino anche lei, errore. E ultimo tiro a disposizione, ma a 5 punti in tabella Lea Morano. Sbaglia anche l'ultimo tiro, comunque 5 pallini per Lea Morano, con la sorella Chiara che ha la possibilità di pareggiare, eventualmente anche di vincere, vedremo. Sbaglia nettamente questo tiro. Sbaglia anche questo e dunque Lea Morano si aggiudica la possibilità di disputare la semifinale domani. Pertanto abbiamo chiuso la nostra diretta streaming. Ricordiamo ancora una volta i semifinalisti di domani. Per quanto riguarda gli uomini, Francesco Santoriello, Giuliano Di Nicola, Alfonso Nanni e Luca Viscusi. Per quanto riguarda le donne, Elisa Luccarini, Jessica Gelosi, Chiara Gasperini e Lea Morano. A domani dunque per le semifinali e domenica per le finali. Al microfono ci sarà, come detto, la voce storica delle bocce, Francesco Ferretti. Da Giorgio Macellari un saluto a tutti gli sportivi e agli appassionati di bocce. A domani per le riprese in diretta streaming di questo grande evento, questo master maschile e femminile della FIB specialità Raffa, voluto dalla Federazione Italiana Bocce, che sta riscuotendo un così grande successo.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first. Because I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. Ciao, sono Dario. Da oltre 10 anni ci occupiamo di filtrazione e depurazione tramite la nostra azienda Punto Acqua. Dal momento che ci contatterete non dovrete più pensare a nulla, penseremo a tutto noi per quanto riguarda installazione e manutenzione, quindi niente trasporto e niente plastica in casa. Questo servizio potrà essere esteso a tutti i bar e ristoranti, quindi al settore Orica, oppure ai semplici privati. Per qualsiasi informazione contattateci sulle nostre pagine social, lì troverete anche i nostri numeri. Oppure venite a trovarci a Terni in via Montegrappa 19C. L'acqua buona di casa tua, Punto Acqua. Ciao! Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. C'è un piccolo paese in cui da oltre 50 anni si producono sogni. Le persone che li ricamano però non hanno mai la testa tra le nuvole, sono attente a ogni dettaglio. Quando cuciono un sogno, lo fanno con mani sapienti, mettendoci tutto il cuore e la passione del mondo. I nostri sogni non sono come gli altri. Le culle dove vengono alla luce possono avere 1000 colori, più di quanti ne abbia la realtà. Il loro tepore vi avvolge, facendovi trascorrere notti da sogno. Da oggi, con la nuova collezione Caleffi, possono diventare i vostri sogni nel cassetto. Per la vostra casa, scegliete lo stile e la qualità eticamente sostenibile di Caleffi, perché dal 1962, ogni volta che creiamo per voi, non smettiamo mai di sognare. Caleffi, la casa dei sogni. Il tuo campo da bocce richiede troppi lavori di manutenzione. Immagina un campo da bocce sintetico, che non ha bisogno di manutenzione e che può essere usato in qualsiasi momento. Oppure un campo da bocce che devi sistemare o rimodernare? Vorresti livellarlo? Riparare le zone rotte o rigonfie? Rigenerare il manto finale? Cerchi un professionista, qualcuno di competente che sappia consigliarti quello che veramente ti serve e che sappia davvero come operare? Cosa aspetti? Contatta colleonibocce.com. Possono trasformare il tuo campo da così a così. Contattali per un preventivo gratuito. Lavoro garantito. Colleonibocce.com. Gli specialisti dei campi da bocce. Le bocce, uno sport vero. Una pubblicazione che non può mancare nella biblioteca di chiunque ami la nostra disciplina, soprattutto il mondo della raffa. Nel libro troverete considerazioni e riflessioni sulla psicologia e sulla filosofia delle bocce, l'importanza della tecnica e soprattutto le fotografie dei campioni, anche quelli indimenticabili degli anni passati.
Uno sguardo all'universo rosa, curiosità, articoli, racconti e aneddoti del boccismo romantico di un tempo e del boccismo robotico di oggi. Le bocce, uno sport vero. Sì, perché le bocce sono uno sport vero. Parola di Giorgio Macellari.